attualmente sono il funzionario delegato della Galleria dell'Accademia di Firenze e sono qui per portarvi i saluti del direttore generale, il professore Osanna, che ci ha appunto mandato dei saluti scritti, quindi mi permetto di leggere. Cari colleghi, illustri relatori e gentili ospiti, vi do il benvenuto alla giornata studi Oltre Gesso, lo studio dei modelli di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela, che siamo felici di ospitare alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Questo incontro rappresenta un'importante occasione di confronto e approfondimento su un tema centrale per la storia della scultura, il ruolo e il valore del gesso nel processo creativo e nella trasmissione del sapere artistico. Se vi dicessi che è più facile e più sicuro studiare su un gesso che su un marmo vi stupirei. Eppure è vero, l'uno blocca, fissa fino ai minimi particolari, l'altro ce li presenta talvolta tanto vaghi, tanto indecisi, talvolta li fa tanto bene scomparire che non si scorge altro che la forma generale, non sufficiente per imparare a fare altrettanto. Queste parole, tratte dall'Observation sur la statue de Marc-Aurèle di Messier Diderot, dallo scultore Étienne Maurice Falconet nel 1781, sono significative per la considerazione della fortuna del gesso nel XVIII secolo. Nell'ambiente in cui due artisti come Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela si formano, il gesso era considerato un materiale non solo utile, ma essenziale per la didattica e lo studio della scultura. Tuttavia, nonostante questa rilevanza storica, molte gipsoteche di artisti contemporanei di Falconet sono andate perdute e solo una piccola parte di quelle conservate nell'Accademia degli Antichi Stati regionali è giunta fino a noi. Il destino fragile di questi manufatti rende ancora più preziosa la missione della Galleria dell'Accademia di Firenze, che da tempo è impegnata nello studio, nella tutela e nella valorizzazione della propria straordinaria collezione di gessi, la cui collocazione, voglio ricordarlo, è significativamente prossima all'opera più rappresentativa della cultura del Rinascimento fiorentino, qual è il Davide di Michelangelo, collegato dal 1882 sotto la tribuna di De Fabris. Vi invito oggi a goderne grazie all'accesso esclusivo riservato ai partecipanti. La giornata studio di oggi si aprirà con una riflessione su due grandi protagonisti della scultura europea come Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela e sulle loro opere gesso e proseguirà con la presentazione di due progetti di ricerca, ovvero il progetto Bartolini della Galleria dell'Accademia e The Sculptor's Mark, The Legacy of Vincenzo Vela, finanziato dal Fondo di Ricerca Nazionale Svizzero, per concludersi con un focus sulle moderne tecniche di analisi diagnostica e analisi di casi studio emblematici. Come dicevo, nel corso della seconda sessione verranno presentati i risultati del progetto pilota di studio tecnico-scientifica dei modelli di gesso di Lorenzo Bartolini, finanziato dalla Galleria dell'Accademia, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Ecologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Mendrisio. Lo studio ha consentito negli scorsi anni un'analisi tecnica approfondita dei manufatti, anche attraverso la loro comparizione con le versioni in marmo, per una più ampia comprensione delle pratiche della bottega, delle tecniche artistiche e delle innovazioni legate all'uso del gesso. E proprio in un'occasione come questa, che riunisce studiosi, esperti e tecnici, permettetemi di ribadire e sottolineare che il valore che sempre più i nostri musei assumono come spazi di ricerca, studio e fulcro di un sistema di valorizzazione del patrimonio in costante aggiornamento e con la capacità di rivolgersi a tutti i pubblici, dialogando con centri studi, università e istituzioni scientifiche. Sono certo che gli interventi dei nostri relatori emergeranno spunti di riflessione stimolanti, capaci di arricchire il dibattito scientifico e di alimentare nuove prospettive di ricerca. Vi auguro buon lavoro. Ringrazio tutti i relatori che interverranno in questa giornata studi, che con entusiasmo hanno accolto la nostra proposta, nonché in particolare la SABAP di Firenze e la SUPSI e l'Accademia di Belle Arti con cui è partito questo bellissimo progetto e tutto lo staff della Galleria che ha permesso questa giornata oggi. Grazie. Sì, buongiorno. Allora, la prima parte, della sessione, come da programma, è dedicata agli artisti e alle collezioni. A questa intervengono vari studiosi, come potete leggere sempre dal programma Carlo Sisi, Giulia Coco, Elena Marconi e Alberto Felici. Ora, visto che i tempi sono piuttosto ristretti, poi per fare anche eventuali commenti ci si riservano un secondo momento, vi lascerei direttamente la parola a Carlo Sisi, che tra l'altro deve introdurre anche la giornata di studio e specificare in maniera molto dettagliata anche gli argomenti del programma.
Grazie. Il programma lo avete stampato nella bella cartolina che è allegata a questa giornata ed è un programma che armonizza e integra il rapporto fra tecnica e stile. Sarà molto interessante seguire nell'intreccio fra notizie storico-artistiche e aspetti più squisitamente tecnici l'evoluzione degli stili a confronto, quelli di Lorenzo Bartolini e quello di Vincenzo Vela, con la possibilità, proprio attraverso questa miscela di concetto estetico e di parte tecnica, di comprendere l'evoluzione dello stile dal concetto di natura che era tipico di Lorenzo Bartolini all'adesione più diretta al vero di Vincenzo Vela. E lo vedrete nello svolgersi degli interventi, l'elemento tecnico che viene analizzato, approfondito in una maniera molto capillare e appunto analitica, sarà un importantissimo sussidio per comprendere l'evoluzione dello stile. Di solito è, come dire, efficace quello che si chiama l'integrazione dei saperi, ma anche la possibilità di creare quel sincretismo delle arti che non può prescindere dall'aspetto tecnico. Per quanto mi riguarda, il tema la natura e il vero, entrambi con le lettere maiuscole, perché non sono soltanto elementi di riferimento, ma sono anche adesioni ad un concetto, ad un elemento che appunto connota lo stile, chiedo una premessa, quella che le vicende biografiche artistiche di Bartolini e di Vela coincidono per almeno un quindicennio e nel 1835 Vela è ammesso all'insegnamento accademico a Brera e probabilmente nel 1837 ha occasione di vedere all'esposizione accademica La fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini, un innesto interessante per quanto riguarda le suggestioni del tema naturalistico. Nel 1846 espone Vela a Brera la preghiera del mattino, quando Lorenzo Bartolini sta concludendo un decennio molto importante, 1834-1844, che lo vede protagonista di importantissime commissioni che confermano sempre di più la sua affezione al concetto di bello naturale o di bello relativo, con alcuni cedimenti, penso anche alle suggestioni di l'art pour l'art. Intanto Vela lavora fra il 48 e il 49 ad uno dei suoi primi capolavori democratici, cioè lo Spartaco, che espone a Brera nel 1851, un anno dopo la morte di Lorenzo Bartolini. E quindi queste sono, come dire, le coincidenze di tempi che fanno pensare come la loro vita sia, come dire, trascorsa, ma a loro insaputa, però con le opere d'arte che diventano testi di riferimento e di pensiero. Intorno al 1845 Vincenzo Vela riceve la commissione dal municipio di Lugano del monumento del vescovo Giuseppe Maria Luvini, un monumento il cui gesso ci dà subito un'indicazione importante che distingue il laboratorio di Vela da quello di Bartolini, ossia i gessi sembrano opere finali, laddove quelle di Bartolini sono spesso opere di carattere transitorio in funzione dell'opera finita. La meraviglia di questi gessi colpisce in particolar modo Francesco Hayez, che insieme ad un intellettuale fondamentale per la cultura romantica e appena post-romantica lombarda, cioè Andrea Maffei,
in visita allo studio di Vela vede questo monumento e ne rimane particolarmente impressionato, e ce lo può spiegare un intervento proprio del 1845 di Giuseppe Rovani, ed entriamo già in un clima di carattere scapigliato, dove si dice: per mano del Vela, proprio rispetto a quest'opera, la pittura ha trovato il modo di venir tradotta e resa nel marmo. E ancora, tu resti meravigliato come in questa statua l'una cosa si combini con l'altra, ossia la scultura e la pittura diventano tutt'uno. E del resto, osservando la Preghiera del Mattino del 1846, ancora un critico proprio in tempo reale, nel 1846, appunto Carlo Tenca, scrive: e la scultura minaccia veramente di invadere il campo della pittura e tenta usurparle un po' dei suoi mezzi così efficaci e potenti. È chiaro che in quel momento, se la scultura propendeva ad una interpretazione di carattere astrattivo, la pittura introduceva nella visione dell'arte l'aspetto sensuale. A che altro tende quella scuola che sorge adesso col Vela, se non a togliere al marmo perfino l'idealità, il bell'ideale appunto, di quella superficie liscia e uniforme, lavorandolo con la finezza d'una miniatura e dandogli quegli effetti del colorito? E queste critiche sono molto opportune, perché è chiaro come non soltanto da un punto di vista iconografico, ma proprio da un punto di vista di intervento emotivo sull'elemento plastico, e devo dire che la Preghiera del Mattino è un esempio impressionante di questa mescidazione fra idea formale della scultura e senso della pittura. L'idea della camiciola calata che preme sull'omero e fa capire come la trepidazione della fanciulla appena uscita dal letto, in questo elemento quasi appunto trepidante, atmosferico, coglie nel gesso questa superficie non integra, non ideale, non astrattiva, ma profondamente legata al concetto di natura. Del resto, nel proseguo della possibilità di dialogo con la pittura, un artista come Induno, nel suo Triste Presentimento, coglie a distanza di quasi un decennio il messaggio della Preghiera del Mattino, soprattutto del gesso, devo dire, perché la vibrazione superficiale della materia conduce proprio a quella trepidazione a cui facevo riferimento. E quello che è interessante è che sullo sfondo del Triste Presentimento, sul muro della povera casa, compare l'incisione di un quadro di Hayez, Il Bacio, mentre nella nicchia il busto di Garibaldi. C'è praticamente una sintesi di quello che Vela poteva esprimere in quei momenti: il rapporto scultura e pittura, la presenza fondamentale di Hayez, l'avviso fondamentale soprattutto nell'attività postunitaria della celebrazione dei protagonisti del Risorgimento e della cultura politica che stava formando il nuovo Stato italiano. E come vi dicevo, non poteva mancare una visione della fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini, che avrà confermato in Vela, che già però attraverso quell'adesione agli elementi più sensitivi dell'arte contemporanea virava proprio attraverso un gesso definito nella sua completezza, virava verso una visione più vera, più diretta, più sentimentale e implicata della sua poetica. Ecco che la fiducia in Dio gli suggeriva questa libertà del bello relativo che Lorenzo Bartolini esprimeva
esprimeva prima in un gesso particolarmente sintetico rispetto alla trepidazione reale del gesso di vela, ma che poi nel marmo induce a visioni relative, il corpo osservato molto attentamente, però come tutti sanno il volto idealizzato faceva riferimento a quella sosta oltre la quale Bartolini non voleva andare, quella del prescritto circolo dell'arte, per cui per un modello che era di solito un modello plebeo, perché il modello plebeo era quella che consentiva una bellezza naturale, non era nato da matrimoni endogamici e quindi aveva proprio la bellezza del popolo, la bellezza diretta, fresca, ecco però non doveva essere accettato in pieno, ma il volto doveva corrispondere al dominio della borghesia contemporanea che nel prescritto circolo della politica restaurata garantiva un equilibrio politico che non consentiva democraticamente quello scatto che invece Vela farà in piena e assoluta libertà. E nella Donati, che scolpisce nel 1845, ma il cui gesso risale al 1838, è interessante, in questa foto scattata all'Accademia quando ancora era all'interno degli studi, e devo dire il corpo di questa ragazza evidentemente catturato dalla realtà viene poi sintetizzato quasi in una percezione della posa proprio che la ragazza fece per poter suggerire l'opera. Ecco, in questo caso, come vedete, l'idea del rapporto con la natura non ha quell'effusione appunto sentimentale e vibrante che c'è in Vela, ma una sintesi che, come dire, nega una totale libertà di sentimenti, di sensi soprattutto, che era tipica proprio di un uomo della Restaurazione. Naturalismo che però nei ritratti portava a delle eccentricità che fanno capire come nei recinti di un'accademia ancora sostenuta da canoni che impedivano un'introduzione totale della realtà in un recinto che doveva invece garantire al massimo il bello relativo, ecco proprio nel ritratto Bartolini riesce, e nei gessi qui della Galleria dell'Accademia, la galleria è assolutamente straordinaria, riesce a cogliere l'improvvisazione del reale, come pure nel straordinario modello per il monumento della contessa Zamoyska, Bartolini esprime la sua idea in maniera assolutamente perfetta e coerente. Il letto funebre, che cita il monumento di Verrocchio nella sacrestia vecchia di San Lorenzo, e quindi l'allusione ad un adorato 400, come era tipico di chi, frequentando la cultura del purismo, aveva, come dire, capito che la castità degli artisti del 400 poteva essere un moderno riflesso per la cultura del tempo, però si rimase colpiti, soprattutto il figlio della Zamoyska rimase colpito dal fatto che il letto è scomposto. Le lenzuola scomposte sono l'accettazione del bello relativo e l'allusione al dolore e al disordine che di solito caratterizza il letto dei morenti. E quindi questi limiti tra cultura neoquattrocentesca devota al purismo e accettazione del bello relativo in una casualità come quella delle lenzuola, ecco, tutto questo fa capire come Bartolini giocasse su un discrimine che Vela assolutamente supererà. Le volte che si avvicina Bartolini ad una natura più diretta riesce proprio anche a cogliere però, e qui come dire l'apertura ad un sentimento, ad una sensualità che ad esempio è piena di particolari. Qui la ninfa punta dallo scorpione, scusate,
come vedete prende il dito pollice l'alluce del piede con questo senso tattile particolarmente come dire estraneo a quel candore formale che era tipico del momento purista, e devo dire che nel guardare il tavolo degli amori o dei geni scolpito per i Demidov, e quindi per un ambito di carattere internazionale e di sensazione mitteleuropea, il rapporto con uno scultore come Pradier, che cominciava a penetrare con il suo stile, quello dell'art pour l'art appunto anche in Italia, proprio nella posa scomposta del bambino, mi sembra di individuare un coraggio di carattere emotivo e sensuale piuttosto nuovo nella cultura formale di Bartolini. E poi il celebre Spartaco, l'opera che consacra la figura di Vela come artista votato ad una percezione diretta del dato reale, e ribadisco l'idea del rapporto con Hayez è stata sancita, e qui lo si vede proprio in un particolare, quello del grande panno che copre i fianchi e che fece dire dalla critica parole molto violente nei confronti di una volgarità così poco antiaccademica e che naturalmente andava nel senso di una libertà espressiva che fa anche dello Spartaco, come sapete, un'icona della rivolta post-unitaria. Basta vedere, avvicinandoci, come il senso della pelle, del pelo, la percezione quasi tattile del capezzolo, il senso anche, come dire, violento dell'espressione, che naturalmente corrisponde al gesto di Spartaco, ma che mette in evidenza una caratteristica che viene dibattuta all'interno della compagine del realismo, quella che il rapporto con il modello, che Bartolini superava nel concetto di bello naturale e di bello relativo, era in realtà il rapporto con una scontrosità complessa, era quella che si chiamava l'avventura nell'atelier, cioè il modello era in posa. Bartolini gli avrebbe suggerito la posa, come aveva fatto per La fiducia in Dio e per altri. In realtà Vincenzo Vela Vincenzo Vela esprime in maniera molto netta quell'aspetto poetico del vero, che è appunto l'accettazione della scontrosità del modello. Il modello non viene più atteggiato se non per un elemento di fondamentale rappresentazione, ma viene accettata la sua particolarità. E questo perché? Perché era in atto un rapporto molto stretto. Scusate. Vado. Un rapporto molto stretto con il daguerrotipo, e quindi una diretta percezione del dato e della figura e della complessità e della come dire, particolarità osservata in maniera molto capillare. E poi quello che scandalizzava David d'Angers, l'uso all'interno dell'atelier di Vela, ma non soltanto di Vela, del calco dal vero. Un calco che non era la parte di un tutto, cioè era la parte di un tutto, ma non era poi un elemento da utilizzare come un mosaico da ricomporre. Era in realtà la cattura diretta di quella particolarità, di quella scontrosità, di quella, come dire, di quell'impossessarsi del dato reale, che per un uomo come Bartolini sarebbe stato assolutamente scandaloso, nel senso non soltanto come tramite. Ma è qui, proprio in questi anni, che il dibattito sul calco ammette la cattura del dato reale. Persino c'è una famosa fotografia presentata tra l'altro proprio a Ligornetto in una bella mostra a Fleur de Pau,
dove si intravede sul calco da un torace di un modello, lui ha respirato e il gesso ha registrato il respiro e quindi si capisce come, e questo lo faceva anche Gustave Moreau, utilizzavano i calchi per poi tradurli in pittura con delle varianti naturalmente, ma questo è proprio il tema della cattura del vero, cattura che si percepisce perfettamente nel calco del piede operato da Vincenzo Vela, che poi utilizza modificandolo in senso più, come dire, accettabile da un punto di vista della grazia della preghiera del mattino, viene appunto, come dire, utilizzato come tramite. E questo tema del calco è in realtà anche un tema di carattere etico, perché è l'accettazione totale del modello senza modificarlo e quindi accettare, come vi dicevo, scontrosità, particolarità e anche, come dire, degenerazioni sociali. E c'era questa volontà di far corrispondere l'operazione artistica con un concetto di verità e quindi dalla verità arrivare ad un messaggio etico, e Vela vive questo suo rapporto tra arte, impegno etico, conoscenza politica, partecipazione militante ai problemi e ai fatti della politica contemporanea, che hanno un corrispettivo perfetto con questa capacità di cogliere il dato reale anche in quest'ala di un monumento funebre, di un angelo che regge il defunto, dove si capisce perfettamente che l'abitudine di elaborare concetti di realtà crea proprio questa fremente, questa idea di trasmettere nel gesso la sensibilità del dato reale, e addirittura nel rappresentare Giuseppe Garibaldi mi piace, qui è un'opera, quella di Silvestro Lega del 61, questa di Garibaldi del 66, però l'idea di un eroe che ha, come dire, un aspetto pensoso, un aspetto che Garibaldi rappresentava benissimo. Garibaldi era uomo bellissimo, adorato, si profumava la barba, le suore di Messina rimasero colpite perché appena lo videro dissero che sembrava il Gesù della cena di Leonardo. Ecco, questa, come dire, fragilità umana o estetica umana di Garibaldi trova anche in questi autori un appoggio di carattere solidale, sentimentale. Addirittura Silvestro Lega, nel modellare il gesso, aggiunge la stoffa del Fichou e quindi crea proprio un'opera polimaterica che ha effettivamente il compito di essere tramite, ma anche di dare proprio il senso della materia. Mi è venuto in mente, e sto concludendo, come l'abito moderno che Vincenzo Vela utilizzerà in una maniera straordinaria anche nei monumenti ufficiali, dove certi particolari fanno capire quel temperamento, quella scontrosità, quell'accettazione del reale, quell'immersione diretta nel dato sociale, come da parte di un artista che opera nell'arte ma è anche militante nella vita contemporanea, per non dire il termine, come dire, finale di questa breve analisi, l'apice di un'accettazione del reale senza trascenderlo, ossia le vittime del lavoro, dove quasi in un romanzo di Zola le figure hanno la torva presenza di un dramma che vivono sulla loro pelle in un contesto sociale che coniuga le glorie dello Stato con la difficoltà del vivere. Ecco, mi è venuto in mente che l'unico abito moderno che adotta Lorenzo Bartolini è proprio nel monumento Fossombroni, dove Fossombroni è rappresentato con gli abiti della sua funzione politica e sociale, e questo ci fa capire come Lorenzo Bartolini si adeguasse alla storia nei suoi gessi, nelle sue, come dire, nel suo tradurre
tradurre il dato reale soltanto ad esempio nel connotare con le acconciature il tempo e l'epoca della rappresentazione. Il tema della storia, il tema della relatività si ferma ad una percezione del reale moderato, ben temperato, laddove Vela invece accetta anche in toto, come molti scultori del suo tempo, l'abito moderno, ma soprattutto introduce nell'arte e in quella forma del gesso che ha, come dire, una finalità toccante, quella che lo stesso Hayez ammirò particolarmente per quella transizione raffinatissima tra forma astratta, natura e pittura, che fa capire come i tempi sono cambiati. Quel passaggio che vi dicevo, quel quindicennio che fa interferire le due vite, le due opere di Bartolini e di Lega, sono gli anni fondamentali che fanno trascorrere il concetto di bello naturale, di bello relativo, in quella parola che faceva tremare, che era il vero, e che aveva addirittura condannato il termine non so che, e quindi veniva fuori non più la bellezza che dall'idea era diventata natura, ma l'apertura del vero avrebbe proprio creato una parola che piacerà molto alla cultura del positivismo, ossia guardiamo l'umano poliedro, ossia l'uomo in tutti i suoi aspetti. E credo che i gessi di Vincenzo Vela quegli aspetti li sanno rilevare in questa pelle trepidante che vi dicevo, che sottolinea la scontrosità e non un'accettazione armonica di una realtà che era diventata molto complessa. Grazie. Allora, innanzitutto voglio fare una considerazione, ringraziare Carlo Sisi perché riesce con i suoi interventi sempre a coinvolgere in modo appassionante argomenti trattati sempre in un modo molto erudito, quindi con un'ampissima conoscenza, ma mai in modo pedante e in maniera espositiva molto chiara. Anche in questo caso, voglio dire, questo intervento dedicato a questi contributi, a queste relazioni artistiche che si possono notare tra Bartolini e Vela, sempre dimostra appunto questa ampiezza di conoscenza che non tutti sono in grado, tra l'altro, di rendere in maniera espositiva in modo così chiaro. Grazie Carlo. Ora io lascio la parola adesso a Giulia Coco, cioè la curatrice della Gipsoteca della Galleria dell'Accademia di Firenze, che ci introduce in un argomento che tratta la raccolta dei modelli in gesso della Galleria dell'Accademia di Firenze. Ok, altrimenti va bene, grazie. Grazie Sandro, buongiorno a tutti. Sì, io farò una introduzione a quello che è il luogo, il Santa Santorum di quelli che sono i gessi di Lorenzo Bartolini, ma non solo, come vedremo. Con una primissima introduzione su quelli che furono gli studi di Lorenzo Bartolini quando arrivò a Firenze. Bartolini giunge a Firenze nel 1815 dopo una parentesi carrarese, prima ancora francese, e di fatto si stabilisce poi definitivamente in città perché è qui che muore nel 1850 e fissa la sua carriera. In città avrà diversi studi, il primo è quello che tiene più o meno tra il 1815 e il 1819, che condivide con Giovanni Insom, che era uno scultore che lui aveva conosciuto durante l'apprendistato giovanile presso i fratelli Pisani in via della Scala, al Monastero Nuovo. Qui vedete un biglietto da visita dell'epoca, e poi ha avuto uno studio anche in via delle Belle Donne, che tra l'altro tra il 1820 e il 1824, durante il suo soggiorno fiorentino del pittore francese Ingres, lui condivise, anche perché con Ingres ebbe proprio un rapporto anche di stretta amicizia.
Ebbe poi uno studio in Borgo Pinti, dove lui aveva la sua abitazione. Questo studio è ricordato tuttora da una targa che fu apposta nel 1873 proprio a memoria, e un altro dal 1837 all'Accademia di Belle Arti, perché Bartolini quell'anno ottenne la cattedra di scultura. Dopo la morte di Stefano Ricci divenne lui docente e detenne l'insegnamento fino alla morte, fino al 1850. Quindi qui aveva uno studio che fu visitato peraltro da William Blundell Spence negli anni 40 e che ricorda, più probabilmente riferendosi allo studio in realtà di Sanfrediano, ma ricorda proprio la presenza dei tanti busti del Bartolini, dicendo come sia il suo studio una sorta di museo delle celebrità passate e presenti. E lo studio però sicuramente più importante che Bartolini ha tenuto è quello in Borgo Sanfrediano, che acquista nel marzo del 1828 e che era in origine un antico convento. Era il convento di Sant'Anna in Verzaia, che poi diventa dell'Arcangelo Raffaele, quindi ha diverse denominazioni, fino a che nel Settecento non viene soppresso e viene destinato a vari usi, tra cui un ospizio per mendicanti, addirittura una manifattura tabacchi. Finché Bartolini non lo compra nella primavera del 28 e di fatto ne fa poi il suo studio principale, dove allestisce anche uno studio di posa, di cui poi parleremo nella fine della nostra giornata, quando tratteremo dei busti e dei ritratti. Lo studio era un ambiente che si prestava benissimo alle lavorazioni di Bartolini, anche ai grandi monumenti funebri e anche alle grandi e importanti commissioni cittadine, per questi suoi soffitti alti, per questi ambienti molto ampi, e viene ricordato anche dalla figlia Giulia, a molti anni dopo la morte del padre, che proprio dice: a noi bambine, lei ha ovviamente un ricordo di quando era piccola, sembrava grande quanto una chiesa. Lo studio effettivamente è documentato da questa fotografia ormai celebre degli archivi Alinari, che risale più o meno al 1856-57, quindi dopo la morte di Bartolini, quando era già passato a Pasquale Romanelli, l'allievo che eredita, tra virgolette, lo studio dell'artista. Studio che era visitatissimo dai forestieri e anche naturalmente dai clienti che lo visitavano per acquistare o per farsi fare il ritratto, e quindi ne abbiamo diverse descrizioni, diverse testimonianze. Io vi ho citato quella del letterato francese Joseph Méry, che vide lo studio nel 1839 e che ne dà questa descrizione molto poetica, che restituisce anche una dimensione di un luogo che era quasi una sorta di opificio, un luogo molto operoso, dove c'era un via vai di artisti, di assistenti che insieme al maestro lavoravano alla una realizzazione di opere che era abbastanza intensa, perché insomma Bartolini aveva molte commissioni. Un'idea diciamo di quello che doveva essere la consistenza del patrimonio all'interno dello studio di Bartolini ce l'abbiamo anche grazie a tutta una serie di inventari ed elenchi di consistenza che sono stati redatti nel corso degli anni. Uno addirittura Bartolini era ancora vivo, si risale più o meno al 1846 e descrive circa 500 busti, una quarantina tra statue, gruppi e basamenti. E poi abbiamo altri elenchi come quello ad esempio del 1850, quindi l'anno della morte, che fu redatto da Eliso Schianta, che era uno dei suoi collaboratori più stretti, è un nome che ricorrerà nella giornata di oggi. Oltre poi a tutta una serie di inventari di consistenza legati alla complessissima vicenda dell'eredità. Bartolini muore lasciando la moglie e 2 figlie in una situazione economica non proprio florida, come vedremo, perché nonostante le tante commissioni, insomma, era, come dire, una personalità che in qualche modo gli piaceva fare anche un po' una bella vita, spendere, e di fatto, insomma, aveva un po' di problemi economici al momento della morte. Quindi si porrà tutta la questione dell'eredità affidata a dei legali, a dei tutori, e quindi la necessità di tracciare gli elenchi delle opere, la consistenza del patrimonio era abbastanza fondamentale.
Nei primi anni, dicevamo, dopo la morte di Bartolini, lo studio passa a Pasquale Romanelli, al quale viene anche affidato il compito di completare alcune delle opere dell'artista, e in effetti nella primavera del 1861 Teodosia Trollope, la moglie del celebre scrittore Anthony Trollope, visita lo studio e ricorda di vedere alcune opere di Bartolini, tra cui la Giunone, tra cui anche l'Ammostatore e la Fiducia in Dio. Oltretutto dice che al piano superiore si trovano invece delle copie in marmo di alabastro delle sculture che erano conservate ancora al pian terreno. Tuttavia negli anni 60-70, quindi cominciamo a parlare 10-20 anni dopo la morte di Bartolini, la necessità di liberare questo studio diventava sempre più impellente, anche perché Romanelli, insomma, aveva bisogno dei suoi spazi per lavorare alle proprie opere. Quindi la famiglia tenta la vendita di alcuni dei pezzi, in particolare della Giunone, della tazza marmorea che poi transiterà a un certo punto anche nelle mani del celebre antiquario Stefano Bardini, e di una parte del monumento a Girolamo Segato all'imperatore di Francia, Napoleone III, che però muore nel 1873 e quindi di fatto l'affare non va in porto. Giovanni Dupré, scultore, amico di Bartolini, convince la vedova Virginia Buoni Bartolini a non vendere all'asta le opere del marito, proprio per evitare soprattutto una dispersione all'estero, preoccupato che questo patrimonio potesse poi andare perduto. E quindi la vedova si rivolge al sindaco di Firenze, Ubaldino Peruzzi, nel 1874, chiedendo un locale gratuitamente nel quale poter esporre queste opere. Tuttavia, nel dicembre dello stesso anno, in gravi ristrettezze economiche, la donna offre allo Stato italiano, quindi al Ministero della Pubblica Istruzione, di vendere l'intera collezione per 30.000 lire, un valore che lei scrive giudicato mite piuttosto che esagerato. Tuttavia, l'affare non va in porto. Intanto nel 1874 Pasquale Romanelli acquista lo studio e quindi a maggior ragione c'è necessità di liberarlo, avviando di fatto quello che è tutt'oggi lo studio Galleria Romanelli, che è portato avanti dopo il restauro del 2007 dagli eredi dello scultore e che in qualche modo, se andiamo a visitarlo, ci può dare l'idea di quello che doveva essere l'atelier, lo studio anche di Lorenzo Bartolini. Nel frattempo riprendono le trattative con il Ministero che dà incarico alla provincia di Firenze di seguire queste pratiche per l'acquisto, però di fatto la provincia nicchia un po' e addirittura mette in dubbio l'autenticità delle opere del maestro e chiede una perizia doppia sia al Dupré che a Romanelli, i quali, un po' sorpresi, come scrivono alla vedova, non possono fare altro che confermare l'autenticità delle opere del maestro. E quindi la vedova ritorna all'attacco. Siamo ormai nel 1881, ovviamente sto facendo una sintesi di tutti quelli che sono i fatti ovviamente per ragioni di tempo, quindi salto qualche passaggio, però nel 1881 Virginia ci riprova e riscrive di nuovo al ministro della pubblica istruzione, a Guido Baccelli, abbassando un po' l'offerta, dicendogli ti do questi gesti per 20.000 lire, sperando in quel modo di poter concludere l'affare. Tuttavia l'affare non va in porto e allora nel 1883 si decide di stipulare una convenzione tra la famiglia Bartolini e le Regie Gallerie Fiorentine, all'epoca guidate dal sovrintendente Cesare Donati. Questa convenzione viene fatta proprio per poter esporre al pubblico i gesti del maestro per comodo degli studiosi. Stava di fatto prendendo forma l'idea di fare un museo dei gessi, di organizzare, di allestire un museo dei gessi che raccogliesse non solo le opere di Bartolini, ma anche quelle di Giovanni Dupré, che nel frattempo era morto nel 1882, e di Luigi Pampaloni, che era un allievo di Bartolini, morto pochi anni prima del maestro nel 1847, ma che aveva lasciato i suoi gessi nello studio di San Marco, un po' nella stessa situazione del Bartolini. Avevamo anche qui una vedova e una figlia adottiva che avevano necessità di liberare questo studio e in qualche modo
di alienare questo patrimonio. Quindi poter riunire all'interno di un unico museo i gesti di questi artisti era visto come un progetto molto interessante, tanto che abbiamo un documento già del 2 dicembre del 1882, un preventivo, una perizia che viene fatta da Carlo Giorgetti, che era un maestro muratore, del quale tra l'altro le gallerie in quel periodo si sono avvalse per diversi lavori, perché è un nome che ricorre nei documenti, per trasferire i gesti del Bartolini dallo studio di San Frediano al cenacolo del Fuligno e di San Salvi. Quindi evidentemente già a queste date c'era l'idea di trasferire il museo presso i due cenacoli. C'erano state anche altre alternative, si era pensato all'Aranceta del Palazzo della Crocetta, si era pensato alla Sala del Buon Umore all'interno dell'Accademia di Belle Arti, però poi si era optato appunto per i cenacoli. E questa perizia è di 800 lire, peraltro, e effettivamente il museo viene annunciato in qualche modo dal genero di Bartolini, da Lorenzo Luchini, in una lettera indirizzata a Guido Carocci, il direttore della rivista Arte e Storia, che la pubblica nel marzo del 1883. Abbiamo la contezza, la certezza del fatto che questi gesti siano arrivati ai cenacoli perché il tale Benvenuti, che era il custode del cenacolo del Fuligno, nell'aprile del 1883 rende conto del trasferimento, sempre a cura del maestro muratore Carlo Giorgetti, di 65 figure in gesso, 35 busti, 26 figure, 3 bassorilievi più un pezzo. E la notizia ci viene confermata da una nota dello stesso periodo che cita proprio figure, busti e bassorilievi di Bartolini trasportate ai cenacoli. Inizialmente si pensa di fare il museo al cenacolo del Fuligno e di portare a San Salvi i pezzi meno buoni. Poi in realtà vedremo che il museo sarà allestito al cenacolo di San Salvi. Sicuramente le opere nel gennaio del 1884 erano state trasferite, perché abbiamo una lettera del sovrintendente Donati del 10 del mese che sollecita il Ministero della Pubblica Istruzione a pagare 700 lire al Giorgetti, quindi evidentemente c'era stato uno sconto di 100 lire, per il trasferimento avvenuto di questi gessi, che non erano sistemati ma avevano ormai lasciato lo studio Romanelli. Finalmente nel 1889 lo Stato italiano acquista le opere di Bartolini per 12.000 lire, 10.000 lire le mette lo Stato, 2.000 lire se li dividono la provincia e il comune di Firenze, e quindi finalmente diciamo, si può partire con questo museo allestito appunto al cenacolo di San Salvi, come vi dicevo. A San Salvi i gesti sono allestiti non con un particolare criterio scientifico, gli vengono destinati 2 ambienti, in particolare quello della cucina e della zona del refettorio e del corridoio di accesso alla cucina. Lo vedete, ci sono dei gesti addirittura dentro il camino, e si alternano all'esposizione di alcune grandi pale controriformate che erano in deposito lì al cenacolo. E così vengono descritti da alcuni viaggiatori, tra cui anche Villard, che li vede alla fine dell'Ottocento e che lamenta, a proposito dei busti, la mancanza di cartellini identificativi, che tanto dice avrebbero fatto comodo per capire chi erano i personaggi ritratti, e devo dire avrebbero fatto tanto comodo anche a noi, perché in molti casi siamo ancora alla ricerca delle identità. I gesti rimangono a San Salvi ancora nel Novecento, nel 1966 c'è l'alluvione di Firenze che, come sapete, insomma, sconvolge il patrimonio cittadino, arriva naturalmente anche al cenacolo di San Salvi, le opere che erano nei sotterranei sono completamente alluvionate, e anche i grandi gruppi monumentali, si riconoscono l'Alberti, ma si vede anche l'Arnolfo di Cambio del Pampaloni, perché nel frattempo non vi ho detto che nel 1890 poi era stato acquisito anche i 100 gesti del Pampaloni da parte dello Stato, quindi le due collezioni sono in qualche modo unite. Vengono, vi dicevo, appunto alluvionate, perché l'acqua arriva a 1,20 m di altezza circa, quindi anche grandi gruppi ne risentono. E da qui partono quindi delle importanti campagne di restauro, oltre che una riflessione seria su dove mettere questi busti, questi gessi, dove allestirli. La prima campagna è quella tra il 68 e il 72, diretta da Paolucci e Galli, che porta i primi risultati nell'esposizione a cura di Sandra Pinto,
cultura neoclassica e romantica della Toscana Granducale a Palazzo Pitti. Una seconda tranche, quella degli anni tra il 72 e il 78, a cura dell'Opificio delle Pietre Dure, diretta da Anna Maria Giusti, e che vede i suoi risultati nella prima mostra monografica dedicata a Bartolini, quella del 77, allestita a Prato, a cura di Sandra Pinto ed Ettore Spalletti, e poi l'ultima diciamo tranche dei primi anni 80, sempre a cura dell'Opificio delle Pietre Dure, con la direzione di Giorgio Bonsanti. Anche qui, dopo appunto il momento dell'alluvione e i restauri, si riflette su dove allestire questa gipsoteca. Si pensa a un certo punto alla Villa al Ventaglio, anche perché è vicina alla gipsoteca di Dupré, che nel frattempo era stata acquisita dalla Galleria d'Arte Moderna per donazione e che si trova a Fiesole, quindi insomma i due luoghi erano abbastanza vicini e potevano creare una sorta di polo della scultura ottocentesca. Tuttavia i locali di Villa al Ventaglio non si rivelano idonei, come non è idonea nemmeno la Villa di Poggio a Caiano, alla quale si era pensato considerando le origini pratesi del Bartolini. Quindi arriviamo ai primi anni '80, quando l'allora sovrintendente alle Gallerie Fiorentine, Luciano Berti, ha la brillante intuizione di portare queste opere alla Galleria dell'Accademia e di sfruttare un ambiente che all'epoca era un deposito chiuso al pubblico, ovvero la cosiddetta Sala delle Toscane, l'attuale gipsoteca, la vecchia corsia femminile dell'ospedale di San Matteo, un ambiente molto lungo, molto alto, che quindi in qualche modo richiama anche nella sua struttura architettonica quello che poteva essere l'atelier di Bartolini, ed era particolarmente adatto ad ospitare anche questi grandi gruppi scultorei. Quindi parte l'allestimento di queste opere, che viene curato da Giorgio Bonsanti, che all'epoca era il direttore del museo, con Carlo Sisi, Ettore Spalletti, Sandra Pinto, che nel frattempo si era trasferita a Roma, e quindi questa task force, diciamo, dà vita ad un allestimento che vuole assolutamente rievocare quella che era l'atmosfera dello studio, ma soprattutto vuole anche ricollegare quello stretto legame che c'è tra l'opera del Bartolini e del Pampaloni, alla quale poi si aggiungono anche dei gesti di Francesco Pozzi e di Ulisse Cambi, che sono tuttora esposti, con l'istituto accademico, che è strettamente legato. La finestra della gipsoteca affaccia sul cortile dell'Accademia e in gipsoteca abbiamo una porta che comunica direttamente con l'Accademia. Quindi c'è proprio l'idea di riconnettere questi due mondi che sono tra loro strettamente legati. I criteri di allestimento sono vari, diciamo, si è tenuto conto di vari aspetti, si è tenuto conto ovviamente del rigore scientifico che un'esposizione del genere, un allestimento del genere deve seguire, si è tenuto conto anche dello spazio complesso col quale si aveva a che fare, quindi si è posto al centro i grandi gruppi dei grandi monumenti e i rilievi più imponenti, recuperando il sistema di allestimento già pensato da Bartolini dei busti con le mensole su più file, e poi si sono allestiti anche dei dipinti ottocenteschi, che sono i premi di concorso e i pensionati a Roma dei giovani artisti che frequentavano nell'Ottocento l'Accademia di Belle Arti, quindi quelli che poi saranno famosi ma che all'epoca non lo erano, proprio per richiamare questo aspetto ulteriormente di stretto legame e per variare anche un po', diciamo, il percorso espositivo, che ovviamente è anche un percorso espositivo di grande impatto e di grande suggestione, con tutta una serie di accorgimenti pratici, come ad esempio le basi che possono essere in parte smontate per permettere delle movimentazioni sicure anche delle opere che ovviamente sono delicatissime. Chiudo con le immagini dell'attuale allestimento a cura della dottoressa Holberg, che di fatto ha rinfrescato un po' la gipsoteca con questo colore alle pareti, con questa nuova tinteggiatura, creando un contrasto con i gesti stessi, la tamponatura di alcune finestre per permettere l'esposizione praticamente di tutti i busti sulle mensole, che tra loro sono allestiti per legami che possono essere legami di parentela piuttosto che di nazionalità o di affinità elettiva o culturale, e naturalmente anche tutta la sistemazione dell'impianto, poi delle luci e dell'impianto climatico, che permette chiaramente una fruizione delle opere migliori da parte del pubblico e anche ovviamente per la conservazione stessa dei gesti, che avremo modo di vederlo anche nella giornata di oggi, insomma non è cosa semplicissima. Grazie.
Dopo che Giulia Coco ci ha introdotto appunto in questo argomento, che in maniera molto sintetica è riuscito a definire bene la storia della Gipsoteca dell'Accademia di Firenze, passo adesso la parola a Elena Marconi, che è curatrice della sezione ottocentesca della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze, che ci introduce sull'argomento il Dante in marmo di Vincenzo Vela. Grazie Elena. Grazie. Un po' di fatica. Aspetta. Intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Ringrazio la Galleria dell'Accademia e Giulia e tutto lo staff per questa bellissima giornata e per essere qui con voi. Dunque, nella prolusione critica che Vincenzo Vela rivolge ai propri allievi, quando dopo il riordinamento dell'Accademia Albertina di Torino viene nominato maestro di scultura nel 1856, Vela infiammò gli allievi incoraggiandoli a un rinnovamento del linguaggio plastico verso il realismo espressivo che doveva andare di pari passo con la promozione degli ideali patriottici risorgimentali e riuscisse così a imporsi come protagonista della cultura estetica del suo tempo, facendo proprio quelle istanze che l'ormai maturo genere della pittura storica aveva in parte già realizzato. Vela afferma già che i cardini del suo magistero sono le poetiche del vero e quel sentimento di riscossa civile che aveva maturato nei decenni precedenti, trovando come vero faro della rinascita della scultura proprio Lorenzo Bartolini, il cui precocissimo naturalismo era stato per lui fondamentale a partire dalla rivelazione della sua opera più importante, ovvero quella Fiducia in Dio che è già stata indicata come riferimento fondamentale per il giovane Vincenzo Vela che l'aveva ammirata nel 1837 alla mostra annuale di Brera. E questo riferimento è già stato indicato appunto da Carlo Sisi per la preghiera del mattino di Vincenzo Vela, per quanto sia stato indicato dai critici del tempo anche la contrapposizione tra questi due artisti, in quanto la preghiera del mattino rappresentava per i promotori di Vincenzo Vela un passo innanzi verso una meticolosa descrizione non soltanto del nudo, ma anche della veste, degli accessori, aspetto che invece i detrattori della cosiddetta scuola lombarda considereranno invece un aspetto del tutto negativo. Ora, la cultura di Vela si esprime in questo periodo, la produzione artistica, in opere che fanno dell'intimismo, della rappresentazione della realtà senza alcun filtro, un elemento fondamentale. Ma Vela è anche un artista profondamente impegnato negli ideali risorgimentali, partecipa direttamente alle guerre, alle insurrezioni del 48, da Roma lascia immediatamente Roma, dove si era recato per un viaggio di studio per recarsi in soccorso delle truppe anti-austriache e combatte a Como. Ora, questo afflato, questo sentimento di partecipazione diretta ai fatti del 48, il sentimento anticlericale che lo aveva animato, la vicinanza con i circoli liberali risorgimentali, sono tutti elementi che confluiscono anche nella sua produzione, a partire proprio da una figura che per lui è una figura fondamentale, verso la quale ha una ammirazione grandissima, testimoniata fin dagli anni 50, ed è appunto la figura di Dante Alighieri. In una lettera al Circolo degli Artisti, Vincenzo Vela esprime infatti questa profonda ammirazione per il poeta fiorentino
Siamo in un clima di rivendicazioni patriottiche che attraversano il secolo, per cui Dante incarna proprio la figura principe di quell'italianità che rappresenta anche l'unità d'Italia, l'unità di lingua innanzitutto. E per la prima volta la figura di Dante Alighieri viene affrontata nell'opera di Vela, appunto in un busto realizzato per il Circo degli Artisti di Torino, come ringraziamento per essere stato nominato a direttore nel 1858. Di questo busto non ce n'è traccia, ma se ne conoscono diverse repliche in marmo e in bronzo che furono realizzate nell'arco della sua carriera artistica. Ora presento questa versione triestina del Museo Revoltella e l'ho accostata, tanto per anticipare, alla figura di Dante Alighieri, il busto, diciamo, che fa parte della statua in grande, proprio per evidenziare il rapporto di connessione e di somiglianza iconografica. Accanto invece sulla destra il busto di Dante della Galleria d'Arte Moderna di Torino. Certamente la rappresentazione di Dante è qui molto semplificata, molto sobria. Il poeta indossa il consueto abbigliamento con il cappuccio che gli copre il capo, il lucco è chiuso sul davanti da una fila di bottoncini che variano a seconda delle diverse versioni che lui realizza. Non si può dire che ignorasse, probabilmente la conosceva bene, la maschera dantesca che poi noi apprendiamo nota attraverso 3 esemplari, di cui uno nel 1865 fu presentato tra gli oggetti d'arte all'esposizione dantesca fiorentina. Sappiamo che era in possesso del bibliotecario della Magliavecchiana e prima ancora era appartenuto a Lorenzo Bartolini. Vela svilupperà quindi l'interpretazione sua personale del poeta in numerosi disegni e bozzetti, ma avrà poi l'occasione di applicare la sua personale visione iconografica in un'opera in grande. E questa sarà appunto nel 64, quando Vincenzo Vela riceve dalla città di Padova, tramite un entourage di suoi sostenitori e legati anche alle sue idee, alle istanze liberali, ovvero Alberto Cavalletto, Giuseppe Clementi e Andrea Meneghini, riceverà la commissione di ideare e scolpire le 2 statue in pietra di Vicenza che dovevano raffigurare Dante e Giotto, 2 figure, personaggi appaiati proprio nel concetto chiaramente di rappresentazione, l'uno nell'arte della letteratura e l'altro appunto nelle arti figurative, i grandi innovatori, coloro che portano la modernità a partire e quindi rappresentano un rinnovamento e un'italianità ormai riconosciuta nel culto dell'Ottocento. Inizialmente queste sculture erano destinate ad ornare uno dei 2 ponti che si partono dall'isola artificiale del vasto piazzale al centro del Prato della Valle. Quindi erano state pensate per una esposizione all'aperto, libere, quindi non entro nicchie. Ci fu un acceso dibattito in merito all'opportunità di tale collocazione, finché le 2 statue vennero invece destinate ai portici inferiori della loggia Amulea, che era stata costruita nel 1859 sul lato orientale di Prato della Valle. La statua dell'Alighieri fu così inaugurata il 14 maggio del 1865. Siamo in un momento di concomitanza molto significativa con le celebrazioni nazionali dantesche tenute a Firenze proprio tra il 14 e il 16 di quello stesso mese. Quindi era volutamente, si voleva creare un rapporto di concomitanza con questo evento fondamentale per il culto dantesco. E Vela, una volta che le statue furono sistemate, quella di Giotto successivamente, sempre sotto le arcate, si esprime in maniera del tutto favorevole a questa rinnovata questa nuova collocazione, anche se non era quella decisa originariamente. Infatti, in una lettera indirizzata al podestà di Padova, Francesco della Zara lo ringrazia per aver prescelto il luogo, dice, da me desiderato per innalzare le 2 sculture. E questa è la frase con cui lui descrive questa soddisfazione. L'effetto della luce non può essere migliore e lo stile dell'architettura della loggia, come pure per la grandiosità degli archi,
è in perfetta armonia con le statue. Anzi, dirò di più che poche opere hanno la fortuna di essere così ben collocate. Sembra quasi una giustificazione, evidentemente una accettazione di una collocazione che non era poi quella originaria. E questa cosa viene messa tra l'altro in evidenza proprio da un detrattore, da un critico che sulle pagine del settimanale Il Comune criticava aspramente la nuova collocazione e si domandava come mai in realtà il municipio avesse scelto questa nuova disposizione, anche perché se un artista come Vela, che era abituato ovviamente a studiare le proprie opere nella collocazione stabilita da contratto, ed era una collocazione molto diversa, all'aperto, libera, senza delle strutture che creassero delle ombre differenti da quelle per cui lui aveva realizzato i suoi lavori, come potesse in qualche modo adattarsi poi ad una disposizione nel chiuso di una loggia, avendo lui pensato gli scuri, i rapporti, in maniera del tutto differente. Questo stesso critico poi osservava altri aspetti che secondo lui erano da considerarsi negativi nelle due statue. Sono aspetti soprattutto di natura iconografica e filologica, in particolare riguardano non tanto il Dante ma il Giotto, il fatto che la figura di Giotto reggesse in mano una tavoletta, ossia una tavola usata normalmente per chi dipingeva a olio, cosa che veniva considerata dal critico un errore proprio iconografico, cronologico, dato che Giotto aveva dipinto su un muro e esclusivamente a tempera, come appunto sappiamo. E oltretutto, altro aspetto considerato motivo di critica nei confronti di Vela era il fatto che per rappresentare il grande Giotto Vela non lo avesse rappresentato nel suo aspetto di architetto, ma esclusivamente come pittore. E quindi si domandava come mai anche questi attributi iconografici non fossero stati resi evidenti da Vela. In effetti si trattava probabilmente di critiche pretestuose, ma Vela riuscì in qualche modo a rispondere da par suo, ma quello che ci interessa sottolineare, tuttavia, è che gli elementi, diciamo, di attinenza alla verità cronologica, alla verità storica, interessavano relativamente un artista come Vela, maggiormente interessato a rappresentare i due personaggi come Dante e Giotto affinché fossero immediatamente individuabili, riconoscibili e traducessero quegli ideali che esprimevano proprio per il popolo che lui ammirava. Era più semplice identificare quindi Giotto per la tavoletta piuttosto che riempirlo di attributi inutili, così come Dante, la cui figura è molto essenziale e semplice nella sua rappresentazione. Queste sono immagini appunto della loggia Mulea di Prato della Valle con le due statue. Ma la critica più feroce fu quella, che meno si comprendeva come mai Vela avesse interpretato la figura di Dante in questo modo, è quella di Pietro Estense Selvatico, che da purista fa un appunto molto molto negativo, dicendo che la statua di Vela era su questa statua di Dante Vela aveva rappresentato la figura del poeta con un'eccessiva enfasi data alla fisionomia corrucciata, e una fisionomia che tra l'altro l'illustrazione apparsa sull'Emporio pittoresco non fa che esasperare. Guardate, dice appunto Pietro Estense Selvatico che nonostante appunto la figura sia ben realizzata dal punto di vista esecutivo, tuttavia quell'espressione accigliata sembra quasi quella di un vecchio brontolone e non si può assolutamente ammettere, non la poteva ammettere per il divino poeta. Quindi partiva da una critica che doveva emendare
ancora una volta certi aspetti del carattere che venivano considerati inammissibili per una figura da elevare, da considerare come figura ideale, come Dante. Dopo questa commissione patavina, appunto, Dante e Giotto erano stati poi tradotti in marmo e replicati in dimensioni ridotte per collocarle ai lati dell'ingresso della villa di Vela a Ligornetto. Ora lo stato di conservazione è purtroppo, ora penso, compromesso dal fatto che si trova in una posizione esterna e si perdono molte delle finezze che invece riusciamo a percepire e a vedere nel Dante che è stato appunto acquisito presso le Gallerie degli Uffizi e che corrisponde nelle misure proprio a questa riduzione, questa replica ridotta che Vela aveva realizzato. Prima di realizzare appunto le opere di ispirazione dantesca che abbiamo visto, ci sono dei disegni, dei bozzetti che rappresentano appunto probabilmente delle idee precedenti rispetto a come poteva essere rappresentata la statua. E poi questi sono i due modelli appunto in gesso che si trovano a Ligornetto e che sono appunto corrispondono alla riduzione, alla versione ridotta realizzata appunto da Vela. Questa invece è la statua, vedete sulla sinistra, che è stata appunto acquistata da una collezione privata e che corrisponde a quella che era stata presentata all'esposizione del 1872 alla Società Promotrice di Milano. In base ad alcune lettere che sono state reperite nel carteggio dello scultore, noi sappiamo che nel 1865 un tale Giuseppe Zaccheroni, sacerdote e avvocato ed esule in Francia, aveva affidato a Vela la realizzazione di una statua di Dante, proprio replica di quella per Padova. Si potrebbe trattare evidentemente della nostra statua, che è eseguita nello stesso marmo di Carrara che è descritta nella lettera e priva della penna nella mano destra. Proprio in riferimento a questa penna si trova, riferimento a questo mutamento, si trova nella lettera che Vela riceve, scusate, da Francesco Scalini, datata 1867. Da qui si apprende che evidentemente questa commissione non stava andando bene, perché lo Zaccheroni non si era fatto più vivo e Vela domanda se doveva poi intervenire facendo causa al committente perché non aveva più ricevuto né soldi di anticipo alla commissione né se ne era saputo niente. E quindi tuttavia si fa riferimento proprio ad un mutamento che doveva essere proprio quello della penna, perché dice appunto lo Scalini: mi ricordo che questa scultura doveva essere modificata in un aspetto e infatti nella prima versione il poeta regge una penna tra l'indice e il medio della mano destra che poi scompare sia nel modello plastico che nel marmo del Museo Vela e poi ovviamente anche in questa scultura. Da ciò si desume che era questo proprio il dettaglio che Zaccheroni aveva chiesto di modificare allo scultore. Ora, può darsi che, ci sono due ipotesi, può darsi che a un certo punto Zaccheroni aveva rinunciato alla commissione e quindi Vela decise comunque di utilizzare il marmo ormai realizzato per la facciata di Ligornetto e basta, e che poi questa statua avesse fatto parte di una cosa indipendente non legata allo Zaccheroni. Ma questa ipotesi non mi sembra valida perché in realtà questa potrebbe essere proprio la scultura commissionata da Zaccheroni perché Zaccheroni gli commissiona effettivamente solo la statua di Dante e non parla mai di accoppiarla alla figura di Giotto. Era anche un dantofilo, era un esperto della Alighieri e quindi il suo legame, l'interesse era esclusivamente orientato alla rappresentazione del poeta per sé. Quali sono i riferimenti, ovviamente iconografici, che Vela applica alla realizzazione della statua di Dante? Ovviamente si è fatto riferimento al busto
rispetto al quale Dante ancora maggiormente enfatizza l'espressione corrucciata nel volto del poeta, ma a partire naturalmente dal ritrovamento dell'affresco con Dante Alighieri nella Cappella del Podestà, gli artisti poi si conformano a quell'immagine e tra le tante interpretazioni della figura del poeta che possano conformarsi a quella realizzata da Vela, sicuramente quella più prossima è quella realizzata da Giuseppe Bertini nella vetrata che fu esposta all'Esposizione Universale di Londra nel 1852. In questa vetrata Bertini rappresenta al centro il poeta con al fianco Beatrice e Matelda, e la figura di Dante è rappresentata seduta con uno sguardo torvo e inquietante, paragonabile a quella che poi gli conferisce appunto Vincenzo Vela, ed è il riferimento più calzante. Probabilmente lo scultore aveva ammirato la vetrata prima della sua esposizione londinese e ne era rimasto colpito. E aveva trasposto quella figura così giovanile di Dante, invecchiata, nella sua scultura, quindi rappresentandola con la stessa espressione rabbiosa, meditabonda, pensierosa e quindi non serena, però in una rappresentazione di Dante già anziano. E poi l'abbigliamento tipico dell'iconografia dantesca rende ugualmente inconfondibile il soggetto. Vela sembra tra l'altro ricordare la figura di Bertini anche nei dettagli, come la mantella tenuta chiusa da un solo bottone e foderata in un tessuto che va ad incresparsi lungo la cucitura. E lo stesso volto riprende la posizione china e pensosa che gli aveva conferito il pittore. E la mano destra, quella di Vela, sembra quasi una citazione diretta. Altre interpretazioni della figura di Dante sullo stesso umore malinconico del Dante in esilio, che è quella proprio scelta, è il momento scelto da Vela, da Bertini, è in questa dipinto Dante in esilio di Domenico Petarlini, conservato alle Gallerie degli Uffizi. Anche qui si tratta, tra l'altro, nel Petarlini di un personaggio che ha in comune con Vela l'ispirazione, la dedizione agli ideali risorgimentali. Lui partecipa alle insurrezioni, alle guerre per soccorrere la Repubblica di Venezia, e quindi ha un'ispirazione analoga appunto a quella di Vela. C'è un sentimento di identificazione con Dante in esilio. Vela, ricordiamo, era stato devo tagliare? Oh, scusate, sì. Allora vado velocemente. Era stato appunto costretto a lasciare Milano e accompagnato dalle autorità austriache, e aveva dovuto lasciare Milano per Torino, e quindi c'è questo sentimento di esilio che accomuna gli artisti. Vado più velocemente e per contrapposizione invece queste era l'iconografia dantesca che aveva dominato fino a quel momento. A sinistra il monumento, il cenotafio elevato da Luigi de Cambrédigny e Stefano Ricci, dove si vede un Dante sempre meditabondo, ma con indosso un abito assolutamente non coincidente con quello del suo tempo, quindi con il torace nudo, e a destra invece Enrico Pazzi nel monumento in Santa Croce. Ecco, questo per rappresentare le differenze e in contrapposizione invece con la realizzazione di Vincenzo Vela, l'attenzione al dato naturale, la scelta di vestire appunto il Dante nell'abito del suo tempo, cosa che animava il dibattito dell'Ottocento riguardante la opportunità di applicare il vero anche nell'abito alle statue monumentali. Vi lascio con una carrellata e vi ringrazio molto dell'attenzione. Ringraziamo Elena Marconi e passiamo la parola a Alberto Felici, che ci parla della storia dell'uso del modello. Allora, grazie a chi mi ha preceduto, perché in questo modo penso il contesto in cui la giornata
andrà avanti si è composto da un punto di vista storico-artistico, e quindi diciamo, questo brevissimo excursus che abbiamo preparato sull'uso del modello nella storia dell'arte, che evidentemente è un titolo molto roboante e importante, in qualche modo ci traghetta verso la parte più tecnica, che è un po' il focus della giornata di oggi. Evidentemente in pochi minuti è impossibile tracciare tutti gli elementi che nel corso della storia dell'arte hanno dato vita all'importanza dell'uso del modello per gli scultori, ma la nostra idea era quella in qualche maniera appunto di introdurre l'uso di questo strumento nel processo realizzativo e nel processo creativo degli artisti, tratteggiando un po' l'intero percorso della storia dell'arte. Diciamo, dell'uso dei modelli abbiamo tracce antichissime, fin dalla scultura greca, per non parlare addirittura della scultura egizia, e diciamo, in periodo medievale si può per esempio citare anche Cennino Cennini, che parla appunto dell'uso del calco e del modello per la realizzazione di ritratti di personaggi ormai anche deceduti. E sicuramente il primo punto per noi particolarmente importante è il trattato di Leon Battista Alberti, che effettivamente non si occupa diciamo, del modello di per sé, ma utilizza questo sistema dell'organizzazione delle proporzioni del corpo umano proprio per occuparsi diciamo, della composizione del corpo umano. Però diciamo, il sistema con cui lui diciamo, indica il modo con cui la figura deve essere costruita sarà poi qualcosa che sarà ripreso nel corso della storia dell'arte, e forse anche diciamo, le sue indicazioni sono la traccia di quello che proprio in quegli anni abitualmente gli scultori utilizzavano. Evidentemente Leonardo da Vinci non può mancare per i suoi tratti, diciamo, di genialità, perché appunto anche lui nel suo trattato della pittura dice appunto, cita il fatto che lo scultore ha necessità di realizzare un modello e suggerisce di utilizzare questa scatola con i fori con cui è possibile avere le misure della scultura di partenza per arrivare poi al trasferimento dell'opera in marmo. Diciamo, è Giorgio Vasari però che ci restituisce le descrizioni più puntuali, più precise. Forse anche lui diciamo, raccoglie quello che la pratica di bottega in quegli anni si stava realizzando, e diciamo, le sue citazioni per quanto riguarda appunto l'utilizzo del modello sono precisissime. Ora, qui siamo accanto ai prigioni e evidentemente il passaggio non è diciamo, indifferente. Si trovano alcune diciamo, indicazioni sulle modalità con cui Vasari descrive il passaggio dal modello all'opera finita attraverso l'uso di queste squadre e di questi fili a piombo che appunto servivano proprio per questo trasferimento. E proprio diciamo, anche se sono tratti, sono diciamo, residui, sono tracce di qualcosa che doveva essere ben più comune, non si può non parlare dei piccoli bozzetti. In questo caso non si tratta di modelli lavorati direttamente da Michelangelo, che probabilmente dovevano servire proprio per mettere diciamo, in forma tridimensionale un'idea che si stava componendo per la realizzazione dell'opera finita.
ma è con Giambologna che diciamo, possiamo avere diciamo, alcune testimonianze materiali che ci consentono di capire che appunto la realizzazione di un modello in scala 1:1 rispetto all'opera finita è diventata una pratica, era la pratica degli scultori di quell'epoca. Nella stanza qui accanto abbiamo diciamo, il modello in terra cruda, in questo caso non in gesso, che probabilmente è stata utilizzata anche per i cosiddetti apparati effimeri durante diciamo, alcuni eventi della Casa dei Medici, ma che poi sono stati utilizzati dallo scultore per passare appunto alla realizzazione finale. E in Giambologna, proprio in molte opere di Giambologna, si può seguire questo processo creativo e realizzativo attraverso appunto la presenza anche di bozzetti. Si comincia quindi diciamo, a trovare sempre più comunemente, sempre più diffusamente la presenza dell'uso di modelli sia nell'ambiente artistico italiano e quindi romano con Bernini, ma anche in Francia e in Inghilterra. E proprio diciamo, il gruppo di artisti intorno a Bernini che diciamo, consentono all'artista di realizzare un numero grandissimo di opere in marmo che appunto ci consentono di vedere come il percorso creativo, ma evidentemente anche il percorso realizzativo passava da questi medesimi passaggi. Bernini, che ha un infinito numero di collaboratori e di allievi, e quindi evidentemente il bozzetto o il modello era il modo con cui l'artista, una volta creata l'idea, poteva dare ai suoi collaboratori diciamo, quell'oggetto che gli consentiva di eseguire questo trasferimento. Ma si comincia ad utilizzare anche il modello anche per una funzione diversa. E di nuovo è Roma e diciamo, il lavoro di Bernini che ci consentono di vedere come fosse utilizzato la realizzazione di nuovo con materiali diciamo, di risulta, con materiali diciamo, non resistenti come può essere appunto lo stucco o il gesso, per far che cosa? Per realizzare dei modelli, potremmo dire, di presentazione, cioè si realizzava l'opera alla grandezza naturale e la si posizionava nella collocazione definitiva in modo tale che il committente, in questo caso il Papa, potesse avere un'idea della scultura finita. E diciamo, appunto, per la cattedra di San Pietro ci sono gli esempi sia per la cattedra di per sé, ma anche per i grandi angioloni che poi saranno realizzati in bronzo. Le testimonianze diciamo, della necessità e dell'importanza del modello nella letteratura artistica diventano sempre più numerosi, e qui cito soltanto le cose più importanti, dal Baldinucci al Philibien, che in ambiente francese rappresenta sicuramente un punto di riferimento importantissimo, e comincia a far che cosa? Si comincia ad utilizzare anche il modello non soltanto all'interno della bottega dell'artista, ma cominciano con la nascita delle accademie, un fenomeno che evidentemente più avanti avrà una presenza sempre maggiore per dare indicazioni
sempre più precise per la lavorazione della trasposizione materiale. E quindi appunto di nuovo alcune testimonianze, come in questo caso quella di Orfeo Boselli, descrivono in maniera molto molto precisa i materiali e il modo con cui si approntavano queste opere, che dovevano avere anche un tempo di vita relativamente breve, ma che miracolosamente poi sono conservate per molti secoli. E nel campo della scultura, sempre in questi anni, siamo appunto all'inizio del XVIII secolo, la grande fortuna delle scoperte archeologiche, il commercio degli oggetti di scavo e i numerosi interventi di restauro che artisti e restauratori eseguono su opere di scavo, fanno sì che il modello diventi sempre più una presenza costante. Siamo al momento in cui appunto si comincia in qualche maniera a canonizzare un processo di lavoro e evidentemente nella trattatistica francese di fine Settecento si cominciano a fissare tutte, vedete, quelle rappresentazioni, anche quelle illustrazioni che ci consentono di individuare quei sistemi che erano stati descritti diversi secoli in precedenza. È con Canova che questo sistema sostanzialmente dal bozzetto tridimensionale al modello in gesso per poi realizzare la scultura finale in qualche maniera potremmo dire si cristallizza, si canonizza, si determina in maniera più precisa, ma evidentemente è qualcosa che già negli anni precedenti era patrimonio comune degli scultori, che appunto con Canova diventa molto preciso. E a Canova ci si riferisce sempre perché appunto è quello che, avendo necessità anche di realizzare un grandissimo numero di opere e avendo anche organizzato il suo atelier in modo tale che appunto ci fosse una specializzazione della lavorazione, il modello diventa sempre più significativo e importante. Qui a Firenze abbiamo una testimonianza importantissima con il testo di Francesco Carradori, docente qui dell'Accademia Fiorentina, che pubblica questo testo con cui non soltanto le descrizioni ma anche le illustrazioni ci consentono proprio di vedere come il sistema stesse diventando sempre più strutturato, potremmo dire, quindi dalla realizzazione in argilla alla formatura e poi al trasferimento con le tavole squadrate. In questo contesto nasce che cosa? Nasce e diventa sempre più importante da un punto di vista tecnico la figura di un professionista, quello del formatore, che all'interno dell'atelier dell'artista evidentemente era colui che aveva il compito assolutamente importantissimo di trasferire dall'argilla un materiale deperibile in un materiale più stabile, come appunto quella del gesso. In questo passaggio però era determinante riuscire a farlo in maniera corretta, in maniera precisa, in modo tale che non si perdesse, tutte quelle tracce della lavorazione dell'argilla. E in questo momento siamo nella prima metà dell'Ottocento, di nuovo si
diciamo, sono sempre più numerosi le testimonianze e l'utilizzo di un sistema in qualche maniera di nuovo più strutturato, che consente appunto di passare dal modello in gesso, quindi un materiale sì delicato, perché il gesso da un punto di vista materico e da un punto di vista strutturale non è così resistente, ma sicuramente era il materiale che consentiva di fissare la forma dell'argilla, e attraverso dei punti di misura che potevano essere fatti in varie maniere si poteva passare appunto al trasferimento nel marmo. E di nuovo qui appunto potremmo dilungarci su molti dettagli tecnici, ma appunto questi sono soltanto alcuni degli esempi più importanti. Quindi quello che a noi preme sottolineare è che quel sistema a cui molto spesso si fa riferimento di Canova, dei 3 passaggi, in realtà è qualcosa che Canova in qualche maniera standardizza, ma cristallizza, ma è in realtà patrimonio anche diciamo, della tradizione diciamo, dei secoli precedenti. Sostanzialmente il metodo, i passaggi di Canova sono gli stessi che troviamo sia in Bartolini sia in Vincenzo Vela, e proprio perché appunto quello che potremmo dire, diciamo, nel corso dell'Ottocento si struttura sempre in maniera più precisa il lavoro dell'artista. Appunto noi si parla di Bartolini, ma basta entrare nella gipsoteca e ci si vede il numero di opere che è stato realizzato, e evidentemente ci doveva essere dietro un'organizzazione molto precisa, che nel corso della giornata speriamo di descrivere meglio. È il momento in cui nascono anche le grandi raccolte delle gipsoteche, proprio perché appunto alcuni grandi artisti continuano a conservare tutti i modelli che hanno realizzato nel corso della loro attività, e non possiamo non citare la gipsoteca di Thorvaldsen o quella di Canova a Possagno. Ma di nuovo è qualcosa che in quegli anni era comunque presente. Questa è purtroppo la gipsoteca che viene distrutta da un incendio di Pompeo Marchesi a Milano. Questi sono altri esempi romani o diciamo di artisti romani, come appunto Monteverde o Tenerani, artisti diciamo, raccolte a Roma, proprio perché il modello aveva ormai abbandonato quella funzione pratica di trasferimento dall'argilla al gesso, ma era stato utilizzato anche per la presentazione a esposizioni universali, a esposizioni diciamo, internazionali, e e serviva anche appunto per mostrare al committente e ai collaboratori dell'artista. È evidentemente un percorso molto più ampio, molto più ricco, però in questa maniera diciamo, per noi era importante indicare questi passaggi, appunto, che ci consentono anche di vedere i modelli di Bartolini e di Vela in un contesto tecnico leggermente diverso. Ringrazio
Ringrazio Alberto Felici che interverrà anche in altre occasioni durante questo convegno nell'arco della giornata. A questo punto, visto si sono un po' sforati i tempi, lascerò appunto il tempo sufficiente per il break che era previsto per le 11, prima che rinizi la seconda parte della sessione alle 11:30. A più tardi e grazie. Iniziamo la seconda sessione. Il primo intervento è di Cécile Holberg, che come tutti sapete è storica dell'arte e per 8 anni ha seguito la direzione dell'Accademia, di questa Accademia. Lascio la parola alla dottoressa Holberg. Buongiorno e grazie per l'invito per parlare sull'audacia di Lorenzo Bartolini e dei suoi modelli. Collezioni di calchi in gesso di sculture classiche romane sono presenti nelle corti europee fin dal Cinquecento, mentre gli aristocratici e i cittadini istruiti del 7-800 esponevano con orgoglio i calchi in gesso nelle loro biblioteche e sale di ricevimento. Nelle accademie venivano utilizzati a scopo didattico, come fecero anche singoli artisti. Anton Raphael Mengs, ad esempio, aveva accumulato una delle più grandi collezioni di calchi in gesso della scultura antica a Roma, aperta sia ai giovani artisti che ai viaggiatori illustri e colti. Nel XIX secolo le collezioni di calchi in gesso fanno ingresso in molti musei. Tra i più famosi certamente il Victorian Albert Museum di Londra. Uno dei calchi più antichi è quello del David, realizzato da Clemente Papi in 1500 pezzi, dovuto alle preoccupazioni conservative sollevate per l'appunto da Lorenzo Bartolini negli anni 40 dell'Ottocento. E qui dietro vediamo sulla destra già un pezzo del David ricostruito praticamente, non so se lo si vede da lontano. Le radiografie hanno rivelato che le aste metalliche che sostengono le gambe del calco in gesso del David sono disposte in modo simile alle ossa delle gambe umane e sostengono abilmente l'intera figura in modo che possa stare in piedi da sola in una tale scala. Così lo ebbe costruito il Papi. La qualità e l'accuratezza dei calchi in gesso cercavano di avvicinarsi il più possibile alle sculture originali, lavorando anche le superfici in modo da renderle difficilmente distinguibili dall'originale, imitandone persino il materiale. Vi starete chiedendo perché sto parlando di calchi in gesso. Ci sarebbe da chiedersi piuttosto perché si parla di opere d'arte originali quando in realtà si tratta più che altro di una copia dell'originale modello. All'inizio di una scultura c'è il modello che porta la paternità e l'impronta digitale dello scultore ed è il più vicino alla sua idea. Solo in un secondo momento segue, se segue, una delle forse tante versioni esecutive. Queste versioni raramente sono prodotte dall'artista stesso, ma piuttosto dal marmorista o dal fonditore. Sappiamo che Bartolini nei suoi modelli si concentra sulle parti più importanti e non su ogni secondario dettaglio, affidato infine all'elaborazione degli artigiani. È proprio da qui che è partito il nostro progetto di ricerca, fortemente voluto da me e Alberto Felici, una ricerca scientifica d'avanguardia che segue più scopi. Da un lato il confronto tra scansioni in 3D del modello e l'esecuzione in marmo di alcune opere scelte insieme a Carlo Sisi evidenzia caratteristiche distintive da studiare. Tramite la radiografia invece riusciamo a vedere la struttura interna dei modelli che ci rivela lo spessore del gesso, la fragilità del modello e di conseguenza ci indirizza e ci insegna cosa poterne dedurre. Sono informazioni importanti queste per chi ha la responsabilità di conservare il patrimonio culturale.
Come gestire dunque le richieste di prestito per le mostre o anche gli spostamenti dei modelli all'interno del proprio museo? Fortunatamente non lo sapevamo prima di fare il riallestimento della gipsoteca. Le indagini tecniche offrono anche l'opportunità di confronto con altri artisti. Finora solo Vincenzo Vela. La struttura interna di un modello in gesso seguiva uno standard. Dopotutto Bartolini insegnava all'Accademia, oppure ogni artista lavorava a modo suo. Quali indicazioni possiamo trarre dai suoi metodi di lavoro? Solitamente l'aspetto tecnico e pratico viene sottovalutato, nonostante possa offrire dei risultati concreti che aiutano a trovare risposte a molte domande. Anche per questo motivo la collezione di modelli di Bartolini è così meravigliosa e importante. Con i suoi modelli originali ci offre la possibilità di indagare con metodi di ricerca non invasivi e ad oggi mai applicati. Bartolini si fa notare dalla clientela internazionale presente a Firenze come ritrattista capace di cogliere quell'espressione naturale dei visi e dell'anima. Fama e onore aumentano. Il suo studio si trasforma in un luogo di ritrovo internazionale dove si incontrano di persona o in gesso membri dell'alta società, personaggi importanti del mondo della politica e della cultura, committenti attuali o futuri, modelli curiosi, desiderosi, spasimanti. L'artista gestisce una fitta rete di conoscenze in vari paesi, alimentata da un numero cospicuo di raccomandazioni, corrispondenze e amicizie. Sicuramente i modelli originali di Bartolini testimoniano più di ogni esecuzione la viva rappresentazione dal vero, formata dalla mente e dalla mano dell'artista stesso, motivo per il quale la gipsoteca bartoliniana rimarrà sempre un luogo incomparabile, pieno di vita e di vite reali che si raccontano. I lineamenti del modello in gesso sono più movimentati e modellati rispetto all'opera in marmo. Tra busti, monumenti e rilievi, inclusi quelli dell'allievo di Bartolini, Luigi Pampaloni, l'abbiamo già sentito nominare, l'odierna gipsoteca della Galleria conserva circa 400 opere, delle quali quasi 300 sono busti, non contando le tante opere andate distrutte a Carrara nel periodo post-napoleonico o in altre occasioni, oppure modelli entrati in proprietà privata come gesso bronzato. Questo ingente numero di opere dello studio Bartolini rende evidente la grande richiesta e l'enorme produttività dell'artista. Impossibile realizzare di propria mano in marmo o bronzo, ne ha fatto uno, questi infiniti modelli e in effetti Bartolini ha bisogno di tanti aiuti, dagli scalpellini marmisti agli allievi scultori e via dicendo. I documenti dell'archivio Bartolini ci presentano un artista che corrispondeva e dialogava con i grandi dell'epoca, da Papa Pio IX al Granduca Leopoldo II, al principe Francesco Borghese e Massimo d'Azeglio, ai mecenati Polli Pezzoli a Milano, ai musicisti Rossini, Verdi o Liszt. Era amico dei pittori Stüler o Ingres. Le fonti ci rivelano di lui essere un consigliere ricercato da tutti, mentre Luigi Mussini lo ringrazia per i contatti offertigli a Parigi. Le regie fabbriche degli Uffizi comunicano all'artista che viene accolto il suo consiglio di fare una copia in bronzo del David di Michelangelo. Con successo raccomanda al Granduca Leopoldo II scultori e l'industriale russo che beneficò largamente Firenze, Anatoli Demidov, figlio dell'ambasciatore dello zar Alessandro I Nikolai Demidov, scrive delle lettere a Bartolini sottolineando con la sua firma autografa la stima per lo scultore. Anatoli, sposato con la contessa Matilde de Montfort, chiede a Bartolini nel 1845 quanti busti incompiuti l'artista ha del suo suocero Jérôme Bonaparte, principe di Montfort, e quanto tempo gli occorrerebbe per terminarli.
Dopo decenni, quindi, ancora i modelli sono di essenziale importanza, sono il capitale dell'artista. Insomma, una rete di committenti indubbiamente invidiabile, che non sembra conoscere limite. Per potersi dedicare alla sua arte da statuario, Bartolini aveva sperato di poter gestire una manifattura redditizia di copie ed ornamenti decorativi. Ma il suo lascito finanziario sarà disastroso per gli eredi. Lo scultore si indebita pesantemente, vivendo al di sopra delle sue possibilità fra champagne, caviale e case ipotecate, per potersi muovere in quegli ambienti dove trovare i suoi facoltosi committenti. Ma c'è di più. Il suo carattere poco incline a compromessi provoca contenziosi ovunque, dai professori dell'Accademia di Carrara ai committenti, ai suoi creditori, tutti in sommossa. E Bartolini è ambizioso. Rimarrà famosa la sua audacia di portare alle lezioni di disegno nel 1840 all'Accademia un gobbo come modello da studiare. Cito: «E chi non saprà far gobbi farà imbottiti che non varranno negli zoppi né i gobbi». Scattano le polemiche su questo atto per l'epoca inaudito, contestato, finito sui giornali, ma ammirato e innovativo, che farà scuola. Audaci erano anche le costruzioni dei suoi modelli che Bartolini dovette produrre sotto pressione in poco tempo e gran numero, o far produrre. Non si capisce bene chi abbia fatto, chi abbia indirizzato. Le indagini tecniche svolte nella impressionante gipsoteca della Galleria dell'Accademia di Firenze, ristrutturata, ripensata e riallestita tra il 2020 e il 2022, rispettando l'allestimento storico, ecco, le indagini ci confermano l'audacia di Bartolini fino all'interno dell'anima dei suoi modelli in gesso. Concludo, ringraziando chi è stato al mio fianco e ha reso possibile il riallestimento della gipsoteca e le indagini fatte, condividendo questa mail di uno studente cinese che mi arrivò proprio venerdì scorso e scrive sulla gipsoteca: «Volevo farle sapere che in quell'incontro di sguardi attraverso il tempo ho davvero sentito il tempo fermarsi. Grazie per questa emozione. Ricordo di aver letto che lei non voleva che le sculture oltre il David fossero dimenticate. Posso dirle che ci è riuscita e siamo contenti di avere proprio qui così tanto interesse proprio sui nostri modelli. E grazie». Dopo l'interessante presentazione della dottoressa Holberg, passiamo all'intervento di Eleonora Pucci, che Eleonora è funzionaria restauratrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, diplomata all'Opificio di Pietre e anche laureata in Storia e tutela dei beni artistici. Grazie, buongiorno a tutti. Cercherò di essere sintetica e di dare una panoramica su quello che è stato il progetto Bartolini. Il progetto Bartolini che nasce come costola di un importante e sicuramente più consistente studio tecnico realizzato sulla collezione dei modelli in gesso dello scultore svizzero Vincenzo Vela, conservati presso il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto. Lo studio tecnico quindi dei modelli conservati alla Galleria dell'Accademia ha inizialmente seguito l'approccio utilizzato nel progetto Vela, sviluppandosi poi in maniera autonoma, prendendo una propria strada tagliata sulle necessità del nostro museo e delle sue collezioni, delle sue opere, concentrandosi in particolar modo sull'aspetto della conservazione di queste delicate opere. Tema centrale, quello della conservazione, che ha guidato questo studio. Questa ricerca ha visto la partecipazione di un gruppo multidisciplinare con esperti scientifici, restauratori, storici dell'arte e tecnici ed è stato condotto nell'ambito di una iniziativa
già ricordata anche dalla dottoressa Holberg, congiunta della Galleria dell'Accademia di Firenze con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Allora, questo progetto di ricerca ha avuto fra i suoi obiettivi non soltanto quello di approfondire lo studio del processo creativo dell'artista attraverso specifiche indagini che consentiranno di conoscere più dettagliatamente le procedure di formatura dall'argilla al modello in gesso e da questo alla sua traduzione finale nel marmo, ma anche di caratterizzare i materiali utilizzati in queste diverse fasi di lavorazione, ma soprattutto raccogliere importanti informazioni che ci daranno un quadro molto più dettagliato dello stato di conservazione di queste delicatissime opere, permettendo di identificare quelli che possono essere eventuali criticità strutturali, affinché anche l'eventuale movimentazione o manipolazione delle opere per prestiti, allestimenti e mostre possa essere svolta nel modo più consapevole possibile. Unendo poi tutte queste informazioni si andrà a creare a formulare un piano di monitoraggio dello stato di conservazione proprio basato sui risultati di questo studio. Sono state svolte queste indagini su una serie di modelli in gesso. La scelta delle opere, che è stata concordata con la direzione del museo, si è basata sulle loro caratteristiche fisiche, strutturali e materiche. L'importanza di questi risultati è dovuta anche alla fortuna di avere conservati all'interno della galleria un grandissimo numero di modelli in gesso di Lorenzo Bartolini, dai quali si possono veramente trarre delle linee significative e generali sul processo creativo dell'artista, riuscendo quindi a fare confronti significativi non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Questa è una piccola sintesi delle attività che si sono svolte, attività ovviamente che sono sempre state interconnesse e si sono sempre messe in relazione l'una con l'altro, partendo quindi da una raccolta preliminare delle informazioni sulle opere selezionate, ovvero una sintesi del contesto in cui queste opere sono state realizzate, dalla raccolta di documentazioni, d'archivio, fotografie storiche, alle risultati delle indagini scientifiche svolte, all'analisi dello stato di conservazione che, messe in relazione, hanno quindi dialogato insieme fino a portare ad un lavoro di post-produzione, di messa in relazione dei dati acquisiti e raccolti per la realizzazione di una scheda, di un report finale per ogni modello che è stato analizzato, è stato al centro di queste indagini. Tra le indagini scientifiche quindi che si sono svolte abbiamo l'osservazione diretta della superficie dei modelli, indagata a luce diretta, radente e con microscopio digitale portatile, la fotografia tecnica, la spettroscopia di fluorescenza a raggi X, la scansione e modellazione 3D e la radiografia a raggi X. Partendo dallo studio dei modelli e quindi dall'osservazione diretta delle superfici, si è arrivati ad avere un quadro più esaustivo, più completo dello stato di conservazione e delle tracce di lavorazione delle opere selezionate, in quanto il modello in gesso, come abbiamo visto, ponendosi a metà del processo creativo dell'artista, porta in sé i segni sia dal modello in argilla, che i segni appunto della formatura e quindi della creazione del calco in gesso, segni poi della lavorazione diretta su questo gesso e ovviamente anche tutti quelli che sono i punti di misura, ovvero tutti quei aspetti tecnici che servivano per la realizzazione della trasposizione nel marmo. E quindi, guardando queste superfici, si può veramente comprendere meglio quale fosse il modus operandi dell'artista e ricavare informazioni su molti aspetti delle procedure tecniche del suo atelier. Per quanto riguarda la fotografia tecnica, le riprese sono avvenute
durante le ore notturne in Galleria dell'Accademia, e queste riprese sono servite a mettere in evidenza, ovviamente con colori diversi, le sovrapposizioni che troviamo su queste opere. Quindi si sono evidenziate zone in cui si trovavano residui di fissativi, di distaccanti utilizzati nel momento della creazione del modello, oppure anche materiali posti successivamente sulla superficie dell'opera, anche per esempio durante i restauri, o addirittura, come ben si vede in questo caso, i residui delle acque dell'Arno, quindi anche a distanza di tempo, come si vede attraverso la fotografia tecnica, che i segni dell'alluvione che ha colpito questi gessi nel 1966 rimane scritta sulla loro superficie, e in particolar modo attraverso la fotografia tecnica con una minore fluorescenza della parte che era rimasta sommersa dalle acque dell'Arno. Attraverso la spettroscopia di fluorescenza a raggi X, questa tecnica non invasiva basata su punti, si sono potuti caratterizzare gli elementi metallici a vista, come chiodi, armature. Dalle indagini che sono state eseguite sono poi state create delle tabelle riassuntive dalle quali emerge che gli elementi metallici utilizzati variano nella dimensione, nel posizionamento e anche nel materiale costitutivo. Le indagini radiografiche, anche queste eseguite nelle ore notturne, sono state utili e fondamentali a raccogliere informazioni sulla presenza di strutture di supporto ligneo-metalliche all'interno, diciamo, di queste opere in gesso. Si sono potuti distinguere gli elementi originali dagli altri aggiunti in successivi interventi di restauro, normalmente in corrispondenza di fratture del gesso. Tutte queste informazioni sono state utilissime quindi per conoscere dettagliatamente, approfonditamente lo stato di conservazione di queste delicate opere, identificandone eventuali criticità strutturali, per esempio andando poi analizzare anche, soffermandoci su alcuni particolari delle opere facendo una valutazione incrociata fra la documentazione storica sui precedenti restauri con le informazioni derivate appunto da queste indagini radiografiche. Sono stati inoltre scansionati in 3D 5 modelli in gesso e le corrispondenti opere in marmo. Questo è stato possibile grazie ad accordi di collaborazione e valorizzazione con l'Opera di Santa Croce e le Gallerie degli Uffizi. Dalle sovrapposizioni delle scansioni è stato possibile verificare con precisione il grado di finitezza del modello in gesso in relazione al marmo, potendo così valutare quali e quante differenze vi siano nella trasposizione dal gesso al marmo. In questo modo è stato possibile definire quale sia stato per l'artista il valore e la funzione del modello in gesso. Questa è una piccola slide, diciamo, di sintesi delle informazioni che si sono potute ricavare attraverso appunto le diverse indagini, diverse analisi che si sono realizzate. E un piccolo accenno soltanto al proseguimento del progetto, che ha visto la possibilità di analizzare e concentrarsi su un piccolo numero, un ristretto numero di busti frammentari che sono conservati sempre presso la Galleria dell'Accademia, ma che non sono esposti al pubblico dato il loro stato conservativo, ma proprio il loro carattere di frammentarietà ha permesso di esaminare la loro composizione interna e quindi avere moltissime informazioni sul modo in cui questi busti sono stati realizzati, sui materiali costitutivi, e sempre partendo dalle indagini non invasive, quindi dall'osservazione, in primis dall'osservazione diretta sulle superfici, che hanno indirizzato sia la radiografia raggi X che la fotografia tecnica, abbiamo potuto individuare e indirizzare e prelevare più facilmente alcuni microcampioni per svolgere delle indagini relative proprio alla caratterizzazione dei diversi strati di gesso,
dei distaccanti utilizzati nella realizzazione delle controforme e anche per una possibile caratterizzazione e riconoscimento di eventuali trattamenti superficiali presenti. Questi sono i numeri del progetto e con questo concludo ringraziando le altre persone che ci hanno aiutato in questo lavoro. Il prossimo intervento è relativo al gruppo di lavoro che si è formato al SUPSI, l'Università della Svizzera Italiana, dedicato allo studio dei modelli di Vincenzo Vela. Il gruppo è formato da Elisabeth Manship, Alberto Felici, Pierre Jacquard, Giovanni Nicoli e Gianna Antonia Mina, che è stata, oltre ad essere storica dell'arte, ha diretto per 30 anni il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto. Lascio la parola a Elisabeth. Hello and good morning to Che everybody. farà l'intervento in inglese, mi ero dimenticato. Thank you very much. Thank you for this opportunity to be here. It's a great pleasure and an honor to present, even though I'm the only person presenting, I'm presenting on behalf of my colleagues that are listed here and also on behalf of all of the people who have worked on this project for over 4 years together. So in a small village in southern Switzerland, on the top of a hill overlooking the surrounding countryside, sits the Museo Vincenzo Vela, which was the house, studio, and museum of the Swiss sculptor Vincenzo Vela. Vincenzo Vela was an important sculptor in the 19th century who, although he was Swiss by birth, he worked extensively in northern Italy, in Lombardia and Piemonte, and he created many different types of sculpture, both smaller scale sculptures, like his first couple of important works, the Vescovo Luvini and Preghiera dal Mattino, but also in the end of his life, towards the end of his life, he also created monumental sculpture that we see in many squares in northern Italy on a grand scale. Vela also worked as an independent sculptor, but he was also a professor of sculpture at the Accademia Albertina in Turin for many years. During his life, Vela collected the plaster models that he used in his work, and this collection he brought to his hometown of Ligornetto, and he himself established a museum there, which first opened to the public in 1880. He died in 1891, and so there are actually examples in the literature of him taking people on tours of his this special octagonal gallery, which is situated in the middle of the museum. Vela's work, as you might imagine, has been studied extensively from an art historical and artistic point of view. For us, this was a great chance to have the opportunity to study Vela's work from a materials and techniques point of view, which is, hasn't really been done in the past. We were able to do this through a 4-year research project funded by the Swiss National Science Foundation, in which the goal was to study, through looking at the plaster models, essentially, to understand better the role of the model in the work of Vincenzo Vela over his lifetime. And my role here today is to give a really very brief overview of this project, because my colleagues will later go into much greater detail about different aspects of this project. But this is to give a really brief overview. So,
Our project was over 4 years. It was divided into 3 main phases. The first phase was a gathering of historical contextual information, so information from the literature about historical techniques and materials that were used in sculpture. The second phase was a direct study of the Vela's plaster models, which we'll look at a little bit more, and looking at other collections in terms of giving comparisons of how other sculptors worked. And the third phase was to try and bring all of these things together, and not only within our own working group, but also to interact with other professionals, other scholars studying sculpture from this period. So our work was developed over these 4 years with an interdisciplinary group of people who brought to the table many different specializations and points of view, which was something that we tried to do both within our working group, but also to, whenever possible, to interact with other people, to share points of view, and to try and arrive at a greater understanding together. So we concentrated on 4 main aspects. The use of materials and techniques through document-based research, the technical and material understanding of objects through direct observation and scientific investigation, the responses to technical questions that either came up in the literature or that we had ourselves about processes, materials, methods, we explored them through experimental work, and finally, to create a little bit of a historical context in terms of the exhibition of plaster models and through the comparative studies of other collections of models of this type. And so I'll talk mostly here about what was our approach, methodology, the scope of work, and the activities that we did. As we've seen already, the plaster model can be considered as the intermediate part of the whole process of sculpture and something that remains. And a theme that we addressed many, many times in this project was the idea of what do we see in front of us, so what remains, and what don't we see, so looking for traces of either objects or aspects of this process that aren't documented either in the literature or documented through the objects themselves because they've been destroyed in the process. How did we do our work? We approached it using the direct observation, obviously looking at the surface, in direct light, radiant light, which gives a sense of the morphology of surfaces, UV light, and also through the handheld digital microscope, which allows us to look carefully at the surface without, in a non-destructive way. So, one of the things that we tried to do was to come up with a way of looking systematically at these objects, because we understood that they reflected not only the clay model, which doesn't exist anymore, but also the process of creating this plaster model, and also how it was used. So we divided this up into 4 different categories of signs that we would be able to read on the surface of these objects. So signs that come from the clay model, so tool marks working the surface, or direct incisions or drawing on the surface that was carved in the clay. Signs from the original cast constructions, such as the seam lines or flash lines that are left from putting together different parts of the mold to create the cast. Materials that were the way that the surface was worked after the casting. So sometimes sculptors either added material or took away material as part of the process of refining the model. And finally, signs such as nails and crosses and points that are associated with the use of the model in the transfer to the final material of stone. And of course, we looked at
other objects that were connected with the plaster model, so bozzetti or final sculptures. It's not always possible to completely put together the sequence. However, where it was possible, we tried to do that. We collected all the information in, we call them technical data sheets, to try and bring together background information, but also information from our observations and information about the final sculptures and any other objects in the collection that were related to this work. We created a visual glossary to look at different aspects, what we had seen, in order to define them so that it wasn't just within our group that we could understand what we were talking about when we talked about incisions or when we talked about armatura. And so this was a way for us to also create something that was, could be used to share with other people. Finally, one of the greatest things about this project was the possibility to make comparisons amongst different objects. And this is often not possible if there's a singular object in a museum collection. This was a chance to really look at the work of an artist over time and to search for patterns or the lack thereof. And our idea in this was to collect information mostly and to try and come up with the interpretation later. So we went to look at a lot of the final sculptures that are connected with Vela, some of which are accessible and easy to look at, and others which are not. Other collections, we did visits to look in the same, trying to use the same criteria of observing the models to other collections to see where we could see similarities and differences. And then we did a series of looking at other collections, doing a very, very quick study of other collections. We called it flash technical studies, because the idea was to go in, to very quickly apply our method, and then to come away from it. And it was also a way to check to see how applicable our method is in terms of looking at these objects as a type, rather than just being able to look at one collection. And the Progetto Bartolini was one of these that has now taken on a life of its own, which is a wonderful thing. Finally, we looked at different parts of the sculpting process, both to try out ideas on our own, but also to be able to create images of, for example, each stage of the process that we could then use to explain what we were doing. And we did a series of scientific investigations. We divided it into, first, non-invasive, so observations of the surface using different techniques that, where it was not in contact with the material, and eventually with micro-invasive campaign that will be explained in greater detail later. I'm just going to show you some images now, and all of these techniques are going to be all explained by people who are better equipped to give a good full explanation than I am. We did technical photography to look at substances on the surface of the models. X-ray fluorescence, in which we looked at the elemental characterization of certain materials, for example, metal that we found both in the nails but also on visible armature. We did 3D modeling, both within the museum, in contained spaces, but also sometimes it was necessary to go outside to some of these sculptures with extra tools in which to do it. And from these, we were able to come up with ways of comparing the model and the final sculpture in a very precise manner. We studied the construction and of some of the very small models. We were able to, through an agreement with a local hospital, we were able to examine them using
CT of the TAC for looking at the different, what was inside and how they were constructed. Again, we looked into different compositions of plaster, X-ray radiography. Sometimes it was necessary to create mock-ups in order to better understand and read some of these techniques. And so this really was an iterative process that happened all during our project. So for example, this tile was created to look at the appearance of textile with different degrees of fineness within a block of plaster. And so this was a way for us to understand how to read some of these materials. Finally, the scientific campaign. This, unfortunately, sorry, the resolution isn't very good, but this was a way to, as we've seen before, the group of people that worked around Vela was an enormous group of people. And so we tried to come up with a way to collect and make visible and eventually to share the idea of different sculptors that worked at the same time as him, who was trained in different, where people trained, different works that they worked on perhaps together, such as you can see the column in red is different sculptors who worked on the same objects. Finally, using different ways of sharing the results of our projects through participation in conferences and also other kinds of, well, I'll say publicity, but they're mostly to share results. And finally, we held a 2-day study days in November in Lugano, in which we brought together a small group of specialists to actually talk about technique and materials, and the study of that in looking at collections of plaster models, but also in terms of looking at the techniques themselves in order to share. In terms of future developments, we continue to share the results of this project with the academic program at SUPSI in terms of bachelor and master theses, and also in terms of short courses that are taught about, for example, plaster. And that's it. Thank you very much. Il prossimo intervento riguarda il modello in creta e la realizzazione dei panneggi delle figure. I relatori sono Pierre Jacquard e Giovanni Nicoli. Pierre Jacquard è restauratore, conservatore, diplomato Bachelor of Art del SUPSI in conservazione. Giovanni Nicoli ha una lunga tradizione di bottega, mi sta suggerendo, e da generazioni lavorano questi materiali, quindi li conoscono perfettamente, e dal 99 docente presso il corso di laurea in conservazione e restauro della SUPSI, dove è responsabile degli atelier di stucchi e gessi, della sezione stucchi e gessi. Lascio la parola a Pierre Jacquard. Sì, buongiorno a tutti. Noi parleremo adesso del modello in creta, quindi di come viene realizzato il modello in creta, ovviamente attraverso i gessi, perché il modello in creta è una parte che viene persa durante il processo artistico. Nella presentazione parliamo principalmente della realizzazione della figura, quindi confronti tra mani, piedi, capelli e come venivano realizzati i panneggi, un po' i due dei temi principali che venivano anche insegnati nelle accademie. La presentazione sarà fatta con dei confronti tra Bartolini e Vela. Ovviamente è un po' una forzatura perché chiaramente sono due artisti molto distanti, sia per obiettivi artistici, sia per stile, sia per luogo di lavoro. Quindi questo è più un esercizio di confronto di alcuni dettagli, quindi di come venivano realizzati questi modelli
guardiamo i gessi pensando all'argilla, e questo deve un po' aprire la mente verso una riflessione verso il ruolo del modello per questi artisti, che quindi sicuramente per entrambi era molto diverso. Ad esempio per il Vela abbiamo già visto stamattina che sono molto più finiti, diciamo, molto più vicini al marmo rispetto al Bartolini, probabilmente per una necessità di Vela di arrivare a quel punto sin dall'inizio, sin nell'argilla, ma anche perché Vela vuole conservare questi modelli, ha già nella sua idea di conservare e creare questo museo, cosa diversa rispetto a questa gipsoteca di Lorenzo Bartolini. Qua vediamo due documenti preziosissimi, da una parte un'argilla non finita di Bartolini e dall'altra invece un modello in argilla finito, l'unico documento in cui vediamo un modello in argilla di Vincenzo Vela. Abbiamo pochissime notizie, non ci sono praticamente informazioni storiche sui materiali che vengono usati, il tipo di argilla, nella documentazione d'archivio non c'è quasi niente, quindi queste fotografie sono preziosissime. Qua vediamo, per fare una piccola introduzione, che chiaramente il modello in argilla per essere costruito veniva dapprima eseguita un'impalcatura in legno, probabilmente in legno con armatura in ferro, e su questa poi si costruiva man mano il modello in argilla. Quindi questo documento di Bartolini è interessantissimo. Quest'opera qua ritrae un monumento che lui non finisce, quindi questo è uno stato al quale Bartolini arriva e poi non continua. Vediamo invece che poi nel marmo l'opera è vestita, diciamo, il colombo in questo caso porta un vestito. Interessante vedere che in questo modello, seppure in uno stato appunto non finito, il modello è finito nella sua fisicità in modo molto preciso. Un aspetto che è anche stato citato stamattina è l'uso dei calchi dal vero. Noi al Museo Vela ci siamo spesso interrogati proprio per questa critica che ha subito Vela, molto importante, su come lui usasse questi calchi dal vero, e ovviamente che ce li ha sia Vela che Bartolini hanno in collezione alcuni di questi oggetti che venivano chiaramente per Vela usati come riferimenti per modellare. Lui cercava il vero e quindi questi erano oggetti, strumenti di lavoro che lui guardava e cercava di riprodurre nella sua opera, che però modellava completamente da zero, non era un mosaico ovviamente, mentre per Bartolini vediamo nelle prossime immagini che probabilmente l'uso del calco dal vero era diverso, forse in un'altra fase del suo processo artistico lui adoperava questi strumenti. Quindi guardando un po' i modelli, adesso farò una piccola carrellata di immagini per far vedere le differenze che ci sono e anche le similitudini che ci sono tra i due artisti. In Bartolini vediamo ad esempio nell'ammostratore delle dita dei piedi, delle dita dei piedi e delle mani, ben finite in questo caso, diciamo, sono portate a un livello piuttosto avanzato, non si riconoscono quasi più le tracce delle spatolate, delle ditate normalmente impresse nell'argilla, mentre in un altro modello vediamo le dita che sono invece abbozzate, sono quasi squadrate, leggiamo benissimo le spatolate e le ditate. Anche in quest'opera nuovamente vediamo delle dita molto abbozzate, e in quest'opera invece vediamo magari una mano portata a uno stato molto avanzato nell'argilla e invece un piede che è rimasto in una fase d'abbozzo. Stessa cosa anche in Fossombroni, vediamo nei due geni. Da una parte abbiamo dei piedi che sono portati a uno stato di finitura avanzata, non si leggono più qua i segni di lavorazione, mentre nel genio di sinistra vediamo invece i segni, le spatolate e diciamo le steccate di lavorazione. Passando poi a Vela, quindi per provare a entrare in questo confronto, Vela invece non vediamo quasi mai segni di lavorazione, lui porta a uno stato finito questi elementi fino al punto in cui non si riconoscono più né steccate né spatolate, la superficie è liscia e sembra quasi marmorea. Lo vediamo in praticamente tutte le sue sculture, quindi in tutta la sua opera, dalle prime fino praticamente alle ultime, lui finisce tutti questi dettagli in modo molto preciso. Quindi ovviamente, ho detto in introduzione, è un confronto molto forzato perché siamo in due mondi completamente diversi. Però questo ci fa capire, probabilmente ci fa
apre verso delle ipotesi su come un artista concepisce il suo modello in argilla e perché si ferma lì o perché invece arriva a uno stato più avanzato. È forse questo che è la parte più interessante. Vediamo di nuovamente nei piedi, stessa situazione, per Vela lui porta il modello a uno stato finitissimo. Per i capelli, stesso discorso, quindi vediamo un Bartolini che i capelli li abbozza, diciamo, ha delle parti più lavorate magari verso il fronte, però in molte parti si leggono benissimo le ditate sull'argilla, invece in Vela anche nei capelli la modellatura è molto precisa, lui arriva alle vibrazioni della materia già nel gesso, quindi lui già nel gesso ha bisogno di arrivare fino a lì, ha bisogno di arrivare fino a uno stato praticamente finito. La cosa cambia invece quando noi guardiamo al panneggio, perché al di là dello stile, che chiaramente non è il tema che noi affrontiamo in questa presentazione, perché ci limitiamo a osservare i dettagli tecnici, esecutivi, Bartolini vediamo che per la realizzazione dei suoi panneggi, ovviamente lasciamo da parte lo stile, ma la superficie di questi panneggi rispetto al figurato è molto pulita, non ci sono elementi che fanno pensare a una modellatura, a una costruzione del panneggio, non viene tirato con le stecche o con le spatole. Quindi vediamo che queste superfici, rispetto a quelle che abbiamo visto su mani e piedi, ma che si legge anche in molti dei corpi, la superficie è molto diversa, è pulitissima. E la stessa cosa si può dire con una ricerca ovviamente diversa, siamo su uno stile completamente diverso, però anche in Vela, sia nel panneggio come già esegue anche nella figura, non troviamo segni di steccate, quindi abbiamo questi panneggi pulitissimi. E quindi qua vediamo in altre immagini invece dove quella a destra è forse uno dei pochi modelli in cui vediamo un panneggio costruito, ma siamo sul retro di un'opera che in realtà è normalmente nascosta perché è un'opera che sta in una nicchia, quindi è una parte che non viene vista. Quindi vediamo in generale una similitudine tra i due artisti nel lavorare il panneggio a livello tecnico, ovviamente con un risultato stilistico espressivo completamente diverso, e invece delle differenze notevoli nella realizzazione della figura umana. Adesso lascio la parola al collega Giovanni Niccoli. La riprenderai. Tu mi giri la slide dopo, lasciala pure qua. Buongiorno a tutti. Focalizzandoci sulle tecniche artistiche e storiche del XIX secolo, in particolare questi due autori, e partendo dall'analisi dei modelli in gesso realizzati da Vincenzo Vela, che abbiamo studiato approfonditamente, si è avviata una riflessione sul processo di creazione dei modelli in argilla, in particolare si è posto l'accento sui panneggi. Come già accennato da Pierre, abbiamo considerato che i panneggi e sui modelli di Vincenzo Vela sono praticamente la fotografia esatta, negativo esatto dell'argilla, e in questo caso li abbiamo studiati come se fossero in argilla, che rappresentano notevoli difficoltà tecniche e forse il tratto più distintivo dall'opera di Vela. Nel laboratorio sono state dunque replicate le diverse modalità esecutive per realizzare dei panneggi in argilla, utilizzando materiali di diversa natura con l'intento di mettere in luce criticità, possibilità tecniche, nonché i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tecnica. Sono state adottate sia tecniche storicamente consolidate che approcci più sperimentali. Nella fase iniziale sono state prodotte le repliche di panneggi in scala ridotta per testare la combinazione tra i leganti e materiali e le possibili armature, fibre e quant'altro. Si è proceduto nell'osservazione e alla selezione dei differenti tipologie di tessuto delle varie trame, pesi e spessori. Perché questo? Riallacciandomi
agli illustri colleghi che hanno accennato il naturale e il vero. No? No, ritorna per cortesia. Ecco. Il naturale e il vero. Cioè, stiamo parlando di artisti padroni di un'eccelsa tecnica, quindi però per noi non è sufficiente questo, non è sufficiente per capire. Quindi il passaggio tra naturale e vero doveva passare attraverso non solo la tecnica, ma anche l'approccio, cioè il vero dovesse essere trattato come un tessuto vero, dal suo peso specifico, dalle sue caratteristiche, ma anche dalla modalità di esecuzione, cioè essere veri significa modellarlo in modo vero. Quindi da lì siamo partiti con questo studio particolare nel cercare non di imitare o di raccontare, ma ci siamo pure fermati a un certo punto nei potenziali dei materiali, partendo comunque dagli stessi materiali, dall'argilla, dal legno, dalle stoffe, e quindi Vela in questo caso, ecco il passaggio evolutivo, non solo stilistico, il passaggio stilistico passa attraverso anche la sperimentazione tecnica. Noi vediamo, e qui ho già perso il mio testo, osserviamo queste due immagini, vediamo benissimo un panneggio, ne abbiamo scelto uno, ma potremmo vederne 100 nella gipsoteca, come il panneggio di Bartolini è naturale, è morbido, però quello di Vela, vediamo quelle famose vibrazioni che accennava il professore. Queste vibrazioni non sono una costruzione, sono una creazione, sono una creazione attraverso la materia e ovviamente, probabilmente, e le modalità di esecuzione. A questo punto iniziamo il nostro percorso tecnico in laboratorio con tutte queste fasi, partendo da qui, il panneggio creato con un solo utilizzo di colle e stoffe, che presenta notevoli difficoltà in termini di manipolazione, perché posizionamento e risulta particolarmente complesso da collocare in sospensione. Una volta fissato non consente ulteriori interventi correttivi. Tale osservazione conferma per tutte le tipologie di tessitura, siano esse grossolane o fini. Quindi questa tecnica ha dei limiti di manipolazione, non si può modellare, può essere un apparato, no? La seconda tela, che è la tela gessata, che è in uso in quel periodo, ma anche in altri periodi, che anche Vela accennato Elisabeth in alcuni 2 o 3 sculture, ma non ne fa molto uso perché preferisce, il modello di Vela è compiuto quasi interamente in argilla. La tela gessata può funzionare, consente nella fase iniziale un indurimento, una maggiore manipolabilità e disposizione del panneggio rispetto alla sola colla. Tuttavia rimane una certa pesantezza materica, tale da condizionare la lavorazione. Tra le sperimentazioni condotte con vari tessuti, la tela aiuta, realizzata in un ordito più ruvido, più grossolano, dimostra particolarmente compatibile con il gesso come elegante. Però in questo caso dobbiamo fare i conti col peso, quindi tende comunque a scivolare e comunque non ha una finitura superficiale che noi vediamo poi nei modelli né di Bartolini né di Vincenzo Vela. Quindi è una delle tecniche che si può utilizzare, ma non è sufficiente. Tutti questi test non sono delle semplificazioni, non devono apparire come delle scoperte, ma sono semplicemente delle sperimentazioni. Quindi la nostra ricerca continua. Qui la cosa più interessante è la tela con applicata un'argilla. Analogamente alla tecnica precedente, l'impiego di una foderatura di rinforzo con tela consente di modellare e gestire
in modo ancora più efficace le forme e i panneggi. Le sperimentazioni condotte hanno evidenziato che la patta, tra le tele scelte, risulta l'abbinamento ottimale con l'argilla. Questa tecnica permette, un po' come accade poi dopo, successivamente per altri scultori, di creare e modellare panneggi con le lastre di cera, che però riguarda più che altro alla fusione, ai metalli. Questa tecnica consente di manipolare nel modo giusto, misurato, non subisce il suo peso perché rimane in sospensione, quindi non tende a cadere, a formare questi cannelloni, no? Come vediamo magari nelle figure più classiche. Si può benissimo tenere umida e l'armatura, la tela, consente anche di fare da armatura l'argilla e quindi rimane anche per molto tempo. Questi modelli li abbiamo ancora noi dopo un anno, esattamente così. Andiamo avanti. Qui abbiamo fatto una prova con tela gessata, colla, per avere una struttura e poi un rivestimento sia con queste lastre, queste lasagne in argilla, ma anche modellandola come avrebbero potuto fare. Il limite di questa tecnica è che comunque l'armatura sotto, la forma al di sotto, non consente un cambiamento dinamico del panneggio, quindi hai poche soluzioni di arrangiamento. Andiamo avanti. Ecco, qui vediamo questa sperimentazione di queste lasagnone, no? Di argilla e tela, che si possono trattare un po' come fanno i grandi stilisti. Ecco, io mi immagino il Vela che ha la sua scultura sotto, come abbiamo visto peraltro da quelle due immagini di Bartolini, che riveste con pochi tocchi, riveste queste figure. E questo è quello che ci permette di fare questa tecnica. Non sappiamo se lui l'avesse utilizzata. Sappiamo che questi materiali hanno anche questa possibilità. Noi abbiamo creato questa forma, passa pure alla slide finale, che è una forma dozzinale, no? È una forma, perché è questa la dimensione, la grandezza che c'è tra noi e lui, che noi abbiamo messo a punto nel miglior modo possibile la tecnica. Ma poi c'è questa distanza chilometrica che è quel gesto artistico. Quindi non ci siamo preoccupati noi di riproporre, di sperimentare, perché comunque la distanza tra la tecnica e l'idea artistica è comunque una dimensione che noi non potevamo e non volevamo avvicinare. Adesso ripasso la parola a collega Pierre che ci illustrerà la formatura. Sono andato oltre? No. Non ho letto niente. Grazie. Io continuo brevissimamente su quello che è la formatura. Ho ottenuto il modello in argilla, quindi noi abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che è il procedimento, no? Adesso vediamo, specialmente ci siamo concentrati sui panneggi, ma possiamo immaginarci i modelli in argilla che abbiamo visto nelle fotografie e poi gli artisti chiaramente devono procedere a formarli. La tecnica più impiegata è quella della forma persa per entrambi, quindi la tecnica più impiegata nella scultura perché è la tecnica più rapida, diciamo che permette con pochi grandi tasselli di formare sculture importanti. La tecnica a tasselli invece è stata usata da entrambi per pochi casi, generalmente forse Bartolini la usa un po' di più, Vela soprattutto per delle sculture di piccole dimensioni o dei busti che ha prodotto più volte, se no appunto la tecnica più usata è la forma persa. Una similitudine, diciamo, una cosa che abbiamo visto nel progetto Vela, ad esempio, vediamo che questo modello che vediamo qua è stato formato con una camicia rosa, ad esempio, quando si esegue la forma persa
sull'argilla viene messo uno strato di gesso. Il primo strato è colorato, perché è quello che poi verrà rotto, per questo forma persa, e questo strato generalmente nelle accademie oggi, o comunque quello che viene insegnato in tanti manuali, è che questo strato è colorato, proprio per distinguerlo quando si va poi a rompere. Nel Vela, in quasi tutti i modelli, a parte 3 opere verso la fine della sua vita, e anche nei modelli osservati qui nell'Accademia sul Bartolini, la camicia invece è bianca. Quindi ad esempio questa è una similitudine tra i due artisti che si è trovata abbastanza importante, no? Perché vuol dire che tecnicamente c'era una bravura, una maestria di questo procedimento eccezionale. Poi non sappiamo se forse quel gesso aveva un colore diverso allo stato fresco, oggi noi lo vediamo bianco e quindi apre a nuove ipotesi. Quello che vediamo di simile e diverso nuovamente, vediamo un Vela che nella formatura è estremamente preciso. Adesso io non mi sto a dilungare troppo perché poi prenderanno parola anche i colleghi su quello che è il gesso. I tasselli generalmente sono 2 calotte, sia per i busti che per le opere più grandi. Normalmente abbiamo i giunti sui fianchi di ogni opera, poi opere più complesse possono avere più tasselli di queste dimensioni, ma generalmente in Vela questi sono molto precisi, spesso rilavorati, rifiniti, sono poco evidenti. Li troviamo ad esempio nella barba di Correggio, dove non vengono invece rifiniti e rimossi nelle parti più lavorate. In Bartolini invece questi giunti sono più evidenti, forse qui nuovamente sul discorso che abbiamo detto prima, qui il ruolo del modello per Vela, il punto a cui lui vuole portarlo è diverso rispetto a quello che è per Bartolini, e quindi sono differenze che noi dobbiamo contestualizzare nella loro bottega, quindi perché il Vela arriva fino a lì e perché il Bartolini invece si ferma, forse non cura questo dettaglio perché a lui o non interessa o è più interessato invece a sviluppare ancora la sua scultura nella fase successiva, quindi nella trasposizione nel marmo. E con questo chiudo. Forse un'ultima cosa che forse è una evidenza nuovamente che fa parte di questa riflessione è che in Vela nei modelli vediamo poche scalpellate, vediamo scalpellate raramente sui modelli dovute alla rimozione della forma persa. In Bartolini invece in alcuni modelli queste scalpellate sono molto più evidenti sulla superficie dei gessi, quindi forse anche in questa fase il Vela era più attento, forse era più presente anche in questa fase, mentre forse Bartolini questa lo interessava meno. E adesso cedo la parola ai colleghi che continuano il percorso. Grazie mille. Il prossimo intervento è dal gesso al marmo e riguarda la tecnica di trasferimento per l'opera finita. I relatori sono Elisabeth Manship, che abbiamo già sentito, storica dell'arte e delle tecniche, diplomata Bachelor of Art alla SUPSI in conservazione. Alberto Felici, che non ha bisogno di presentazione, comunque è restauratore, diplomato all'Opificio di Pietraedure di Firenze, laureato in storia dell'arte presso l'Ateneo Fiorentino. Okay, I'm going to do my half in English, and then Alberto will do the second half in Italian. So we're very happy to present the second half of this, or the second stage of this process, which is from the plaster to the marble, and to talk a little bit about techniques, but also what you can see on the surface that attest to this part of the process. We thought it would be a nice thing to start with this, which shows lots and lots of different types of instruments. And again, this is one thing that we know was there at the moment of the transfer from plaster to marble, but we don't always see the instruments themselves. And obviously, it helps us to remember, in addition to that, all of the people that also worked on these objects. So again, this is our entire process. And this is what we'll be talking about here. So we're towards the end of the process of making the sculptures. And these images we've already looked at in the presentation earlier about the history of the model.
it's interesting to look at, even though some of these types of images appeared in treatises from earlier periods, it was in the 19th century, this is from 1802, so this is the beginning of the 19th century, at which time a lot of these processes started to become more standardized, as was said before. The interesting thing is that before that, and also continuing throughout the 19th century, which is important for us to remember today, is that a lot of what happened actually in the studio was either not documented because it was considered something that in any case was information and a skill that was passed down from the master to the apprentice or to the people who worked with him or her. Or that what happened in the studio was considered trade secrets. So what the sculptor, different types of techniques that the sculptor either had developed or used, and so it wasn't something to document very carefully. But these treatises which we see, now we're in 1826, and so this shows the use of different techniques. And finally, at the end of the 19th century, again, this new type of pointing machine that was used. So there is a little bit of evolution in terms of what is shown, in terms of techniques and tools. However, a lot of it really stays the same over time. This image I've just put on here to talk about the idea of the two objects at this point, because what we've talked to up until this point is the clay and the plaster cast, and now we have the plaster cast and a block of marble. And when the block of marble starts to take shape, at a certain point when the final sculpture is finished, the two objects become in some ways independent, and so in order to look at them together and consider them together again, sometimes it's good to think about the fact that, for example, here the two objects are together in the studio of Antonio Canova. Today, it's very rare to see the plaster and the final sculpture together. Sometimes with smaller objects, it's possible to see them in museum exhibitions. Sometimes, for example, in this case, the plaster model is inside the museum and the final sculpture is outside. And sometimes, for example, the plaster model is in Switzerland, one of the final sculptures is in France, and the other one is in Los Angeles. So those are objects that can't be brought together very easily, physically, and so sometimes it's important to understand how can we bring them together virtually. And sometimes either the plaster model or the final sculpture is missing. And so there's a big piece of evidence, that's actually missing, and it makes us hard to understand the whole picture. So there's certain things that we can learn from observing the model directly. So the degree of definition of the hair, the clothing, the accessories, the location of transfer points, so were they main points or secondary points, the typologies of transfer points, so crosses, nails, other types of points, the presence of other surface features like pencil marks, which we'll talk about later, and the texture and finish of surfaces. So these are things that we can notice about the plaster model. There are other things that we can learn from looking at the final sculpture and from comparing the two objects. So the correspondence of form, the modifications of design or form that take place either from the model to the final sculpture, that some aspects that appear in one and not the other, and then specific details of clothing, hair, accessories, and the sense of the other surface features, such as the drawing, the texture and finish of the final surfaces, and the ratio of the model to the final sculpture. Because it's something that when we see an object and we understand that they're connected, we don't always consider the idea that either the final sculpture was created in a larger scale or a smaller scale. And so this is something that maybe it seems obvious if you know what the two things look like, but sometimes actually we were surprised to note the difference in scale. So
We're here today to talk about Lorenzo Bartolini and Vincenzo Vela, who both were in the 19th century. These images on the left-hand side are the studios of the sculptors. The top is the photograph after Bartolini has died already, and the lower one is a watercolor that was done, obviously, probably idealized, of Vela's studio in Turin, in sort of the apex of his career in the 1850s. And on the right-hand side, you see how the collections are today. So, very, very quickly, we're going to go through and just do a very quick review of what do we see on the surface of these plaster models in these two collections that are connected with just this part of the process. So the transfer from the model to the marble. So on the surfaces of some of Bartolini's models, we see small crosses, and sometimes, in fact, I only found one photograph to demonstrate pencil marks that we've seen on the surface of Bartolini's models. We see both the use of small nails, mainly placed on specific points, the points that are the most protruding points of a form, but also the ones that are placed more as a network, so a consistent network, as you see in the image on the right. There are also larger nails that sometimes were taken out because they can be either unsightly or they make it difficult to move the model around. So these are more connected to larger aspects of the tools that were used in the transfer process. And finally, picking up, hopefully, on what was begun by the discussion that was begun by my colleagues before, the idea of how the surfaces were finished. So we've seen that in the models, sometimes in Bartolini's work, the hands and feet are finished, and sometimes they're not. Sometimes this is mixed within the model. This shows you the feet of the model on the left and the feet of the final sculpture. So if you're just looking at the model, you can see how maybe the artist thought about how the position of the feet, however, not exactly how they were going to be realized. This has aspects that were either added, for example, the sandals on the left-hand side, and aspects that were taken away, which is the removal of material, we don't know what it was, on the surface of the hair of the model on the right, which perhaps was a change in hairstyle. In fact, in the final sculpture, it's a smooth hairstyle. And also other aspects, for example, the incision, the drawing of this heraldry shield appears in the model, but not in the final sculpture. In this, also, for example, it doesn't always correspond to one type of information. So, for example, on the picture on the left, there's no sandal, but in the final sculpture there's a sandal. And in the one on the right, there's a sandal in the model, and there's a sandal in the final sculpture. So at this point, it may seem like details, but the point is to put together, to systematically collect these details, and then afterwards to come up with a way of looking at all together with the other information. So very quickly, going through Vincenzo Vela, he, on the other hand, used crosses, points, other kinds of transfer points throughout his career. We saw the use of nails, but also in different ways. For example, in just a few models, it's possible to see clusters of small nails, which we don't believe were connected to the transfer because there are other nails that appear like that. This perhaps was a way to raise up the surface and communicate to whoever else was working on these models that I would like a little bit more material left here to work with. And finally, nails distributed across the surface. So just to very quickly show you some of the final sculptures compared to the models of Vincenzo Vela. So in this you see, as we've already seen, that
The Vela models are finished down to the final details. However, for example, in the details of the Bible, you see the hands look almost exactly alike, whereas the details that are added to the Bible are different in the model. And for example, in this hairstyle, you see the complexity of the final sculpture, that in terms of the volume, it's reflected in the model, but not in terms of the precision in the detail. And finally, I'll end with this one, which is in the model of the Napoleon on the left, we noticed these long pencil lines, and we weren't sure if it was somebody who had come by and that they were put there casually. And it wasn't until we looked very closely at the final sculpture, which is in Paris, that actually corresponds to where the marble came down. And so even though it's not, so there were other ways in which the artist could communicate with the people that were working in the group that were not limited to the model itself or material that was added or subtracted. Ora brevemente torniamo in italiano e diciamo, questa mia breve inciso vorrebbe in qualche maniera dare conto del modo con cui oggi noi possiamo capire qual era il modo con cui i due artisti hanno organizzato il loro lavoro in questo passaggio nella trasposizione appunto dal gesso al marmo. Sono due artisti, qui è interessante vedere, sono stati rappresentati dai suoi primi allievi, Romanelli e Piffaretti, sono i due busti appunto di Bartolini e di Vela, e curiosamente i due artisti vengono rappresentati, uno Bartolini con in mano gli strumenti dello scultore, cioè la mazzetta e lo scalpello, mentre invece Vela è rappresentato con la stecca con cui lavorava l'argilla. Questo diciamo, non coincide perfettamente anche nella loro formazione, perché ambedue hanno una formazione di solido artigianato. Vela è cresciuto a Besazio e a Vigiù nelle cave della pietra locale nei pressi di Gornetto, e invece sappiamo Bartolini si forma prima nella bottega dei Pisani e poi andrà a Parigi dove essenzialmente nell'accademia francese fra l'altro non si insegnava a scolpire ma si insegnava soltanto a modellare. Questo è interessante, questa differenza. Anche da un punto di vista diciamo, delle testimonianze d'archivio che noi oggi abbiamo, effettivamente c'è una grande differenza fra la situazione di Bartolini e la situazione di Vela. Per Bartolini abbiamo una messe di documenti d'archivio straordinario, per noi preziosissimi. Perché preziosissimi? Per esempio ne ho preso soltanto uno a caso, questo è una spunta del rapporto che c'è fra Bartolini e i fratelli Rocchi a Carrara, che avevano appunto un atelier dove sbozzavano e dove preparavano le opere in marmo per Bartolini, e vedete è specificatamente scritto che il busto non è finito. Quindi evidentemente Bartolini, e questa sarà un po' la conclusione che vedremo alla fine di questa giornata, Bartolini ha una buona organizzazione della bottega dove ci sono artisti e collaboratori specializzati nella realizzazione delle capigliature piuttosto che delle parti del panneggio o degli ornati, e qui ci sono alcuni nomi che sono restituiti dai documenti d'archivio. E in questo rapporto che c'è fra Bartolini a Firenze e i suoi collaboratori e gli sbozzatori a Carrara abbiamo anche questo preziosissimo e piccolo documento, cioè uno schizzo di Bartolini per avere la dimensione e la forma del blocco di marmo,
che doveva essere scelto per la realizzazione del monumento di Cristoforo Colombo di cui Pier ci ha fatto vedere prima il modello in Creta incompiuto. Ma abbiamo alcune, potremmo dire quasi dei fossili conservati nell'Ambra, perché ci sono alcune opere non finite da Bartolini. Oggi pomeriggio vedremo il caso più importante, quello del monumento Alberti, che Bartolini lascia incompiuto perché muore, ma ci sono questi due busti esposti nel Museo Civico di Prato che danno conto appunto essendo busti non finiti, ci consentono di identificare con buona precisione il modo con cui molto probabilmente i suoi collaboratori preparavano la scultura che poi lui avrebbe finito. Per Vela tutto questo purtroppo non lo abbiamo, nonostante che si siano fatti degli approfondimenti sulle ricerche d'archivio. Non abbiamo questo tipo di informazioni, conosciamo alcuni suoi collaboratori attraverso che cosa? Attraverso le lettere, le corrispondenze che aveva e attraverso alcune rarissime fotografie dove appunto sono riprodotti i suoi amici, collaboratori e assistenti. Sicuramente stiamo parlando, anche quella di Vela, di una bottega, di un atelier che aveva una produzione grandissima, quindi sicuramente anche all'interno della sua bottega doveva esserci una buona organizzazione e ben strutturata. Di nuovo per Vela abbiamo queste preziosissime fotografie, questo è il modello di Bertani, il modello in gesso appena concluso, è una scultura che poi sarà realizzata in bronzo, però che cosa ci consente di vedere sul fondo? Alcuni strumenti come i compassi e forse le squadre per passare appunto dal gesso al marmo. Documenti, come si diceva, documenti d'archivio molto molto scarni, che però comunque restituiscono evidentemente una collaborazione stretta. In questo caso è la lettera che Vela scrive al suo committente dicendo: verrà Bernasconi, il suo collaboratore, a togliere i punti di appoggio. Quei punti di appoggio che vedremo oggi pomeriggio nel monumento Alberti, per esempio, non sono mai stati tolti. Molto brevemente, di nuovo sarà oggetto di approfondimenti nella descrizione dei casi studio, quello che si può dire per Bartolini il passaggio e la tangenza e la sovrapposizione fra modello e marmo è sostanzialmente sempre legata a un rapporto 1:1, cioè la dimensione del modello era la dimensione corrispondente al marmo, mentre invece per Vela abbiamo una maggiore varietà. Per esempio non sono rari i casi in cui lui usa dei modelli in scala ridotta, cioè esegue un modello metà della dimensione della scultura finale, e questo è stata una delle piccole scoperte, diciamo, del progetto Vela. Forse l'ipotesi è che usasse questa procedura principalmente quando usa pietre locali o comunque non il marmo. Per esempio il Dante e il Giotto che abbiamo visto prima, i modelli che lui realizza non sono modelli in scala 1:1, ma sono modelli in scala ridotta, che poi nella scultura finale aumenta di dimensione. Evidentemente abbiamo la cosa più comune, il rapporto 1:1, ma a volte anche questo rapporto 1:1 non è così preciso. Si sono trovate queste grandi sculture dove c'è un leggero scostamento fra il modello e l'opera finale. Appunto questo era l'esempio che dicevo prima, e questo è soltanto così per avere negli occhi quanto le scansioni 3D, che poi Pier ci illustrerà
dopo pranzo consente di fare quei confronti, quei paragoni, quelle comparazioni che si possono fare anche a occhio nudo ma con la fotografia, ma che con il rilievo 3D riescono a essere più incisivi. E questo è soltanto così alcuni confronti fra il modello in gesso di Vela, il modello in gesso e la scultura finale di Vela, e vedete quanto la sovrapposizione è sostanzialmente palmare proprio. Allora, direi che possiamo riprendere, se no poi andiamo troppo per le lunghe. Io sono Chiara Fornari, restauratrice, funzionario restauratore all'Opificio delle Pietre Dure, e ho l'onore di moderare questa terza sezione che nella giornata di oggi si occuperà delle tecniche di indagine che possiamo effettuare sui modelli in gesso. Il primo relatore che vado a presentarvi è Ottaviano Caruso. Ottaviano proviene da studi accademici, si è poi diplomato restauratore di beni culturali presso l'Opificio delle Pietre Dure e ha fatto un corso di specializzazione post laurea in diagnostica dei beni culturali. Prego. Buonasera. Sì, il titolo dell'intervento è Fotografia tecnica e studio dei modelli in gesso. Diciamo sarà una carrellata delle fotografie e delle indagini effettuate alla Gipsoteca, come già un po' accennato dalla dottoressa Pucci, e magari qualche concetto giusto per anche i non addetti ai lavori, anche per gli addetti ai lavori, perché è sempre bene aggiornare gli argomenti. Così sinteticamente si tratta fondamentalmente di fare fotografie. A volte si mitizzano un po' queste indagini, ma fondamentalmente utilizziamo una fotocamera digitale, in questo caso di recente acquisizione, ad alta definizione, 100 megapixel, che sono tanti e fanno bene, delle ottiche fisse di alta qualità con dei filtri specifici, e poi, giusto per aggiornare l'argomento, delle sorgenti ultraviolette a LED, questo sconosciuto, filtrate proprio per ottenere il massimo della qualità di indagine. Allora, vorrei un pochino raccontare dei concetti fondamentali che spesso non sono chiari anche agli addetti ai lavori, e che sono i seguenti. Allora, consideriamo che la maggior parte dei materiali organici presenta fluorescenza UV. Che cosa vuol dire materiali organici? Oli, resine, sangue, perché no? Eccetera, eccetera. Alcuni materiali inorganici presentano fluorescenza UV, e questo è un po' meno noto, perché nell'immaginario, anche nel nostro settore, solo i materiali organici presentano fluorescenza UV. E poi all'interno dei materiali inorganici, per intenderci pigmenti, rocce, pietre, ci sono degli elementi cosiddetti killer della fluorescenza, come per esempio rame, ferro, titanio, guarda caso tutti elementi che possiamo associare al metallo, che determinano appunto la totale assenza di fluorescenza. Altro concetto importante è che se due materiali sono fluorescenti, per esempio un olio e un pigmento che tende a essere fluorescente, se uniti, diciamo, ci sarà una somma complessiva della fluorescenza. E infine, questo è molto interessante, è venuto fuori proprio dai miei studi condotti durante il periodo di tesi all'Opificio delle Pietre Dure, che anche la modalità di applicazione può determinare l'effetto di fluorescenza, applicazione dei materiali. E queste sono solo alcune note che si possono trovare anche in letteratura. Poi ci sono altri tre concetti fondamentali, soprattutto all'inizio ci si entusiasma molto facilmente perché, come vedremo, la fluorescenza è molto d'effetto. Quando inizi a raccontarla, ma allora si può identificare qualsiasi cosa senza toccare i materiali. Purtroppo non è così. Allora, negli anni sono state stabilite delle regole, no? Tra cui il fatto che la fluorescenza è utile e indispensabile per la mappatura
e individuazione di sostanze che non possiamo identificare a occhio nudo. Okay? Poi non è possibile identificare i materiali, la grande tentazione della fluorescenza UV. Ma allora posso capire se è un olio, se è un uovo? No, purtroppo no, possiamo soltanto mappare e di conseguenza al massimo formulare delle ipotesi che ci aiuteranno a indirizzare il campionamento sia non invasivo che invasivo quando necessario. Andiamo alle immagini che sono sempre più efficaci delle parole. Diciamo, è vero che non è possibile identificare i materiali con la fluorescenza UV, ma è possibile fare dei campionari che tante volte sono utili a darci una guida. Ora, non voglio entrare al dettaglio di questa tabella che vi sto presentando, ma voglio fare un riassunto, diciamo, di quello che ad oggi si sa dell'argomento. Consideriamo 3 categorie di colori che sono bianco-bluastro, giallo-verde e arancione. Allora, questi colori sono determinati tante volte dalle categorie di materiali. Diciamo, chi vuole può prendere appunti perché questa è la domanda che mi fanno tutti, quindi finalmente diamo un po' di regole. Allora, quindi colle animali, gomme vegetali, gomma arabica, dragante, tutte le gomme vegetali, colle varie di caseina, materiali sintetici, vinavil, plexisol, quello che vi pare, di solito presentano una fluorescenza un po' simile a quella che vediamo in basso a destra. Oli, resine, cereresine solitamente ci danno dei colori giallo, giallo-verdastri, e l'unico materiale come sostanza organica che effettivamente è identificabile è la gomma lacca, che solitamente è arancione. Ok. Altro argomento sono i pigmenti, di cui è necessario avere appunto degli standard per fare delle valutazioni, e come ho accennato precedentemente, diciamo è la combinazione di pigmenti e di leganti che ci dà una risposta. Vi presento 2 classi di colori che sono i bianchi e i rossi, giusto per parlarne un po', perché poi vedremo alcune sorprese, se si può dire così. Per esempio il bianco di piombo, quando è in legante oleoso, tendenzialmente se al visibile vediamo una stesura bianca, e questa poi ci darà in fluorescenza UV, cioè illuminandola con la sorgente UV, un colore giallo, giallo, probabilmente si tratta di un bianco di piombo in legante oleoso. Il bianco di titanio, che è un bianco moderno, è nero come la pece, in quanto ha l'elemento killer titanio. Il bianco di zinco, anche senza leganti, presenta un giallo acido. Quindi questo ci può aiutare a fare delle ipotesi. Così come i rossi, ocre e terre, guarda caso, contengono generalmente materiale ferrosi, sono generalmente non fluorescenti, uguale il cinabro a base di mercurio, mentre il minio, che guarda caso come il piombo contiene piombo, minio di piombo, è arancione solitamente quando in legante oleoso. E così le lacche, che sono tendenzialmente organiche, sono tendenzialmente fluorescenti se unite al legante, e questo, diciamo, è la teoria più o meno a grandi linee, la teoria generale. Per quanto riguarda le campagne diagnostiche, ne abbiamo effettuate 2 temporalmente, la prima il 13 febbraio del 2024 all'interno proprio della Gipsoteca, e la seconda il 2 di ottobre, quindi tempi un po' più recenti, di opere non esposte. Ora, a seguire una carrellata così, dove trarremo delle conclusioni parziali, ovviamente, osservazioni. I vari modelli di cui si è parlato, allora lì anche a questo punto, per uno diciamo meno pratico, cosa vediamo? L'immagine al visibile tendenzialmente bianca con delle macchie gialle sparse, e vediamo che in fluorescenza UV vediamo delle zone, per esempio in corrispondenza della mano, più bianco-bluastre. Allora cominciamo a riflettere, cosa potrebbe essere, litighiamo, facciamo, ok. Nella parte in basso della tibia vediamo, si vede, sì, nero, potrebbe essere magari un ritocco, una pennellatona, abbiamo detto che il bianco di titanio è nero, magari è un ritocco a bianco di titanio. È chiaro che saranno poi le analisi a confermare queste ipotesi, ma noi diciamo in prima istanza ci dobbiamo limitare a osservare, a mappare, ok? Non cadere nella famosa tentazione
di identificare a tutti i costi i materiali, non è nemmeno richiesto e né necessario. Per esempio in questo caso vediamo la differenza tra il busto e il suo braccio destro, che il braccio destro presenta fluorescenza e il busto è nero, e poi magari un inserto sul pettorale e via discorrendo. Qua la situazione si fa più hard, quindi vediamo diciamo macchie gialle molto spinte e via discorrendo. Per esempio qua sì, un pochetto si vede, là c'è una macchia, diciamo una colatura rosata, chissà che cos'è, potrebbe essere magari appunto una lacca, un colorante, da capire, e via discorrendo. Qua nel viso vediamo dei puntini neri, cosa potrebbero essere? Magari chiodi, chiodature in rame, in ferro, sottostanti il gesso, o anche semplicemente i bollini famosi di cui si è fatto cenno nelle presentazioni precedenti. Qua molto giallo, qua come diceva la dottoressa Pucci, segni dell'alluvione, il famoso calzare che ha un colore in fluorescenza verdastro, e ci ricordiamo che cere resine colore verdastro, chissà, e così via. Questa è l'immagine di copertina che ormai conosciamo e via discorrendo. Quindi diciamo casistica, prima ancora di fare ipotesi, la base gessosa, base di gesso colore grigiastro. Poi abbiamo praticamente quasi tutta la gamma, sostanze bianco-bluastre, gialle, arancioni, verdastre e totalmente non fluorescenti. Giusto per diciamo seconda battuta, continua la carrellata di immagini. Qua è ancora, anche ad una persona meno esperta, è evidente che ci sono delle differenze, direi sostanziali, quindi sostanze totalmente gialle in fluorescenza, bluastre come totalmente nere, e casi simili. Devo dire che nella parte delle zone delle opere non esposte c'è qualche caso differente, tipo questo, che è un gesso completamente, concedetemi il termine, imbrattato di resina, si potrebbe dire, così come questo qui che ha un colore giallastro. Poi parleremo dei calchi colorati, che presenta una fluorescenza arancione, che mi verrebbe a dire tipico della gomma lacca, come dicevo prima, ma appunto occhio alle conclusioni. Questo è un esempio differente, nel senso che si tratta probabilmente di un materiale cementizio, e così casi sempre più o meno analoghi. Per chiudere andiamo alle ipotesi, quindi base gesso, vabbè, quello si sa per forza. Sostanze bianco-bluastre cosa potrebbero essere? I cacchionini minuti che vediamo, probabilmente polvere, senza probabilmente, quasi sicuramente, in quanto che la polvere è costituita da silicati, carbonati e quant'altro, e materiali organici sintetici. Le sostanze gialle potrebbero essere oli e ossalati, talvolta intendo gli oli in miscela con pigmenti, forse bianco di piombo, vedremo. Sostanze arancioni, verosimilmente con malacca. Sostanze verdastre, cere resine, sostanze non fluorescenti o ritocchi a base di bianco, per esempio titanio, e chiodi di ferro barra rame. Quindi a seguito di queste prime ipotesi e mappature, per l'appunto da protocollo, mi verrebbe a dire, è stata condotta la campagna di campionamento non invasivo e invasivo. E quindi la parola ai miei colleghi, colleghe. Grazie mille. Grazie Ottaviano, molto interessante. Adesso è il momento dell'intervento di Pierre Jacquard, che abbiamo già conosciuto nella seconda sessione di questa giornata di studi, e il suo intervento sui rilievi e le scansioni 3D, un lavoro eseguito anche con il restauratore Mattia Mercante, che oggi non è presente, anche egli restauratore diplomato all'Opificio delle Pietre Dure. Prego. Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Io parlo appunto a nome di Mattia Mercante, a nome mio, perché ho collaborato con lui soprattutto nel progetto Vincenzo Vela per le scansioni 3D eseguite.
lui non può essere presente, quindi cercherò di presentare al meglio anche la parte tecnica, poi se ci sono dei dettagli che non sono precisi mi scuso se non riuscirò a rispondere precisamente. Allora, l'obiettivo principale della campagna di indagini 3D eseguita inizialmente al Museo Vela aveva come scopo quello di raccogliere le informazioni e aiuti utili per identificare il processo produttivo e creativo dell'artista, quindi quali informazioni possiamo raccogliere attraverso questa tecnica che ci possono aiutare a capire come lui lavorava. Quindi aveva anche un'intenzione sperimentale, diciamo, perché non è mai forse stata applicata prima di questo progetto su una larga scala, quindi abbiamo analizzato diversi modelli, diverse opere di Vela e quindi si è voluto anche capire il potenziale di questa tecnica nello studio della scultura. Sono stati studiati modelli e sculture finali, quindi sia i gessi che modelli in pietra, per comprenderne principalmente dimensioni e finiture, la differenza di finiture superficiali, bozzetti in terracotta e anche, appunto, come menzionato già stamattina, delle comparazioni tra il calco dal vero e il modello in gesso. Per quanto riguarda il metodo, dove necessario, vedremo in alcune immagini, si prevede l'applicazione di marker sulla superficie. L'acquisizione del modello 3D è stato eseguito con uno scanner a luce strutturata oppure con la fotogrammetria dove questo non era possibile. Abbiamo visto a Lugano per il Guglielmo Tell, ad esempio, quando c'è troppa luce lo scanner 3D di questo tipo ha dei problemi. La risoluzione delle scansioni per oggetti di grandi dimensioni, quindi si parla di sculture intere come ad esempio l'Alberti qui o l'Alfiere o altre opere grandi al Vela, si parla di una risoluzione di circa 1 millimetro di precisione, poi per sculture più piccole si è abbassato questo livello di precisione fino ad arrivare a piccoli dettagli in cui siamo a 0,2 mm di precisione. Quindi a seconda della scultura si sono adottati parametri diversi per poter gestire questi file che sono parecchio pesanti. A seguito di questo l'elaborazione dei file scansione prevede una serie di passaggi e poi una post-elaborazione. Al Museo Vela sono state eseguite circa 40 scansioni digitali di diversi oggetti e qua in galleria invece sono più o meno 9, forse qualche scansione in più, ma è un lavoro anche che è tuttora in corso. E qua vediamo alcuni dei passaggi, no? Vediamo a sinistra questi marker sulla mano di Napoleone, vengono posizionati questi piccoli marker per poter permettere a questo scanner di luce strutturata di ritrovarsi nello spazio. Questo è particolarmente importante quando andiamo su superfici su larga scala, ad esempio su panneggi dove ci sono pochi riferimenti, questo è fondamentale, mentre su dettagli di questo tipo ogni tanto invece forse non era necessario. Qua vediamo ad esempio in esterno invece al Museo Vela proprio sul Dante, dove abbiamo cercato di farci ombra per poter eseguire la scansione perché ha degli evidenti problemi perché proietta delle fasce di luce sulla superficie che con troppa luce non vengono riconosciute. Sotto abbiamo i dettagli tecnici dello scanner che io non starò a elencare, però chi è interessato posso poi passargli questi dati. Quindi la post-elaborazione è stato un passaggio importante di questo lavoro perché non sapevamo, non era stato deciso all'inizio del progetto che informazioni noi vogliamo presentare e come le vogliamo presentare. Quindi insieme a Mattia Mercante e al gruppo di lavoro abbiamo individuato questi 7 rendering, diciamo, questi 7 modi di presentare alcuni aspetti, quindi valutazioni metriche degli oggetti, nella seconda invece un modo di confrontare l'opera finita e il modello in gesso, quindi trovando un aspetto che in queste telecamere virtuali rendesse possibile un confronto. All'inizio le prime elaborazioni magari sembravano delle plastiche, quindi abbiamo cercato diversi modi di poter presentare questi aspetti. Una mappatura colorimetrica di scostamento, che quindi vediamo questo busto in verde, che permette di capire quanto il modello è preciso rispetto al finale in pietra, e poi dei confronti diversi, ad esempio di un bozzetto in terracotta rispetto al modello in gesso. Qui si parla di ingrandimenti in scale enormi, quindi un bozzetto di 10 cm ingrandito ci permette di fare dei confronti davvero interessanti. Calchi dal vero in giallo, ad esempio confrontare il calco dal vero col modello in gesso, oppure altri esempi, quindi marmi con modelli in gesso, oppure sovrapposizioni tra 2 modelli in gesso.
Io presento principalmente alcuni aspetti dei risultati ottenuti su Vincenzo Vela, perché poi penso che nei casi studio magari c'è ancora occasione di trattare in modo più approfondito le sculture del Bartolini. Qua partiamo con una delle sue opere principali e vediamo, come abbiamo già detto stamattina, una caratteristica importante di quasi tutte le scansioni eseguite sulle opere di Vincenzo Vela, tra i modelli in gesso e le opere in pietra, sia i marmi che le opere in pietra di Vigiù, in pietra di Saltrio. Abbiamo una corrispondenza generalmente molto precisa in tutta la scultura. Vediamo la scultura è quasi completamente nel verde, significa che siamo su pochissimo scostamento, si parla di pochissimi millimetri quando usciamo da questo parametro. Qua abbiamo il confronto dei calchi dal vero, no? Questo è un tema che abbiamo già discusso in parte, ci permette questa tecnica di far vedere in modo molto chiaro come il calco dal vero è stato usato, il fatto che non è stato usato chiaramente come mosaico, sono addirittura più piccoli rispetto al modello, questo era già misurato, ma ci permette di fare delle elaborazioni, presentare queste informazioni in un modo molto comprensibile, quindi con ingrandimenti, con riduzioni, ci permette di vedere le differenze dell'uso di questi calchi dal vero e generalmente per quanto riguarda Vincenzo Vela abbiamo visto che il calco dal vero è generalmente più piccolo rispetto al modello in gesso del 30%. Qui vediamo quello che noi possiamo fare con una semplice fotografia che è piuttosto chiaro, con l'elaborazione digitale possiamo metterlo in un formato fruibile e una divulgazione molto più chiara ancora. Quello che ha già fatto vedere in parte Alberto stamattina, per Vincenzo Vela abbiamo dei modelli in gesso che sono in scala 1:2 rispetto all'opera finita e ci permette anche di verificare questo ingrandimento quanto è stato preciso. Qui siamo su un'opera all'esterno che ha chiaramente subito dei danni alla superficie, un'erosione superficiale della pietra, quindi abbiamo un maggiore scostamento, ma comunque siamo piuttosto in parametri di precisione. Qui forse qualcosa di un po' più azzardato, abbiamo un modellino, un bozzetto in terracotta e il modello in gesso, quindi sono stati anche forse in questo caso degli esercizi per capire il potenziale della tecnica pure qui. Sul busto già presentato stamattina della signora Bernasconi vediamo una corrispondenza palmare, non c'è praticamente nulla a parte sul retro e sul basamento. Sul retro chiaramente abbiamo nel blu una differenza, però per il resto il modello combacia nel volume quasi perfettamente. Sulle differenze superficiali abbiamo questo margine di tolleranza dello scanner che chiaramente arriva a qualche 0,2-0,5 mm di precisione, che quindi ovviamente ci dà una piccola differenza. Questo invece è un aspetto particolare che esula un po' da quello che sono le scansioni 3D, ma le TAC verranno anche in parte presentate dopo. C'è stata l'opportunità di fare queste TAC e tramite le TAC e le elaborazioni 3D si è fatta una combinazione che permette di vedere anche all'interno di questi modelli come è stato steso il gesso. Si vedono le stesure di gesso, le manate, gli schizzi di gesso all'interno del busto. E nuovamente per Vela, questo io ripeto un po' quello che abbiamo visto stamattina, in tutti i modelli, bene o male, in tutti i dettagli di tanti modelli, qua vediamo di nuovo il Dante, abbiamo una precisione praticamente palmare sotto tutti gli aspetti. Quando arriviamo al Bartolini, invece io presento solo alcune opere, vediamo in questo busto dove il modello è più grande rispetto alla realizzazione in marmo, vediamo una differenza sia nell'immagine esposta a destra, noi possiamo ingrandirli, quindi vediamo una differenza notevole chiaramente nella lavorazione dei capelli. Il busto nei volumi combacia abbastanza e invece nel Fossombroni in questo caso vediamo una differenza notevole, quindi quello che noi abbiamo visto già stamattina dalle fotografie col 3D è ancora più evidente. E quello che penso che l'utilità di questa tecnica, la cosa più interessante è forse poter fare questi confronti, no? La conclusione forse di questo intervento sul 3D, che adesso andiamo a vedere, ci permette con queste immagini, che si potrebbero fare anche in fotografia, ma di mettere nella stessa inquadratura, nelle stesse condizioni di luce, ovviamente con una telecamera virtuale, però ci permette di far capire anche in futuro forse anche al visitatore di guardare alla scultura, al modello o all'opera finita in un altro modo.
Qua vediamo nuovamente l'Alberti, questo è un altro tipo di elaborazione grafica dove vediamo alcuni scostamenti o ancora questo dettaglio. Quindi qua le immagini le lasciamo parlare. Quindi la tecnica del 3D si è rilevata molto efficace per mettere a confronto gli aspetti metrici, volumetrici e superficiali tra i modelli e permette un confronto diretto con la stessa illuminazione, quindi questo è forse l'aspetto più utile di questa tecnica. Dalle analisi fatte, per quanto parziale, risulta che Vincenzo Vela ha di solito una corrispondenza molto precisa, invece dalle poche opere analizzate del Bartolini vediamo chiaramente un distacco tra il modello in gesso e l'opera in marmo, e invece appunto per i calchi dal vero questo è stato confermato, diciamo che questi sono stati usati come puri riferimenti, ma sono stati poi completamente modellati nel modello in creta. E quindi abbiamo delle distanze del 30-50% di dimensioni di questi oggetti. E chiudo. Grazie. È il momento adesso di ascoltare l'intervento di un altro libero professionista, Thierry Radelet, restauratore diplomatosi a Firenze e specializzatosi successivamente in tecniche di analisi multispettrale, di cui è anche docente universitario. Ok, va bene. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Cercherò di essere abbastanza veloci per spiegare in questo modo con la radiografia. Ovviamente entreremo dentro i gessi, per adesso abbiamo visto ovviamente tutta la parte della pelle, che sicuramente è molto, molto interessante tra calchi e modelli. Per iniziare le campagne sono state queste due, tra ovviamente luglio 2022 e 2023 per Vela e poi Bartolini anche in questo caso in due momenti diversi. La strumentazione, abbiamo usato due tipologie diverse, quella che è stata più utilizzata in assoluto sono state le lastre, quindi abbiamo un tubo radiogeno che arriva fino a circa 300 kV, perché ovviamente non stiamo passando dipinti, ma stiamo passando spessori molto maggiori, quindi materiali che hanno una radioopacità maggiore. In genere abbiamo utilizzato in base alla diversità dei modelli fino a 300 kV, che è il massimo che si può utilizzare in giro, perché oltre a questo bisogna poi usare i raggi gamma che non sono autorizzati oltre ai bunker. Vedete nella prima slide a sinistra lo scanner, quindi l'utilizzo di lastre che hanno una dimensione digitale, che hanno una dimensione di 43 x 35. La risoluzione che utilizziamo in questo caso qua è 100 micron, vanno oltre perché si riesce ad arrivare a 50 micron, ma il micron in questo caso la dimensione essendo grandi, 100 micron vuol dire 10 pixel al millimetro, quindi potete rendervi conto della risoluzione dell'immagine. Per invece spessore maggiore si è utilizzato invece il flat panel, che è una risoluzione di 150 micron perché non deve essere scansionato ma ha una visione diretta tramite il computer. Vedete il posizionamento anche del tubo radiogeno che non era sempre molto facile, perché dovete immaginare che ovviamente da una parte ci deve essere il tubo e dall'altra parte o la lastra o il ricevitore per poter vedere all'interno dell'opera. Modelli, vedete un po' anche lì, anche la proiezione non è mai molto semplice, oltre al fatto che ovviamente stiamo lavorando su opere in gesso, quindi anche molto delicate. Vedete il tubo deve essere circa metà quando devo fare la dimensione generale dell'opera, più o meno a metà dell'opera per la proiezione. Non si deve mai spostare il tubo, perché se sposto il tubo sposto la proiezione, non riesco poi a mettere insieme le lastre radiografiche, perché vuol dire che la lastra verrà proiettata in un senso, in un modo completamente diverso. Quindi il fatto di essere anche lontano dal modello, perché vedete il bersagliere è alto quasi 4 metri, io devo stare all'incirca 1,5 volte la dimensione dell'oggetto, quindi più o meno in questo caso 6 metri. La distanza fa sì che i raggi X ovviamente rallentano, cioè hanno una potenza minore, perché se voglio usarle a massima energia devo stare vicino. Per oggetti di grandi dimensioni devo stare lontano, quindi ovviamente posso variare sul tempo di esposizione, tenere un'esposizione kilovolt e milliampere simile ma a tempo più lungo.
Comunque abbiamo lavorato spesso, lo sa anche Alberto e tutto il gruppo, in genere lavoravamo tra 30 secondi e un minuto di esposizione, quindi anche molto veloce per l'esecuzione della radiografia. Mappature, vedete in questo caso avevamo messo poi un telo sul retro del bersagliere per poter fare la mosaicatura con le lastre radiografiche, quindi venivano posizionate 4 lastre e poi scansionate e riposizionate altre lastre per poter avere quell'immagine che vedete, quella centrale, e poi dopo a computer mettere tutte le immagini. Abbiamo sempre una sovrapposizione per poter poi ovviamente tagliare fra di loro e avere quindi questo modello che fa 3,87 m con 100 micron di risoluzione, quindi 10 pixel al millimetro. L'altro dato molto interessante è che lavoriamo in genere con 64.000 livelli di grigi, quindi noi abbiamo tutta l'immagine in bianco e nero, ma possiamo comunque contrastarla per poter contrastare maggiormente la parte più radiopaca all'interno, quindi vedere per esempio la parte metallica o comunque struttura all'interno. Altri due di grandi dimensioni, comunque 2,91 m per quanto riguarda gli altri due modelli. E quello che è fondamentale, perché non essendo ovviamente una tomografia ma è una radiografia, è fondamentale per alcune zone eventualmente fare due proiezioni. Abbiamo la proiezione frontale ma abbiamo anche la proiezione laterale, perché se frontalmente vedo un elemento metallico magari interno o una struttura interna, non riesco a capire la sua proiezione. Quindi quando poi guardavamo insieme le radiografie, perché si scansionano al momento o si guardano sul computer se uso il sensore, decidevamo in alcune zone di fare la proiezione laterale. In questo caso è interessante capire come Spartaco frontalmente io vedo esclusivamente una barra centrale che parte dal collo e arriva più o meno alla fine della testa, a metà testa. Se lo faccio invece la proiezione laterale, vedete com'è inserito questo pezzo di metallo, quindi curva all'interno, ce n'è un altro che passa dalla nuca. Questi due elementi nel frontale ne vedo soltanto uno. Quindi fare la proiezione in tante zone è molto, molto importante, perché in questo caso è stato proprio utilizzato per reggere la sporgenza della testa dello Spartaco. Stessa cosa anche qui, frontale ne vedo uno, laterale ne vedo due, quindi ovviamente fare la tomografia a dimensioni del genere sarebbe molto complesso, quindi dobbiamo lavorare in questo modo per poter cercare di avere il massimo informazione. Si possono anche prendere delle misure in base alla proiezione, perché bene o male si mette la lastra molto vicino in questo caso alla gamba, quindi calcolando una percentuale di errore si possono anche prendere le misure delle strutture interne in metallo. È un po' complicato invece dire se questo metallo interno è quadrato o tondo, perché ovviamente non riesco a vedere lo spigolo, quindi se qualcuno mi dice ma può essere tondo o quadrato, io non riesco a darlo come informazione. In questo caso sono altri esempi, vedete come frontale e come laterale vediamo esattamente dove passa. Possiamo anche rendersi conto a quel momento se passa molto vicino alla pelle della gamba, quindi zone magari un po' più fragili per il fatto che comunque il ferro o il metallo si può ossidare, e quindi rendersi conto in quel caso che magari potrebbe essere una zona un po' delicata. Però queste due proiezioni ne abbiamo fatte tante qua anche nella Gipsoteca per il discorso della conservazione degli oggetti, per capire se hanno un'armatura interna e quindi risultano essere un po' più stabili di quanto alcuni invece sono più vuoti o più delicati anche eventualmente per trasporti. Questi sono i modelli fatti per il Museo Vela, 37 modelli e 510 acquisizioni di immagini, cioè di lastre, invece Galleria Accademia 27 modelli e 182. Sono ovviamente tutte analisi che abbiamo fatto qua al Museo Vela, bene o male, durante le chiusure, e qua abbiamo fatto durante le notti, quindi per evitare la presenza di pubblico. Quindi è anche un gran vantaggio e anche un onore di poter passare le notti vicino a alcune opere come questa senza avere troppo pubblico. Quindi quello ovviamente è sempre apprezzato. Allora, informazioni ottenibili, riconoscimenti di elementi metallici, barre, fili di ferro, vergelle, chiodi.
Quindi un po' anche in questo caso, vedete, la trasparenza è quello che possiamo vedere attraverso. Quindi a quel momento io le ho contrastate in un certo punto, ma si possono contrastare di più, contrastare meno, in modo da vedere le fessure, vedere le zone dove sono più presenti. Vedete quanto sono diverse fra uno e l'altro, le dimensioni anche. Quindi sicuramente è molto interessante. Poi è ovvio che il mio lavoro è fondamentale se poi ho anche i restauratori e le persone che studiano le opere insieme, perché è un settore, quello dei gessi, che per me è nuovo da 5 anni, quindi è ovvio che devo capire anche le costruzioni, quindi per quello il confronto con i restauratori è fondamentale. Vedete qua come interventi invece di restauro possono essere abbastanza invasivi all'interno, poi anche dei vuoti, come se fosse stato tolto qualcosa all'interno nel polso, perché è un vuoto interno, da capire anche lì. Sono tutte immagini che poi ovviamente vengono date ai restauratori, agli storici dell'arte, per vedere un po' da dove possono provenire. Vedete questi? C'è un po' di tutto, in base ovviamente a... Devo dire, Bartolini, più di quanto riguarda vela, ho trovato molto più strutture in metallo all'interno. Alcune, ovviamente, in questo caso, vedete come a destra l'amore è veramente pieno di una struttura ben definita. Alcune hanno solo una parte del braccio, non hanno quella parte interna del petto. Sono da confrontare fra di loro in base a quanto sono piene, quanto sono vuote, che dimensione hanno, quindi sono abbastanza diverse fra di loro. L'ammostratore, vedete come invece lui è abbastanza fragile se lo guardiamo, perché la parte del petto, non immaginatela ovviamente completamente vuota, però di per sé la pelle è molto sottile, quindi io se faccio il frontale e faccio poi anche il laterale posso capire più o meno che spessore di gesso ha. Vedete che bene o male la barra che passa dalla testa e va verso il petto è quasi tenuto nel vuoto in quel caso lì, quindi sono oggetti ovviamente in questo caso da studiare, da vedere anche per la loro ovviamente fragilità o meno, perché comunque hanno subito anche diversi interventi di restauro. Informazioni ottenibili, possiamo riconoscere ovviamente il gesso, la granometria, presenza di bolle, e qua vedete in base ovviamente a come vado a contrastare, quanto magari il gesso era più puro o meno, più macinato o meno, barre interne, la tela in questo caso lo vediamo poi successivamente, quello che come vedete quello che ha fatto vedere prima Elisabeth sul discorso dei campioni sulle tele. È ovvio sempre cercare di avere una banca dati. Il discorso della tela è anche molto simile a quello che possiamo trovare sulle tavole, cioè l'incamottatura, chiamata incamottatura semplice. Io non devo vedere la tela, di per sé io vedo quello che lascia l'impronta della tela, cioè il vuoto della tela, perché la tela è organica, non la vedrò mai con la radiografia, però vedrò il gesso che va all'interno. Quindi più la tela è grossa, più sarà facile per me vederla, perché il gesso andrà dentro la tramatura, tra trama e ordito. Se è fine, come spesso l'incamottatura delle tavole, non la vedo, perché se si chiama come il cencio di nonna, che è proprio fine, io non ho il gesso che entra all'interno, quindi anche il discorso del legno, come vedete nella parte destra, io vedo quasi quando c'è la fibra del legno, perché magari è un legno che riesco a vedere la fibra per un legno resinoso, ma magari vedo soltanto il vuoto, perché in realtà non vedo il legno, ma vedo lo spazio che lascia il legno all'interno del gesso. Se no, come alcuni dei modelli abbiamo visto il ramo utilizzato per fare una parte, io non vedo il ramo, ma vedo il vuoto che lascia lui all'interno del gesso, perché c'è meno materiale. Fratture, interventi di restauro, ovviamente come vedete nel visibile poco capibili, il restauratore già magari intravedono alcune cose, ovviamente la radiografia fa vedere questi interventi ovviamente abbastanza recenti, per il fatto che comunque sono materiali metalli che sono abbastanza simili fra di loro. Questo, ne parlavo prima con Eleonora, è un po' un mistero, perché c'è questa sua barra centrale
che è completamente stata sezionata, cioè non è colpa di un urto, perché una barra di metallo così non si rompe, cioè sembra che sia stata sezionata per o riposizionare la testa e poi rifare un intervento, ma che a me sembra abbastanza antico, perché i pezzi di metallo che vediamo, le barre, sembrano comunque curve, non sembrano cose recentissime, però non è una caduta, penso che questo metallo sarà almeno 3 centimetri e l'hanno proprio sezionato, non l'hanno rotto la testa sarebbe completamente frantumata per quello. Poi le fratture e restauri, come potete vedere qua. Difficoltà di analisi perché ovviamente non si può vedere tutto, materiale troppo spesso, quindi abbiamo letto molto bene il Napoleone, lateralmente, frontalmente avevamo praticamente 1,5 metri, io sul 1,5 metri non riesco a passare attraverso. Questo tubo raggi X passa fino a 50 cm di muro, o come quando ho fatto le porte del battistero, fino a 12 cm di bronzo, però ha un limite anche nello spessore. Strutture in pietra ovviamente interne, e elementi sottili come la tela o comunque materiale molto fine all'interno. Quello non si riescono a vedere perché diventano trasparenti in base al materiale e alla quantità di materiale. Ho finito. Grazie dell'attenzione. Scendiamo adesso più nel dettaglio e andiamo a vedere le tecniche di caratterizzazione dei materiali costitutivi con l'intervento a cura del Laboratorio di Analisi ad Arte, una società di cui fanno parte le socie appunto Azzurra Macherelli qui alla mia destra, che si è laureata in chimica a Firenze, e Francesca Briani che invece è laureata in tecnologie per la conservazione dei beni culturali sempre a Firenze. Prego. Grazie. Buon pomeriggio. Noi parleremo della diagnostica eseguita sui campioni prelevati dalle opere del Bartolini. E poi la parte successiva la porterà avanti Francesca Piquet per il progetto del Vela. Devo dire che queste due, le analisi effettuate su queste opere sono opere molto diverse, come è stato detto. In particolare le opere del Bartolini sono state alluvionate e dal punto di vista di conservazione è molto importante come problema. Sono due progetti, il progetto del Vela è stato più lungo, il progetto del Bartolini molto più breve, e quindi la parte che abbiamo fatto noi è più raccolta. Brevemente si parla di gesso e quindi diamo un piccolo spazio a una spiegazione. È un materiale usato in moltissimi campi, dalle malte di allettamento, le forme, materiali per le sculture, la preparazione di tele e tavole, e ha avuto questa grande diffusione perché è un materiale, ha questa presa molto veloce e è facilmente modellabile, quindi si è reso è piaciuto molto, è stato utilizzato e sfruttato. Il gesso è una pietra sedimentaria di origine vaporitica, quindi i sali che sono nelle acque, quando poi l'acqua evapora, si depositano, e da questi depositi viene presa questa molecola che è un solfato di calcio biidrato, quindi ha 2 molecole di acqua. Questo gesso però non è il gesso che poi viene utilizzato nei manufatti. Infatti subisce un trattamento termico, quindi viene scaldato e chimicamente perde 1,5 molecole di acqua, e questo gesso emidrato è quello che viene utilizzato soprattutto in arte. Poi, continuando il riscaldamento, si ottiene l'anidrite. Il processo di presa di questo gesso emidrato è molto rapido
e avviene in modo molto semplice perché rimescolando questo gesso con l'acqua in quantità diverse a seconda della necessità e di quello che deve essere preparato, riassorbe l'acqua, si risolubilizza e ridiventa il gesso biidrato iniziale, quindi ha una solubilità minore e precipita, e questo è sostanzialmente il processo di fresa. Ha dei tempi di fresa brevi, perché va da pochi minuti a qualche ora se vengono aggiunti degli agenti ritardanti la fresa, se c'è bisogno di questo fattore a seconda delle operazioni che devono essere fatte. Quindi viene usato per le opere, insomma, per quello che ci serve. Le caratteristiche della fresa rapida, ma soprattutto di questa facile modellazione, creano anche però dei problemi poi quando è in opera, perché è un materiale molto morbido e quindi può subire facilmente, può essere graffiato, si può spezzare, può avere delle fratture, ma anche la superficie può avere delle perdite di materiale, si può avere delle alveolazioni e ci sono in genere nelle opere, nei modelli, le parti in ferro per in metallo comunque nella struttura, e possono, se si arrugginiscono, aumentano di volume e quindi creano delle fratture e possono anche macchiare il gesso proprio di ruggine. E il nemico principale delle opere in gesso è proprio l'acqua e l'umidità, e quindi questi modelli del Bartolini che sono stati alluvionati, quindi sono stati sott'acqua per un po' di tempo, e poi comunque anche quando l'acqua sono stati allontanati dall'acqua, comunque l'ambiente era molto umido, hanno sicuramente inficiato nella conservazione. E cosa non indifferente, quando poi sono stati ripuliti, una volta asciutti o comunque tirati fuori dall'acqua, sono stati ripuliti con metodi non sempre accurati vista l'emergenza, e quindi anche con getti d'acqua piuttosto potenti, e quindi la superficie ne ha in parte risentito. Ora, il nostro obiettivo era quello di capire soprattutto i materiali utilizzati dal Bartolini e anche dal Vela per la preparazione di questi modelli. Quindi sia il gesso nel bulk, quindi la parte grossa del gesso, che noi con il Bartolini abbiamo prelevato anche dei microcampioni dalle superfici. C'è da dire che noi abbiamo analizzato soltanto i campioni provenienti non esposti, da opere non esposte, e nessuna opera era datata, e questo invece il Vela aveva tutti i campioni opere datate. Quindi sono state fatte diverse indagini non invasive, come è stato già stato parlato, e noi in seguito, quindi viste soprattutto le immagini UV, siamo andati ad approfondire con delle indagini invece invasive. Le opere analizzate sono state 7. Una, la testa, quella che è assegnata come campione numero 2, è una testa in terra cruda, le altre sono tutti gessi. E su alcune opere sono stati fatti più campionamenti. Partendo dall'analisi del gesso, è stato analizzato prendendo le opere, prendendo campioni dalle opere che avevano una superficie, uno spessore piuttosto grosso, in modo da poter analizzare sia la superficie che il gesso presente. I campioni sono sempre stati molto piccoli. Il gesso è stato analizzato tramite termogravimetria, è un'analisi nella quale riscaldando il campione tra 100 e 200 gradi il gesso perde le molecole di acqua, quindi perde peso, e poi tra 6 e 800 gradi il carbonato di calcio presente perde anidride carbonica, e quindi abbiamo di nuovo una perdita di peso.
E attraverso questo, attraverso dei calcoli, possiamo risalire alle percentuali di gesso e di carbonato di calcio presente e poi il residuo che non ha comunque avuto perdite di peso. Si vede, abbiamo analizzato soltanto 3 campioni, quindi non è una statistica enorme, però che la quantità di gesso è abbastanza omogenea. In un campione c'era un po' più di carbonato di calcio. Poi gli stessi campioni sono stati analizzati anche tramite diffrattometria a raggi X, dove si vedono invece proprio specificamente i minerali presenti, e si vede che è presente oltre al gesso dei quarzi e degli alluminosilicati, e non si vede la presenza invece di anidrite in nessun campione. Con gli stessi campioni, ecco, questa si vede la superficie dei campioni analizzati, delle opere analizzate, e si vede soprattutto all'interno di questa opera c'erano ancora molti residui di fango dell'alluvione. Il campione è stato inglobato e è stata preparata la sezione stratigrafica, e si vede come il gesso presente è piuttosto omogeneo. Si vedono delle divisioni, insomma una separazione, e si vede che è stato fatto un primo passaggio e poi è stato rimesso dopo un po' un altro po' di gesso. Comunque è tutto gesso e tutto abbastanza omogeneo. Nel campione in basso, che è stato preso che è quello della superficie interna, si vede bene lo strato di fango ancora presente. Le immagini in bianco e nero a destra sono quelle prese al microscopio elettronico a scansione, e si vedono queste zone nere. Sono delle specie di forme abbastanza tonde che inizialmente pensavamo potessero essere inclusi anche di carbonato di calcio, invece sono vuoti, non è sostanza ma è un vuoto poi riempito dalla resina. E questo si è trovato in tutti i campioni analizzati. Si vede che le superfici sia l'interna che l'esterna sono abbastanza ben mantenute, non hanno dei grossi segni di degrado nonostante l'acqua e il fango depositato sopra. Questo è il campione preso da un'altra opera, ma vediamo invece qui all'immagine del microscopio elettronico si vede bene come immediatamente sotto alla superficie ci sono tante di queste lacune tondeggianti. Le ipotesi fatte per queste, allora si parla di uno spessore di circa 2 mm, quindi è comunque molto contenuto, possono essere o inizialmente bolle di aria sia che si sono formate durante la presa del gesso, oppure zone dove si è avuta una solubilizzazione del gesso e poi una ricristallizzazione in modo diverso dopo che il gesso è stato immerso in acqua. È stata fatta la microanalisi, ma è tutto soltanto gesso, sia sulla superficie che in bulk. Poi sono stati analizzati i campioni presi dalle opere che mostravano fluorescenze più evidenti. Quindi da questa opera sono state prese sia dai capelli che dalla veste 2 microcampioni, e le fluorescenze erano entrambe gialle, ma una era un giallo più caldo, uno un giallo più freddo, però si è visto che in sezione stratigrafica c'è comunque questo grosso strato giallo superficiale ben evidente e uno straterellino sottile aranciato ancora sopra. Poi guardando al microscopio, facendo la microanalisi al microscopio elettronico, si è visto che questo strato giallo è uno strato molto ricco di pH e carbonato di calcio, analizzato anche tramite spettroscopia IR la superficie, si è vista la presenza di olio e di gomma lacca, quindi si riconduce la gomma lacca allo strato aranciato mentre l'olio allo strato della pH.
questo è lo stesso campione dove ci sono soltanto le mappature del piombo e del calcio per vedere come effettivamente sono distribuite in modo diverso, sono l'immagine gialla e l'immagine blu. Quest'altra è un altro campione preso da quest'occhio, dove si vede che abbiamo sempre uno strato superficiale omogeneo e molto compatto e sempre molto ricco di BH, però ha una fluorescenza molto diversa, però non è stato fatto l'IR qui sopra. E quello che si nota bene è che tra la superficie in gesso del bulk e lo strato superficiale ricco di BH non si vede sporco, ecco, non sembra che comunque sia stata applicata in tempi, se non dal Bartolini, però in tempi molto vicini, perlomeno sembra in questi 3 campioni. Poi sono state fatte, la spettroscopia IR è stata applicata anche a dei campioni prelevati dalla forma, dove si vede la presenza di cera d'api e gomma lacca, e anche dalla zona di fluorescenza azzurra della figura già analizzata. Lo spettro è piuttosto brutto perché si è rilevato veramente poco materiale organico, però si vede che c'è materiale organico e potrebbe essere attribuita a materiale vinilico. E poi ci sono le sezioni sottili della terra cruda, però non siamo riusciti a fare altro. Grazie e continua Francesca. Sì. Prosegue l'intervento Francesca Piquet, laureata in chimica, professore ordinario alla SUPSI presso l'Istituto Materiali e Costruzioni, dove dal 2020 dirige il settore di conservazione e restauro. Come giro così? Perfetto. Buon pomeriggio anche da parte mia. Come avete sentito, il progetto di studio dei modelli del Vincenzo Vela è un progetto che è durato 4 anni e la parte dello studio proprio dei materiali, quindi la caratterizzazione dei composti chimici, delle proprietà, è stata una parte di questo studio per cercare di dare informazioni sui metodi di costruzione, sui periodi di lavoro, sull'uso di additivi e aspetti di questo genere. Io vi parlerò appunto dei risultati che abbiamo ottenuto. Le condizioni erano un pochino diverse rispetto a quelle che ha presentato la collega. Infatti, nel caso dei campioni del Vela, i prelievi non sono stati fatti dalla superficie, ma sono sempre stati fatti dal retro, perché sono stati fatti su oggetti che erano nel museo e quindi non era possibile accedere alle superfici. Abbiamo seguito anche qui il metodologia ormai di prassi, che parte con le indagini visive, quindi stretta collaborazione con i restauratori che avevano studiato tutte le superfici, indagini non invasive, quindi fotografia tecnica, come ha fatto vedere Ottaviano Caruso, che poi ha guidato misure puntuali della superficie. Nel nostro caso è stata fatta misura con la fluorescenza a raggi X, che permette di identificare gli elementi chimici, e la spettroscopia infrarossa invece, che visualizza meglio gli aspetti molecolari dei materiali in superficie. Questo è sempre indagini appunto non invasive. Questo è un esempio di come la fotografia tecnica, qui vedete il retro di questo monumento, questo è il modello, il monumento a Daniele Manin. Questa è un'immagine di un dettaglio della spalla di questa figura dal retro, che sorregge il Manin seduto su un piccolo trono, e in questa parte molto chiara
le indagini FTR hanno fatto vedere che questo scialbo bianco è composto quasi esclusivamente da gesso, non si trova materiale organico. Viceversa, nella parte qui, prendo questo puntatore, scusate, vediamo se funziona. In questa parte dove invece la luminescenza è di un colore più aranciato, le misure con l'FTR sempre portatile senza prendere un campione mettono in evidenza la presenza di un materiale proteico. Potrebbe essere una caseina, andrebbe fatto un campione, si trovano anche degli ossalati, dei silicati e dei solfati. Bisogna associare questi risultati con l'esame visivo. Questo oggetto è stato poi restaurato, fra l'altro dal collega Pierre Jacquard, che appunto ha visto bene che questi strati, sia lo scialbo di gesso che questa applicazione di materiale proteico, sono degli strati applicati sopra dello sporco, del deposito, quindi sono materiali successivi applicati durante dei restauri successivi che poi penso siano stati anche rimossi durante l'intervento. Sempre guidati dalla fotografia tecnica, la luminescenza poi associata con delle misure XRF, come vedete qui in questo punto, mette in evidenza con l'XRF la presenza del piombo. In questo caso si presume che siano anche in questo caso un'applicazione di BH che sembra simile, corrispondere a quello che è stato visto su alcuni dei modelli del Bartolini che ci ha presentato Azzurra Maccherelli. Qui un altro esempio di applicazioni di materiali luminescenti abbastanza coerenti, sempre sulla superficie, e in questo caso le indagini fanno vedere sia il piombo ma anche zinco, anche titanio, e anche in questo caso si presume, associando con l'esame visivo, vedete questa è la base dello stesso oggetto, si presume che siano applicazioni di tinteggi coprenti come questi a base di BH ma anche col bianco di zinco, allo scopo di restituire, di mantenere l'apparenza chiara del modello. Qui vediamo un ultimo esempio che è, in cui la luminescenza è molto forte ed c'ha questo colorito verde, e in questo caso era quasi esclusivamente zinco il materiale superficiale, ma per il Vela non è stato possibile fare un campionamento di questi materiali e quindi osservare la stratigrafia come è stato fatto per il Bartolini, quindi non vediamo se questi materiali sono veramente sono applicati successivamente o sono intenzionali, applicati dall'artista stesso. Sempre nel campo delle indagini non invasive è già stato indicato la tomografia assiale computerizzata è stata possibile su oggetti di dimensioni piccole per poter entrare dentro lo strumento. Questa è una tecnica che è applicata in modo innovativo su questi oggetti e permette di osservare aspetti che sono complementari, alcuni associabili con la radiografia. Ecco, qui vedete l'oggetto dal dietro in luce visibile, la radiografia, e qui c'è la tomografia, anche in questo caso fatta in due, vedete che sono questi due tagli, e quello che è possibile vedere, le colate, intanto si percepisce l'aspetto che tutta la parte della testa in alto è pieno, mentre il busto rimane vuoto. La colatura è stata molto probabilmente fatta a rovescio, quindi dall'alto verso il basso. Lo spessore della colata che intravediamo qui ha una variazione fra i 50 mm e i 9 mm, quindi molto molto sottili,
e si vedono anche i diversi strati, si vede come un'intensificazione del tono di grigio che è legato alla densità del materiale via via che fa presa, viene colato e fa presa. Si intravede anche qua in basso a destra una massa bianca, qui siamo nella parte qui del retro, che potrebbe indicare appunto un elemento a densità maggiore, forse un sasso, un materiale che è stato inserito per dare peso e stabilità a questo oggetto. Quindi questo è sempre un esempio di indagine non invasiva, perché non prende un campione, però è chiaro che non è un'indagine portatile, non è possibile farla nel museo, ma soltanto su alcuni oggetti. Invece nel campo delle indagini invasive, come avevo detto, i campioni sono stati raccolti, in questo caso sempre dal retro, e la selezione, sono state fatte questa serie di indagini che ora vi descriverò brevemente. Per ogni campione sono state continuate le schede che aveva già illustrato Elisabeth Manchip, quindi ogni informazione viene collezionata insieme alla storia dell'oggetto. Il campionamento è stato fatto su 9 modelli, sono 11 campioni su 9 modelli, e il criterio di selezione è stato quello di avere una panoramica dei modelli dei differenti periodi di lavoro di Vincenzo Vela, perché si cercava di verificare se effettivamente ci fosse una differenza fra i materiali che lui utilizza nei periodi, nel primo periodo a Milano, poi nel secondo a Torino e poi quando ritorna a Ligornetto. Quindi qui vedete la lista degli oggetti catalogati con questo color code, questi colori che si riferiscono ai differenti periodi. E qui vi faccio vedere brevemente la carrellata degli oggetti che abbiamo campionato. Quindi questi sono i primi del periodo di Milano, 2 oggetti da questo periodo qua. Questi sono gli oggetti del periodo di Torino, e il periodo di Ligornetto, che ha questi 4 campioni. Però i campioni che vengono da questo monumento qua, nonostante abbia un numero di archivio diverso, sono due modelli per lo stesso monumento, ma attribuiti a uno la statua di Melzi al Vincenzo Vela, e l'altro, questo drappo che stava parte del monumento, a suo fratello Lorenzo. Quindi volevamo anche vedere se hanno lavorato insieme con gli stessi materiali. L'esame visivo con lo stereomicroscopio sugli oggetti non dà grandissime informazioni, sono campioni tutti abbastanza bianchi, in alcuni casi si trovano presenze di fibre, questi sono piccoli pezzettini di canniccio, in alcuni casi ci sono dei residui colorati. Questo è l'unico fra questi 11 campioni, e lo studio che è stato fatto, simile a quello che ha fatto vedere Azzurra, è stato in sezione sottile. Quindi in sezione sottile in questi campioni noi abbiamo potuto vedere una distribuzione dei materiali abbastanza omogenea, ma con delle variazioni che ci permette di far vedere 4 classi. Essenzialmente, vedete, questi primi 2 sono materiali molto omogenei, quindi qui vedete una certa porosità, alcune particelle, tutti questi sono residui quarzo, felspati, che però sono residui della pietra di gesso, della pietra di cottura. E anche in questo caso questi sono materiali mineralogicamente simili, soltanto dal punto di vista della morfologia, della dimensione granulometrica ben più grandi. Quindi un gesso che è stato o macinato o meno, o appunto un gesso un po' più grossolano. Dobbiamo sempre ricordare che i nostri campioni vengono dall'interno, quindi sono le ultime colate, quelle che venivano fatte col materiale di minore qualità. Nell'ultimo caso la caratteristica è la presenza dell'anidrite, quindi questo è il gesso che esiste sia in mineralogia, quindi la pietra da gesso poteva avere anidrite che non viene cotta e che quindi rimane tal quale, sia una cottura troppo spinta,
per cui il gesso viene cotto a morte e non reagisce neanche lui. L'analisi termogravimetrica che ha fatto vedere, che ha illustrato Azzurra, ci permette di vedere la composizione e la sia qualitativa sia quantitativa di questi campioni. Quindi in questo campione dell'Aquila abbiamo 96% del gesso in peso, un 1% di carbonato di calcio e 2% di residuo. Il residuo sono quei materiali che, nonostante riscaldi fino a 1000 gradi, non succede nulla, il loro peso rimane costante. In quest'altro caso invece la statua di Bertani, il gesso è presente soltanto al 75%, quindi questo è anomalo rispetto a tutti gli altri, il carbonato di calcio al 3% e abbiamo molti residui che corrispondono probabilmente con questa anidrite che abbiamo visto. Questo è un diagramma con tutti i campioni, quindi vedete che il gesso è sempre abbondante, sopra il 90, intorno al 90%, eccetto in questo caso qua, che è una anomalia. E qui riporto anche i dati di Bartolini, in cui sono paragonabili, se non che nel Bartolini c'è, direi, molto più quantità di carbonato di calcio, probabilmente che deriva dalla pietra del gesso originale, probabilmente, perché chiaramente questi sono dei primi studi che vanno approfonditi. Ecco, a questo punto, questo è un altro diagramma. Ecco, un'altra indagine molto importante è quella di diffrazione raggi X. Il componente principale è il gesso, che vedete qui. Gli spettri diffrattogrammi sono tutti uguali, eccetto nel Bertrani, che emerge chiaramente questo picco dell'anidrite. E qui una scheda del nostro tentativo di classificare il tipo di gesso usato dall'artista in funzione delle varie indagini che abbiamo fatto, quindi l'aspetto delle indagini in sezione sottile, l'XRD, la termogravimetria, la porosità, presenza di composti. E queste 4 categorie che vi illustro con gli oggetti, però il risultato più importante è che la maggior parte di questi campioni, indipendentemente dal fatto che fossero del periodo di Milano, di Torino o di Ligornetto, hanno questa caratterizzazione di un gesso molto abbondante con bassi quantitativi di carbonato di calcio e di residui. I 2 campioni dallo stesso monumento sono identici, quindi questo ci suggerisce fortemente che Vincenzo Vela e Lorenzo lavorassero probabilmente in simultanea con lo stesso materiale, e il campione che invece deriva dal modello del Rusca è un po' diverso perché ha queste piccole particelle, e il campione del Bertani invece è caratterizzato da questo composto di anidrite. Questo qui è l'unico modello, un'informazione che forse non sappiamo correlare ancora, è l'unico modello che poi è stato usato per fare la statua finale in bronzo, quindi non sappiamo se forse è correlato alla presenza di questo materiale, ma ancora questi sono studi principali. Quindi per concludere abbiamo visto come le indagini non invasive danno informazione, come sempre, sulla composizione dei materiali in superficie. Abbiamo visto tipicamente il gesso è caratterizzato dall'elemento chimico calcio che si trova sempre, il piombo, lo zinco e il titanio sono associati alle stesure applicate successivamente di restauro, o forse anche delle stesure coeve nel Bartolini potrebbe essere. Dal punto di vista delle indagini invasive abbiamo visto che la componente principale è il gesso, troviamo delle fibre, ci sono dei residui di materiale che però non sono aggiunti intenzionalmente, ma provengono dalla pietra di cava. Quello che va detto è che questo è un primo inizio. Noi abbiamo una statistica abbastanza limitata perché abbiamo 11 campioni dal retro del Vela,
9 campioni dal Bartolini, ma è un inizio importante perché ci permette di vedere, abbiamo cercato proprio di lavorare con gli stessi tipi di indagine, di poter capire che tipo di materiali venivano usati, cominciare a costruire una banca dati, un sistema, una collezione sistematica di informazioni su questi materiali che, portando avanti le analisi anche su altri tipi di modelli, di altri artisti sul materiale originale, potrebbe dare ulteriori informazioni. Una indagine che non è stata possibile ma che si prevede, era prevista, ci sono stati dei problemi tecnici, è quella sugli isotopi dello stronzio, che è un elemento chimico che sta sempre insieme al gesso e che può essere, i suoi isotopi possono permettere di raggruppare la provenienza della pietra, del gesso, e è un tipo di indagine che potremo fare in futuro. E quindi penso che sia un momento molto importante di inizio di studi metodologici su questo tipo di materiale, una collezione di dati di riferimento e un incentivo molto utile per lo studio dei materiali in gesso che troviamo in tantissimi materiali, in tantissimi beni culturali, come abbiamo visto anche all'inizio, sia su sistemi di costruzione come modelli in gesso che abbiamo avuto la grande fortuna di studiare. Grazie per la vostra attenzione. Se ci sono domande, curiosità, abbiamo qualche minuto per la discussione e poi c'è il coffee break. Prego. Sì. Arriva. Io avrei... Sa che è spento. Avrei una osservazione di commento su questi ultimi interventi e una domanda per Thierry. Radelais dove è andato? È sempre qui, è sempre qui. Eccolo. No, siccome io non so poi, perché a un certo punto stamani purtroppo ho dovuto andare via, se ne ha parlato Eleonora, la questione dei restauri post-alluvione dei gessi del Bartolini. Siccome si è sentito dire anche così, che sono stati trattati con sistemi anche un po' rudi, diciamo, si è parlato di getti d'acqua, ecco, no, perché il restauro che fu applicato in quella situazione seguì un criterio che noi certamente oggi non seguiremmo, ma erano altri tempi ed altre circostanze, che era quello di un peeling con una sostanza che era poi il vinavil sostanzialmente, sì, no? Ecco, quindi ora la ragione per cui vedete quella superficie così scabra naturalmente è questa, anche se poi il gesso è stato ora anche un po' ricordato da Francesca, è molto più resistente di quanto si pensa normalmente, meno solubile, meno anche così attrattivo per l'umidità, diciamo. Addirittura può essere anidro non soltanto per cottura ma anche natura per compressione. Si sono trovati dei capitelli ad Aosta che sono intagliati direttamente nel gesso, quindi insomma è un materiale che, come è stato anche detto, può davvero riservare delle sorprese ancora. Ecco. A Thierry volevo domandare questo: tu sai che a partire dalla metà degli anni 90 presso l'opificio fu sviluppata la tecnologia delle radiografie di grandi dimensioni, che faceva sì che si potessero utilizzare delle pellicole che avevano una larghezza di 1,30 m dell'ACFA da principio e poi in lunghezza quanto si voleva, e quindi sono viste poi delle radiografie di grandi dimensioni molto impressionanti, la pala di San Zeno del Mantegna, recentemente l'adorazione dei Magi di Leonardo e così via. È una tecnologia che in effetti non si è diffusa, io credo che sia stata effettivamente quasi soltanto confinata nei laboratori dell'opificio. Nella tua esperienza di studioso e come posso dire, persona esperta di restauro che ha lavorato nel privato,
Ecco, come mai non c'è stata una maggiore diffusione di questa tecnologia? Forse perché è complicata, perché è costosa, perché oggettivamente il fatto di poter evitare in buona parte la mosaicatura in tanti casi, magari meno con le sculture, più con i dipinti, è sicuramente un asset positivo. Sì, allora, per quanto riguarda i cleilastri, mi ricordo, l'avevo visto poi all'opificio, non è stato, penso, sviluppato maggiormente perché l'ho visto anche adesso al Louvre, che ho dovuto fare queste grandi opere di Rubens di oltre 7 metri per 4, che quelle dimensioni di lastre radiografiche, io quando ho fatto queste opere dipinti ho inserito tutte le mie lastre tra tela e telaio. Quando tu lavori con quelle lastre grandi lì, ti trovi comunque 6 cm di spessore di telaio con tutte le crociere, che poi quando vai a svilupparla ti trovi anche nella scansione. Quindi sono sicuramente comode, ma scomode per le opere su tele, perché tu non riesci a inserirle tra tele e telaio. Io ho risparmiato tantissimo tempo di lavorazione di immagine, perché se avessi dovuto immaginare di fare queste grandi tele di Rubens con un telaio così radiopaco, perdavo comunque i dati sulla pittura, perché comunque devo contrastare maggiormente. In più, io l'ho visto anche su altri Rubens della Sabauda, le lastre radiografiche analogiche tra quelle digitali, stiamo parlando di 8.000 livelli di grigi e 64.000 livelli di grigi. La prima volta che ho provato quelle digitali, ho rifatto l'Ercole di Rubens della Sabauda, era stato radiografato negli anni 80 con l'analogico e non c'era nessun pentimento. Quando l'ho fatto io, la testa dell'Ercole era sul petto, perché si era perso completamente le pennellate dall'abbozzo molto leggero, che spesso quando vai a sviluppare una lastra, se magari l'energia che hai usato, perché comunque le lastre di quella dimensione lì hanno un costo, usi un'energie ben definite, ma le piccole pennellate, quelle sfumature di grigio, non le vedi. L'ho proprio vissuto sulla pelle, cioè l'ho proprio visto tra analogico e digitale, quindi secondo me anche per quello. Poi per statue, con la mia, no, perché la mia, nel senso quella sviluppata digitale, questi 64.000 livelli di grigi, ne fai una e hai tutti i passaggi, lavorando anche semplicemente con livelli su Photoshop, schiarisci, scurisci e vedi la parte della pelle, ma vedi anche dentro. Con quella analogica devi farne 2 o 3, con esposizioni diverse, quindi comunque avresti tempi e costi molto maggiori. Oltre al fatto che devo dire, il sistema che ho fatto anche adesso, che uso adesso, è molto ecologico. 3.000 lastre fatte per il Louvre, nessun acido, nessuno sviluppo, nessun elemento da buttare, soltanto materiale digitale. Quindi secondo me è anche quello lo sviluppo. Altre domande? Sì. Prego. Sarah, you had a question? Ok. Il microfono? Microfono, per favore. Chi è che voleva fare la domanda? May I speak in English? Yeah, of course. Thank you. 2 questions. One is, did Vella retain any of the moulds that he would have had in his studio? No moulds. That was one question. And the other question was whether... Sorry, can you repeat, because we are not able to understand. If Vella retained his moulds for his models he made? No. Molds? Moulds as in the containers which made the casts. The acoustic here is very hard. Okay. Basically here is very difficult to hear. Okay. So no moulds in the collection? Yeah. Oh, okay. You are asking about molds, if we have molds in the collections. That's right. So we have, I don't know for Bartolini if there are, but for Vela, of course, we have some. Not a lot of molds we have. We have one of Dante, some small molds of small Spartaco. So basically, molds in tasselli. So what we have are a few, I think
5, 6 pieces and small molds for parts of objects. Yeah. But we didn't analyze a lot of it. We didn't analyze them, so that could be a point to Okay. go further. I just wondered they may be helpful in terms of the characterization of residues on the models. And the other question was whether you came across any microbiological activity on any models? Sorry. No. Okay. Ah, avete trovato attacco biologico? Non abbiamo fatto analisi in questo senso. Non ci sono evidenze. No, I think we didn't find evidence in Vela collection and neither in Bartolini's. Thank you very much. Scusa, per il Bartolini avete studiato una delle forme? Sì. Ecco, perché Sara, you were asking, perché secondo me lei... La domanda era quella. No, perché stai studiando nella forma, tu puoi avere una correlazione con la... Con il positivo. Ok. Adesso cominciamo l'ultima parte della giornata, una parte che abbiamo dedicato alla illustrazione di alcuni casi studio, in qualche modo emblematici sia da un punto di vista storico-artistico, ma soprattutto da un punto di vista tecnico, emblematici appunto delle modalità con cui Bartolini ha realizzato sia la parte del modello in gesso sia la parte del trasferimento in marmo. Avremmo avuto chiaramente molto più tempo a disposizione, quindi ci sarà il tempo soltanto per descrivere 4 casi studio e 2 di questi, quello sulla carità educatrice e quello sui busti e i ritratti, saranno leggermente più brevi perché abbiamo pensato di dare più spazio alle presentazioni sul monumento a Leon Battista Alberti di Santa Croce e sulla Tavola degli Amori. Di nuovo ci sarà una presentazione in inglese, perché abbiamo il piacere anche di avere a questo tavolo il conservatore della scultura europea del Metropolitan Museum di New York. Il canovaccio è sempre lo stesso, ci sarà una introduzione storico-artistica, in questo caso per la carità sarà il professor... Per carità. Il professor Carlo Sisi, e poi ci sarà da parte mia, insieme a Elizabeth Manship, una disamina dei modelli in gesso e lo stesso sistema, lo stesso appunto, struttura seguiranno per le altre presentazioni. Lascio la parola a Carlo Sisi che introduce la scultura appunto della carità educatrice. Ecco. La carità educatrice viene commissionata nel 1817 da Ferdinando III. La destinazione è una destinazione illustre, è la cappella della villa del Poggio Imperiale, dove in quel momento la modernità dell'arte, sia da un punto di vista architettonico che scultoreo, era all'ordine del giorno. Si è già intuito negli interventi di oggi che Bartolini non era un uomo fedele ai tempi, aveva un suo carattere anche irascibile. Evidentemente questa commissione, che aveva un'importanza notevole, non lo ha, come dire, impegnato più di tanto, perché bisogna aspettare il 1823 per sapere che è risultato terminato il modello. E lo sappiamo
perché alcune incisioni del modello vengono rese pubbliche, ma soprattutto 1824 l'intervento di Pietro Giordani, che è uno degli esegeti più ambiti nell'ambito del purismo, scrive su Antologia un brano che ci dà, come dire, il viatico per comprendere il significato dell'opera. Opera che nel 1835 risulta terminata e talmente, come dire, ammirata dal Granduca che decide di non inserirla tra le statue che ornano la cappella del Poggio Imperiale, ma di trasferirla direttamente a Palazzo Pitti. E lì rimarrà e attualmente si trova, come sapete, al centro della Sala dell'Iliade. Sottolineo soltanto sulla falsariga di quello che dice Pietro Giordani che il significato di questa scultura è un significato che rientra perfettamente nella linea di carattere pedagogico e di, come dire, mutua assistenza che la cultura della restaurazione, soprattutto con il supporto intellettuale e militante di Giovan Pietro Viesseux, imponeva alla città di Firenze, quello che si chiamava il prescritto circolo, ossia un tempo in cui tutto doveva essere integrato, per cui la figura della donna non è altro che una figura che allegorizza due aspetti della maternità. La maternità che nutre e quindi il bambino ormai esausto proprio dal cibo si abbandona sul seno della madre, e la maternità che educa e quindi con un gesto imperioso della mano sinistra al bambino che si dimostra riottoso con quella gambina che indica proprio la non adeguarsi all'imperio della madre, e questo fa parte di quella attenzione al bello relativo di cui Bartolini era maestro, e che appunto lei indica al bambino la lettura, quindi nutre e educa. E questo è proprio la chiave di volta di questo mondo della restaurazione che, legato all'educazione e alla filantropia, trovava in Raffaele Lamborghini e proprio anche in Pietro Giordani degli esecutori teorici di grandissimo livello. Quindi la madre che vediamo è una madre che non cura se stessa, perché lo chignon si è sciolto, la spallina cade, quindi lei non guarda a se stessa ma alla sua funzione di nutrice e educatrice. Questo era il mondo di Bartolini, il quale, come sapete, introduce nel monumento Demidov, così come introduzione poi alla prossima committenza della Tavola degli Amori, introduce una musa che era sconosciuta al catalogo delle muse e delle allegorie che venivano rappresentate sui monumenti, ossia la musa dei festini. Perché? Perché Firenze non ebbe mai tempo così felice come il tempo di Ferdinando e soprattutto di Leopoldo II. Questa era la Firenze che si gode anche oggi in Piazza dei Renai, dove il monumento restaurato di Bartolini finalmente fa capire tutto il significato che in quel milieu Bartolini stesso rappresentava. Quindi la carità è un apice, un caposaldo della teoria del purismo, ma soprattutto è un tramite importante di quel concetto del prescritto circolo, dell'armoniosa integrazione che consentiva a Firenze di essere la città dei festini, intesi proprio come gioia, cioè ossia come luogo dove tutti venivano a ricoverarsi. Ed è grazie a questo che fra i giovani del Caffè Michelangelo potrà arrivare un giovane pericoloso come Domenico Morelli, che proprio in un momento di grande libertà nella città portava una voce inquietante, che è quella che poi accoglie Vincenzo Vela, la parola il vero. E quindi questo è il momento cruciale prima del 1850. Grazie. Ecco. Come ricordava Sandro Bellesi stamattina, il professor Sisi, riesce in pochi minuti a tratteggiare. Avevi questo tempo e questo tempo. Avevi.
Sì, appunto, di questa scultura si potrebbe parlare per parecchio tempo, non soltanto da un punto di vista storico-artistico, ma anche da un punto di vista tecnico, perché lo studio del modello ha riservato non poche sorprese da un punto di vista appunto tecnico. Innanzitutto bisogna ricordare che di questa scultura, nelle dimensioni grandi, diciamo, delle dimensioni grandi ci sono diverse repliche, oltre a quella di Palazzo Pitti, ce n'è una anche ad Amsterdam, più una serie di altre repliche in scala ridotta, di cui appunto una è stata esposta nella bellissima mostra della Fondazione Rovati di Milano, curata dal professor Sisi. Allo stesso modo abbiamo anche diverse repliche in gesso di questo modello, e vedremo appunto che è un aspetto abbastanza curioso, perché qui nella gipsoteca dell'Accademia c'è un modello diciamo in scala grande, ed è un modello a forma persa di un modello in argilla. Ci sono poi altre due repliche in gesso, sempre delle stesse dimensioni, una esposta al Museo Civico di Prato, di proprietà degli Uffizi, e una nella biblioteca dell'Accademia delle Belle Arti, che sono delle repliche a tasselli, sempre vedremo, non della scultura in marmo, come a volte si è trovato scritto, ma si tratta di repliche del modello in gesso, e vedremo che ci sono alcune evidenze materiali che tolgono qualsiasi dubbio. Qui in Accademia c'è anche un modello in gesso di piccole dimensioni, un modello realizzato con forma a tasselli, e si vede molto chiaramente che è stato utilizzato per repliche in marmo, perché ci sono tutti i punti di misura. Cominciando a parlare della disamina del modello che è qui in Accademia della Grandezza Naturale, non si può diciamo, fare a meno di partire dalle fotografie storiche e da quei momenti tragici appunto dell'alluvione, che hanno evidentemente segnato l'aspetto del modello come oggi lo possiamo vedere. E queste appunto sono le osservazioni che si possono fare sul modello in scala grande qui dell'Accademia, e vedete ci sono molti segni c'è la presenza di molte macchie di sostanze organiche, forse fissativi, forse distaccanti, forse protettivi, che vedremo è un punto molto importante per comprendere, diciamo, le modalità con cui Bartolini realizzava anche il trasferimento dal gesso al marmo, e vedete appunto diciamo un modello dove sono presenti i canonici e tradizionali punti di misura con chiodi e repere sia in ottone sia in ferro, e la superficie è molto segnata appunto da questi passaggi utilizzati per il trasferimento. L'XRF è stato, diciamo, ci ha dato la conferma della tipologia dei materiali di cui questi punti di misura sono stati realizzati, e la fotografia tecnica della luminescenza nella fluorescenza UV ci ha restituito di nuovo una situazione molto contaminata, molto compromessa. Da che cosa? Di nuovo da presenza di forse interventi recenti
come la fluorescenza biancastra ci dice essere legata alla presenza di sostanze acriliche, e come vi dicevo queste fluorescenze giallastre che invece sono legate alla presenza di sostanze organiche di natura, appunto, ora difficile dire esattamente di che cosa si tratta, ma probabilmente appunto dei fissativi e dei distaccanti. Da un punto di vista della struttura, la radiografia, come ci ha illustrato Thierry, è stata evidentemente determinante per capire che cosa? Per capire che si tratta di un modello, innanzitutto è molto strano, è un modello pieno, cioè una scultura a dimensioni naturali piene. Penso che appunto un formatore come Augusto e come Giovanni insomma, non possono far altro che stupirsi, e la struttura, le armature con cui questo gesso è costruito è abbastanza complessa, difficile anche da giustificarsi da un punto di vista proprio del modo con cui appunto è stato costruito. Il tempo, ora effettivamente si potrebbe fare tante altre osservazioni, ma appunto come si è detto di questo caso studio ci soffermiamo, diciamo, sulle parti più generali. Il trasferimento dal gesso al marmo, sto parlando di questa, diciamo del modello in scala 1 della scultura grande, è sostanzialmente è molto preciso, se non alcune differenze sono state notate anche in precedenza, la scritta sul cartiglio, ma anche il trattamento, per esempio, dell'espressione del fanciullo, che vedete essere nella scultura in marmo ben più accigliato del modello in gesso. Una sovrapposizione che di nuovo con la modellazione 3D diventa particolarmente loquace ed evidente. E vedete anche in questo caso il confronto fra modello e marmo. Sinteticamente le parti verdi sono le parti dove c'è una perfetta sovrapposizione, le parti blu dove c'è una maggiore lavorazione del marmo rispetto al modello, e le parti rosse invece sono quelle insomma, che vengono più avanti. E vedete, interessantissimo questa parte, vedete il volto della figura femminile è molto più lavorato rispetto al modello. Al contrario, invece, la fronte del fanciullo, che diventa più accigliato, è stato meno lavorato rispetto al modello. Appunto, le considerazioni, come dicevo, possono essere davvero tante, però dobbiamo andare avanti e far che cosa? Fare una comparazione invece fra le repliche in gesso. E in questo caso la replica che abbiamo della scultura che è nella biblioteca della Galleria dell'Accademia di Belle Arti non è un calco della scultura, ma è un calco del gesso. Perché, vedete, questa è la scultura della biblioteca dell'Accademia, c'è di nuovo il grande chiodo di riferimento sulla fronte, e questo evidentemente taglia la testa al toro, si parla del calco del modello. Allo stessa maniera il calco del modello, che è stato fatto a tasselli e quindi per essere riprodotto anche in più repliche, e la stessa cosa succede anche nella replica di Prato, dove la congiunzione dei tasselli è più approssimativa, e quindi forse perché appunto anche in questo caso diciamo, la cura con cui è stato fatto questo passaggio non è così dettagliato. Per concludere, queste sono le osservazioni che si sono fatte sul modello in scala ridotta, è un modello a tasselli, quindi è stato fatto per essere replicato più volte, e su questo modello ci sono i punti di misura
indice del fatto che questo modello è stato utilizzato per fare il trasferimento in marmo. La fotografia tecnica ci restituisce una situazione completamente diversa, perché appunto le storie conservative di questi due oggetti sono molto diversi, molto più restaurata, con molti più ritocchi anche superficiali e molte più integrazioni. Abbiamo voluto anche fare un confronto geometricamente preciso fra il modello grande e il modello piccolo, e effettivamente questo ci ha un po' sorpreso, perché effettivamente la sovrapposizione non è così palmare, non è così precisa, indice forse del fatto che i tasselli che sono stati ricostruiti non sono stati riposizionati nella maniera perfettamente corretta. E questi sono appunto i confronti. Mi fermo qui perché ora vorrei dare di nuovo la parola al professor Carlo Sisi e al collega Jack Sultanin e Elisabeth Mancip, che ci parlano appunto di questa altra opera straordinaria che è la Tavola degli Amori o la Tavola Demidov. Su questo si può uscire e aprire quell'altro. No, questo. Bisogna farla entrare. Questo? Sì. Ecco, la Tavola degli Amori o dei Geni, o appunto nominata dal committente Anatoli Demidov, era destinato alla Villa di San Donato. Villa di San Donato che costituiva un'alternanza spettacolare al fasto più da governo di famiglia che si godeva in Palazzo Pitti. Tant'è vero che i Demidov regalarono a Ferdinando III il monumentale tavolo in malachite con la base di Tomir, che si trova oggi nella Sala dei Tamburi di Palazzo Pitti. E devo dire che guardando quest'opera, che nel percorso di Bartolini a mio vedere è un'anomalia, stamattina avevo fatto un riferimento alla scultura di Pradier proprio per quella libertà che Bartolini si prende nel descrivere il bambino, il monello di questa tavola così divaricato in maniera, come dire, non conveniente a chi abituato al concetto del purismo e del recupero dei casti pittori del Quattrocento, ecco, poteva in questo modo trasgredire. E nello stesso tempo è, come dire, una tavola che perde il suo significato e diventa un supporto allegorico, una tavola che aveva all'origine probabilmente un'idea più sontuosa, come è documentata da un disegno dove si intuiscono anche delle policromie o addirittura degli intarsi di pietre colorate. E lo stesso Bartolini, sottolineando il significato che voleva dare a questa riunione infantile, non certo collegabile al gusto pedagogico che abbiamo visto nella Carità Educatrice, scrive a Eliso Schianta, il suo collaboratore, quello che gli faceva le acconciature, quello che era proprio destinato a quel particolare a cui Bartolini teneva molto come elemento strettamente collegato alla contemporaneità. Proprio nel 1945 Bartolini scrive a proposito del concetto: l'amore, Dio della generazione sveglio, che protegge il sonno del genio della ricchezza scostumata senza virtù, il quale a sua volta opprime il genio dell'ambiziosa giustezza di operare, spinto ai margini del mondo, simboleggiato dal tavolo stesso. E si vedranno dei particolari molto belli. Io ho già visto in anteprima la decorazione che vedrete attentamente analizzata nel prossimo intervento, ma nello stesso tempo c'è anche ulteriore sconvenienza nella narrazione, scrive sempre il nostro Bartolini a proposito del ragazzo scostumato:
russando il sonno rilasciato dai conviti e dagli amori. Quindi è evidentemente un'introduzione di carattere sensuale in un mondo che la sensualità integrava in quell'armonia che la cultura della Restaurazione intendeva imporre alla società contemporanea. Del resto la destinazione era la destinazione per un ambiente molto lussuoso, come era la villa di San Donato, a un committente come i Demidov che avevano portato a Firenze una collezione di quadri molto eccentrica. La pittura francese si vedeva per la prima volta all'interno della collezione e quindi l'idea che circolassero pensieri legati al concetto di arte per l'arte che proprio Pradier aveva introdotto e che un altro scultore importantissimo del tempo, cioè Giovanni Dupré, accettava in pieno scolpendo la sua bellissima Saffo, fa anche pensare come nella collezione di Vincenzo Vela ci fosse una preghiera di Pradier e quindi era uno scultore molto guardato e molto amato ed era proprio una misura particolarmente significativa per quanto riguarda l'evoluzione del naturalismo verso un estetismo che poteva generare dei risultati inaspettati. E devo dire che seguendo appunto la giornata, quello che più colpisce è proprio la differenziazione fra i modelli di Bartolini e i modelli per me compiuti di Vincenzo Vela. Questo fa pensare che questa compiutezza ci deve fare ricordare che molto spesso gli scultori modellavano in gesso opere compiute in attesa di tradurle in marmo e in bronzo. Avveniva sia all'Accademia, perché gli allievi presentavano opere compiute, come ad esempio la Belle Morente di Dupré, nella speranza di poterlo tradurre in marmo, però era chiaro che il gesso doveva essere opera conclusa, opera che aveva una importantissima dignità estetica. E in Vela, devo dire, la visita della Gipsoteca è una visita esauriente, perché è una visita che dà una sequenza straordinaria di opere che hanno un loro preciso significato, abbiamo detto anche con risultati pittorici di notevole effetto. E poi un'altra cosa, approfitto di dirla, che mi aveva colpito, quella delle estremità, cioè dei piedi diversamente compiuti. E mi è venuto in mente che Bartolini doveva avere presente ancora nella sua memoria e nella sua venerazione il concetto dell'ultima mano di Canova. C'è da dire che il volto, le mani e i piedi erano l'elemento più significativo per quanto riguardava l'intervento creativo dell'artista. L'averli abbozzati evidentemente era fissare un pensiero, l'ultima mano li avrebbe resi a livello di grande dignità formale e questo fa pensare, e chiudo, come le estremità fossero il significato sociale che in un artista entro gli anni 45 e 48 doveva essere, come dire, attenzionato. Perché? Perché, come dicevo stamattina, i modelli erano modelli plebei perché erano sani, perché erano belli, ma portavano con sé un segno che l'arte non poteva ammettere nella sua vocazione di trascendenza, ossia il problema sociale. Le mani e i piedi di una giovane o di un giovane contadino o operaio erano imperfetti. E allora interveniva quello che l'Accademia insegnava, lo studio dai gessi, e quindi le mani, i piedi, i nasi, laddove l'imperfezione regnava, quella che chiamavano la relatività, veniva modificata sovrapponendo quegli elementi. Quindi ho pensato proprio che quell'abbozzo delle estremità sia anche un'attesa, l'attesa che portò Bartolini di fronte, vi ricordate, alla modellina della fiducia in Dio, nel momento in cui lui aveva avuto la committenza dal Pol di Trivulzio, che gli aveva detto: voglio una memoria per ricordare il marito defunto e per le mie figlie, però non voglio una cosa triste perché deve essere esposta in casa. Bartolini non sa
come fare, e mentre sta scolpendo una fanciulla, sta copiando, ritraendo un modello, una modella nello studio, entra l'amico Guglielmo Pepe e dice alla ragazza: scendi dal triclinio, e lei si mette in quella posa. Ecco, però voglio dire, di fronte alla stupefazione dell'amico teorico del purismo, che gli dice: ma come, tu accetti il suggerimento di queste fanciulle tapine e plebee, testualmente gli dice così, e lui dice: no, io accetto la bellezza che è gratuita, non è gratuito l'apporto della società in cui viviamo, che è una società gerarchica, e quindi le mani, i piedi e il volto li metto io, perché io appartengo a quella società del prescritto circolo che diceva tutti bene ma tutti al loro posto. Io vado là così. Sì. Adesso Jack Sultanil ci illustrerà come questa scultura, quella in marmo, da Parigi arriverà a New York e tutte le vicende che sono legate a questo passaggio. Prego. Forgive me for not speaking in Italian, but I do so more for your sake than mine, I assure you. So, il tavolo dei amore, or the Demidoff table, as it is referred to at the Metropolitan Museum of Art, and as how I will refer to it here, is a sculpture in the round which has been placed on a pedestal that rotates. The work is made from 5 sections of marble. The table itself, with the 3 figures resting upon it, is made from a single piece of marble, while the pedestal is fabricated in 4 sections. Just above the fluted section of the pedestal is an iron plate, which would have served to aid the sculpture's rotation. I have been asked to speak about the circumstances surrounding the Demidoff's table's arrival at the Metropolitan Museum of Art. The museum acquired the table in 1903 as a gift from the Duc de Luba. The Duc de Luba acquired the table at the sale of the Demidoff holdings on March 4th, 1870, for a sum of 3,400 French francs. A cover and entry for the table from that catalog appears on the screen now. Curiously, the title of the auction catalog of the sale only refers to the collection San Donato, which was the name of the Demidoff villa just to the north of Florence, and not to Demidoff himself. One possible explanation for this omission of the owner's name may have been Demidoff's reputation. He was often described as a scoundrel and a hard drinker who flaunted his infidelities towards his wife. Demidoff was married to the Princess Mathilde Bonaparte, who was a niece of Napoleon Bonaparte, the daughter of Napoleon's brother Jerome. Aside from his indiscretions, a stunning event occurred. At a ball given at the San Donato estate, Demidoff slapped his wife in public. This final insult led to their divorce. Such an event occurring to a member of the Bonaparte family would not have been soon forgotten in France, perhaps especially since Princess Mathilde was still very much alive at the time of the 1870 sale. Consequently, the decision not to highlight the Demidoff name in the catalog's title may have been viewed as a prudent step. Let's see, didn't advance. There we go. As I mentioned, the Demidoff table was given to the Metropolitan Museum of Art by the Duc de Luba in 1903.
one question is, why would the Duc de Luba, whose primary residence was a handsome hotel in the still fashionable 16th arrondissement in Paris, choose to give the table to an institution thousands of miles away, when there were several museums closer to home which would have no doubt have been very happy to receive it? I would like to propose a possible explanation. The Duc de Luba was born Joseph Florimond Luba in New York City. His titles were not inherited, but were rather papal. He was created Count by Pope Leo XVIII in 1888 and was made Duke by the same Pope in 1893. By the time of his gift of the Demidoff table to the Metropolitan, Luba had already had a history of philanthropy in New York. In 1898, he gave Columbia University in New York a gift over 1 million euros in property, as well as endowing professorships at the university. The Duc de Luba was also familiar with donating works of art to museums in the city. For example, he gave a large collection of Mexican archaeological artifacts to the American Museum of Natural History, which resides just across Central Park from the Metropolitan. There is a letter in the Metropolitan's archives from the Duc de Luba, written from his Paris residence at 53 Rue du Mont d'Urville, and dated the 1st of September 1903. The letter is addressed to Luigi Palma di Cesnola, who was the Metropolitan's director at the time. In the letter, the Duc de Luba makes the offer of the Demidoff table. The letter begins by the Duke thanking Cesnola for the memorial of his wife, the Countess de Cesnola, who died the previous year. The receipt of the memorial suggests that there was already a familiarity, if not a friendship, between the two men. Also, by the time of Luba's letter, a marble by Bartolini had already entered the Met's collections. It is this portrait bust of Alexander I of Russia, which was a gift in 1884 by Mrs. John Falconer, about whom, unfortunately, nothing is known. While we cannot know if the Duc de Luba saw the marble at the Metropolitan Museum, and indeed if the museum had exhibited it, the museum does not have complete records of works displayed in the 19th century, although a comprehensive review of gallery images from that period might turn up something, a project for another time. It would seem quite plausible, though, that the Bartolini marble was on view, since at that time the Met's sculpture collections largely consisted of plaster casts of famous works from antiquity and the Renaissance, and the opportunity to exhibit an authentic marble would have most probably been taken. Consequently, as a native New Yorker, already with a history of donations to New York institutions, including museums, and with a familiarity with the Met's director, and also perhaps knowledge of the work by Bartolini in the Met's collections, the Metropolitan Museum may have been seen by the Duc de Luba as a good home for the Demidoff table. In his 1903 letter to the Metropolitan's director, the Duc de Luba offers the table with the understanding that if it is accepted, then Met would pay all costs of, quote, boxing, transport, and freight from Paris to New York. The Metropolitan Museum complied. The marble was packed in Paris by Kane & Company, who were associates of Wells Fargo, at a cost of approximately 100 euros, which included shipping. Those were the days. The sculpture was shipped in 4 crates from Le Havre on the SS La Touraine, a liner which was built in France in 1891 specifically for service between France and New York.
There has been discussion concerning the originality of the Demidoff table's pedestal. Upon arrival and unpacking at the Metropolitan, the contents of the 4 crates were listed and described. For the pedestal, there are descriptions of, quote, fluting of one section, as seen at the pedestal's upper part, as well as, quote, foliage on another section of the pedestal, which is visible on the pedestal's main section. Therefore, the pedestal as described upon unpacking conforms to its current appearance, so it is safe to assume the Metropolitan's pedestal is the one that existed while the sculpture was in the possession of the Duc de Luba. More research, however, would be required to determine whether this pedestal is the same as originally made for Demidoff or a replacement created by the Duc de Luba. In Mario Tinti's Bartolini Catalogue Raisonné of 1936, the Demidoff table is described as, quote, lost. And in the catalogue of the Bartolini exhibition held in Prato in 1978, it is cited as, quote, whereabouts unknown. The reasons for this lack of knowledge of the location of the table is likely due to the fact that the sculpture had not been on view at the Metropolitan. Rather, it was kept in a highly inaccessible and quite frankly unsightly storage area to where even visiting scholars would not have been admitted. Hence, it was literally out of sight. It was formally exhibited at the museum only in 1991 when a new wing was created for European sculpture and included the museum's 19th century holdings. I hope all of you will have the occasion to see the Demidoff table at the Met, and do let me know when you come, as I would very much enjoy looking at it with you. Thank you. Grazie. Adesso c'è Elisabeth Manship che entrerà più nel dettaglio di tutti gli aspetti tecnici sia del modello in gesso sia dell'opera in marmo. Okay, thank you. Let's see. Yep. Okay. So to go backwards a little bit, this is an example of one of the things that we talked about earlier, of a model in a marble that took different paths in their sort of lives as objects, and that they have sort of led parallel lives that have now become intertwined again. So the model in the marble first started off in Florence. The model then went to the studio of Lorenzo Bartolini, which you can see highlighted there. The marble went to the Villa Demidoff, or Villa San Donato. And then the marble moves to Paris, where it was then sold upon the death of Demidoff. Then in 1903, the marble goes to the Metropolitan Museum in New York. And so what we're going to do now is just look very quickly at the two objects together. And as it was already mentioned, the knowledge of the sculpture was relatively unknown in the 20th century. And so this is sort of a great opportunity to bring the two objects back together and look at them together in the context of what we talked about in terms of Lorenzo Bartolini and also Vincenzo Vela in terms of the technique of models and marble. So, as it's already been described, the plaster model is interesting because it's just the table, the top of the table. This is a sculpture in the round featuring 3 figures on top of the platform, and it was clearly meant to be viewed from all sides, which is not so easy to demonstrate in a presentation, but we'll try. And so, as you can see also from the photography on the screen,
every angle of this table can be considered a way to view this object, and so already it's interesting for that. I'll point out also, because of this photo shows us very clearly the roughness of the edge of the model, which this is an interesting object because often we see the base of a plaster model. It's supposed to be relatively unfinished, and it is unfinished. This, on the other hand, is quite finished, and we'll show you in detail later, in the final sculpture. And so it's very interesting that in the model here, it's rough. We'll go through and we'll look at certain features of Bartolini's work, which have come up as themes throughout today, and looking at Bartolini models in general. So in this model, it features the roughly presented feet, but also highly modeled feet, which is interesting to have them both in the same sculpture. There's detail of incisions on the surface and also different details of foliage on this object. These images represent the squared off and also the modeled hands. So again, it's the hands and the feet that are coming up to the surface as themes for our today. And the hair that's been roughly but deliberately defined. And we'll look a little bit later at what that means in terms of the final sculpture. So here you see lines that indicate, however, it's interesting to see how it's roughly defined, and yet it actually corresponds in its own way to the final sculpture. Finally, accessories in this object, such as the quiver with the arrows, shows incisions, and in addition it shows certain decorative elements that have been drawn on the surface. For example, on the top of the quiver we can see in the picture on top. And the side of the quiver has nothing on it, which we'll see later. We didn't do formal technical photography on this object. We looked at it in UV light, and so the photographs are not as professional as some of the other ones that we've seen. However, in any case, it's possible to see the presence of different substances on the surface that give different responses in terms of fluorescence, and this is an aspect that we'll look into further in the future. In terms of the cast construction, we've seen also that from looking at these images, it's possible to see that actually there aren't a lot of signs of the casting technique in terms of seam lines and other elements like that. In that sense, it's a clean cast, but obviously there are signs of the removal of the mold on the surface. Finally, we were able to do X-rays, and interestingly enough, the X-rays were done from above of the table, and it's possible to see both in this manner. This shows two different ways in which you can contrast the images that are shown, the images of the X-ray. And it's possible to see, as it was discussed before, the way that the plaster, we know that it's a solid base, and yet the plaster has a dishomogeneous appearance. And one of the things that we've been able to see through little breaks in the side of the surface is the presence of fibers in the plaster that was used to create the base of this object. And we suppose, although this is something that also needs to be looked into further, that this is because of the presence of fiber in the base. In addition to that, there's really a notable absence of armature, at least in metal, in this object. There's the presence of one small piece of metal, but there's a possibility that this is connected with restoration work in the past. Now going to see the
for this one, we'll look together at the images that we just looked at from the model and look how they appear actually in the final sculpture. So in this, we see that the feet, or the foot, that was roughly defined in the model is completely defined in the final, the marble, whereas the feet that have been actually modeled more fully in the model are actually follow very closely what happened in the model. We don't have an explanation for this. However, both the fact that both of these types of modeling exist in terms of the rough and the fine modeling gives us a little bit of information about how Bartolini worked. This shows the working of the surface in terms of the more decorative elements that you can see the leaf in the images above follow fairly closely what is in the model, whereas what's on the bottom, this sort of grapevine design doesn't really follow what's in the model. Here again we have the hands, the not defined hand and the defined hand. We can see there are very few measuring points that still exist on this model. That's sort of a tricky thing because there's a chance that we don't see them because they've been removed. Sometimes in the course of time they were considered unsightly and so they were removed. Sometimes they were left. We're not 100% certain which of these this was. And this is the comparison of the hair and the working of those surfaces. In this you can see that the indications that are given in the plaster model, although they appear differently because what we're looking at is how it appeared in the clay model, that it's the same, they follow the same line more or less in the final sculpture, which is interesting. And finally, elements that don't correspond, such as the quiver and the arrows, are much more fully defined in the final, and the decoration that is on the top of the quiver and on the side don't exist in the model, they're different. On the bottom, there's also the signature of Bartolini, the inscription that dedicates the model, and this is another one thing that in Bartolini there are a few models that are signed, and there are many, many, many that are not signed. And the final aspect of the model that we'll look at is something that we haven't come upon already, and this has to do with the pupils and how the eyes are defined. And in the models, it's very clear that the eyes have no definition within the whites of the eyes, whereas it can be seen in raking light that the pupils actually, and I'm not sure if you can see it so well in this image, but the pupils of the eyes are defined by a beautiful, delicate line, and it's difficult to see these, but in this sculpture itself, you can see that actually it shows you the direction that the youth is looking in. And so he's actually pointing the finger up, but he's also looking up. His eyes go, which follows in terms of the context of the meaning of this object in general. This has started a whole line of research into when they don't exist in the model, because in most models the pupil is not delineated, whereas in the final sculptures they are. So very quickly I'll take you through this line around the base of this table is really fascinating because it represents the 12 signs of the zodiac. There are 10 stars which appear between the signs, and then the sun and the moon. And so for me, at least, the idea that this is supposed to be a rotating table and that there are 24 signs, it's the concept of the whole object in general is really very harmonious. So here we'll go around the table.
And then very briefly, we'll talk about the base. The base, which we've already looked at, in this image, you can see where the break comes in the middle, which is probably can be attributed to some sort of a rotating mechanism, which we're going to try and look into further to understand exactly how perhaps it worked. And thank you very much. Thank you very much for the opportunity to study this beautiful object. Okay. Grazie mille, grazie mille. Appunto, è veramente difficile fermarsi. Tutte le sculture di Bartolini sembrano raccontare delle storie infinite che appunto ora proviamo un po' a fissare. Io inviterei al tavolo le prossime relatrici. Ma è sparito Mazzo? Sì. Busti e ritratti. Ora ci sono i busti e ritratti o c'è... No, Alberti? Alberti. No, scusa. Momento Alberti. Prisca, sì. Allora, ora parliamo di un'opera davvero complicata e interessantissima, sia per le vicende storiche, sia anche per le vicende tecniche che a questa opera sono legate. Di nuovo sarà una presentazione a più voci. Prima introdurrà la parte storica-artistica Elvira Altiero, poi Eleonora Pucci parlerà appunto della parte tecnica del modello e in parte della scultura al marmo, e infine Prisca Giovannini traccerà alcune osservazioni molto interessanti che sono state fatte nel corso del restauro di 20 anni fa da parte del Consorzio CER. In particolare lavorarono Nicoletta Carniel e Patrizia Riva, che veramente ringraziamo ancora per la disponibilità e per la generosità con cui hanno condiviso le loro osservazioni. Per andare avanti, sì. Buonasera a tutti. Il caso di studio che si presenta, il monumento a Leon Battista Alberti, offre più elementi di interesse, in parte già anticipati. Innanzitutto si tratta di un monumento di grandi dimensioni, altezza massima 2,40 m, articolato in 3 figure maggiori del vero, e quindi interessante sotto il profilo tecnico esecutivo. Il modello si prestava poi a un confronto diretto con l'opera finita in marmo, reso possibile grazie alla collaborazione con l'Opera di Santa Croce, dove il marmo è conservato. Abbiamo avuto inoltre l'opportunità, come accennato, di esaminare la documentazione del restauro eseguito sul marmo nel 2005 da Nicoletta Carniele e Patrizia Riva, che ci ha permesso di comprendere meglio le caratteristiche del monumento, rimasto allo stato non finito. Infine, il nucleo documentario dell'archivio Bartolini, conservato presso la Galleria dell'Accademia, si presentava piuttosto ricco, ben 29 unità documentarie, permettendo di ricostruire le fasi salienti dell'impresa, dal contratto tra committente e artista all'acquisto del blocco di marmo, fino alla collocazione finale dell'opera nella chiesa. Iniziamo appunto dai documenti. Il sepolcro monumentale dedicato al grande architetto e letterato rinascimentale fu commissionato da un suo omonimo discendente, il cavalier Leon Battista, conte degli Alberti. Nel suo testamento il conte aveva ordinato che venissero eretti in Santa Croce 2 monumenti in marmo, con statua e sarcofago, di diversi disegni ma di uguali dimensioni. L'uno in onore dell'illustre antenato, l'altro a suo padre, Giovan Vincenzo degli Alberti, da affidare rispettivamente agli scultori Lorenzo Bartolini ed Emilio Santarelli.
Le opere, da realizzarsi entro 4 anni dalla morte del committente, avvenuta il 14 gennaio 1836, sarebbero state collocate presso i primi 2 pilastri della navata di mezzo, dalla parte dell'altare maggiore. Il contratto vero e proprio tra Bartolini e gli eredi del conte, suoi esecutori testamentari, venne sottoscritto il 18 agosto del 1936. Vediamo nella figura, nell'immagine a sinistra, la prima carta del contratto. L'atto disciplina tutti i dettagli legati all'esecuzione dell'opera. Il soggetto, che consisterà in un gruppo esprimente il protagonista in mezzo all'angelo dell'eternità e a quello della sapienza. I materiali, marmo statuario di prima qualità e meno macchiato che sia possibile, e per il sarcofago statuario chiaro con zoccolo di colore. Le misure, i costi, 4.000 scudi fiorentini, compreso il valore dei marmi, le scadenze entro 3 anni, le rate, le penali e gli obblighi dello scultore, che si impegna a seguire il monumento con la maggiore accuratezza, in garanzia della quale dovrà porvi il suo nome una volta ultimato. Inizialmente Bartolini sembra avere dedicato grande impegno all'impresa. Il contesto era del resto prestigioso. Santa Croce nell'Ottocento era diventata il Pantheon degli italiani e lo scultore, tra l'altro, in quegli stessi anni ottenne anche l'incarico per le tombe di Girolamo Segato e della contessa Zamoyska. Nel caso in esame, egli si cimenta però per la prima volta con il tema della celebrazione degli uomini illustri della patria. Scrisse persino una spiegazione del soggetto, è l'immagine appunto sulla destra, datata, una memoria stampa datata 24 febbraio del 1938. Il testo è noto, già pubblicato dal Tinti e ampiamente commentato in letteratura. Cito giusto alcuni passaggi sulla figura di Alberti, il protagonista, protesa verso la divinità in segno di riconoscenza. Ho rivestito la figura col manto dell'apoteosi, come adottato dalla maggior parte degli artisti. Le proporzioni ed il carattere delle forme sono quelle di un vecchio, che mostrano essere stato, in gioventù, di natura elastica e robusta, pronto a tutti gli esercizi della ginnastica. Inoltre, vista la destinazione, un contesto ecclesiastico, scrive: ho scelto un'allegoria conveniente al cristianesimo. Descrive quindi gli angeli ai lati e i loro attributi. L'opera esprime quindi un giusto equilibrio tra riferimenti a un patrimonio artistico di forme classiche e una sintassi innovativa ispirata alla verità naturale. Nel margine inferiore del foglio, appunto l'immagine a destra, si legge appena perché è un appunto manoscritto a matita pertinente, autografo dello scultore, Bartolini sembra indicare una precisa scelta artistica. Scrive: non ho creduto mettere le ali agli angeli, la sola aureola deve servire ad esprimere che sono spiriti celesti. Dell'opera esistono alcuni disegni preparatori. Il primo a sinistra è uno studio di nudo, gli altri 3 rappresentano le figure panneggiate e a proposito appunto della questione a cui si accennava in precedenza delle ali, notiamo in particolar modo nel secondo disegno, si vede un po' più chiaramente, la presenza appunto delle ali nell'angelo di destra. Ora, nonostante le buone intenzioni e gli accordi presi, la realizzazione del sepolcro si protrasse a lungo, concludendosi solo dopo la morte dell'artista. Seguiamo quindi i documenti, vado insomma un po' sinteticamente. Il 15 gennaio del 1938 a Carrara lo scultore Giuseppe Rocchi, socio di Bartolini, si dichiara soddisfatto del prezzo pagato per l'acquisto del blocco di marmo, che viene consegnato ad Andrea Mercanti, suo aiutante. Nei mesi di agosto e ottobre, tra agosto e ottobre del 1938, Carlo Rocchi fornisce a Bartolini notizie sul taglio del marmo. Nel dicembre del 1939, quindi l'anno successivo, lo stesso Rocchi comunica di avere allo studio il miglior scalpellino della zona, tale Castore Rossi, che andrebbe bene per i monumenti Alberti e Zamoyski.
Il 13 settembre del 40 Rocchi emette finalmente una ricevuta del pagamento in acconto del lavoro sul monumento Alberti, che deve consegnare il prossimo mese di ottobre a Firenze. Ma il lavoro procede lentamente, ecco, e infatti nei ruoli settimanali dei collaboratori impiegati da Bartolini, Eliso Schianta, suo collaboratore, risulta impegnato sugli Alberti nel novembre del 44, è appunto l'immagine sulla sinistra con l'indicazione appunto dell'impiego di Schianta su questo monumento. Alla morte di Bartolini, nel gennaio del 50, il marmo è tra le opere incompiute e i documenti successivi, appunto conservati nell'archivio, riguardano il pagamento e il completamento del monumento, quindi le vicende successive alla morte dell'artista, di cui si occuperà la tutela delle eredi Bartolini. In merito si vedano in particolare due lettere del 23 e del 26 marzo del 50 tra Pietro Gaeta, per conto della famiglia Alberti, quindi rappresenta gli interessi della committenza, e l'avvocato Leopoldo Pini, tutore delle eredi Bartolini. Nella prima, Gaeta comunica che il committente è disposto a pagare il resto della somma pattuita affinché il marmo sia collocato sopra la base, che è già eretta in Santa Croce, e purché gli sia consegnato il gesso formato che è servito da modello. Nella seconda, quindi la risposta del Pini, di cui vediamo un particolare sulla destra, l'avvocato, rappresentando gli interessi delle Bartolini, comunica che i costi, innanzitutto comunica che i costi sono aumentati rispetto a quanto pattuito e che attualmente solo il modello in gesso vale circa 1000 scudi, quindi ha un valore autonomo il modello. Quanto al marmo, è da completare, cito: il gruppo dell'Alberti non finito è avanzato di maniera da poter essere terminato con la massima facilità. L'angelo celeste non ha bisogno che di pochi tocchi nell'estremità. Nella figura principale vi sono tali scarpellate del maestro da conoscere chiaramente quel che resta da fare. Lo stesso relativamente all'altro angelo. Più indietro sono gli accessori, come le pieghe. Ma chi non sa che anche Bartolini le faceva eseguire da qualche suo allievo? Ora, non potrebbe tra questi scegliersi il più bravo, perché in Santa Croce non si vedesse un monumento non finito quando poteva esserlo e molto facilmente? È quindi evidente la volontà della famiglia Bartolini di consegnare un'opera finita in Santa Croce. Tuttavia le cose non andarono esattamente così e infatti il mese dopo, siamo nell'aprile del 50, Niccolò Matas, incaricato della sistemazione dei monumenti in Santa Croce, chiede a Virginia Bartolini di affidare a Eliso Schianta il trasporto e la collocazione del monumento Alberti. Nei prossimi interventi delle colleghe appunto vedremo l'esito materiale un po' di questa vicenda. Chiudo però citando il testo dell'epigrafe che poi verrà posta sul monumento in Santa Croce. Rimasto imperfetto, questa è la parola adoperata, per morte dello scultore Lorenzo Bartolini. Grazie. Grazie. Eleonora, vieni qui. No? Eleonora Pucci ora ci illustrerà lo studio che abbiamo condotto sul modello e introdurrà la parte appunto legata al trasferimento in marmo, che poi sarà meglio e più approfonditamente descritta da Prisca Giovannini. Buonasera di nuovo. Il modello in gesso per il monumento a Leon Battista Alberti è appunto fra le opere che abbiamo già citato, colpite dall'alluvione dell'Arno del 1966, che raggiunse appunto tutti i gessi raccolti nel cenacolo di San Salvi. Per il caso specifico di questo modello, le acque lo sommersero fino ad un'altezza di 1,20 m circa. Qui nelle foto storiche, diciamo una Polaroid della documentazione proprio pochissimo tempo dopo l'evento catastrofico dell'alluvione. Dopo i primi soccorsi,
ovviamente affrettati per l'emergenza, per la gravità del momento, si sono susseguite nel corso degli anni una serie di campagne, vere e proprie campagne di restauro che ebbero esiti assai soddisfacenti ed importanti per la conservazione, la preservazione e la restituzione di queste opere. Tra cui per il modello in questione si farà riferimento a uno secondo grande lotto di restauri eseguiti dall'Opificio delle Pietre Dure sotto la direzione di Anna Maria Giusti nella prima metà degli anni 70. Dalla fotografia tecnica, come abbiamo già detto, è evidente il segno dell'alluvione, del passaggio delle acque alluvionali, in particolar modo per la mancanza, la sostanziale mancanza di fluorescenza della parte rimasta sommersa. La superficie del modello dell'Alberti non sembra particolarmente intrisa di residui di sostanze organiche, a differenza invece della maggior parte degli altri modelli e delle altre opere che sono state studiate, sono state analizzate. In particolar modo le parti più evidenti sono la base, delle fluorescenze particolari sulla base e sugli arti inferiori delle figure laterali che mostrano i segni di numerosi interventi, integrazioni, ritocchi e stuccature riconducibili ai restauri eseguiti dall'Opificio delle Pietre Dure nella prima metà degli anni 70 e che rivelano lo stato conservativo delle opere dopo il devastante passaggio dell'alluvione. Risultavano infatti distaccate la gamba sinistra dell'angelo seduto, dal ginocchio alla caviglia, il piede e parte anche della serpe. Distaccate inoltre erano anche parti del braccio alzato, del braccio sinistro invece dell'angelo in piedi. E durante i restauri dell'opificio si può vedere anche dal particolare della radiografia, si effettuò un fissaggio, un rimontaggio del braccio sinistro della figura che era stato distrutto in diversi frammenti con l'inserimento di nuovi perni in acciaio inox o PVC. Dalla spettografia di fluorescenza raggi X si è visto come su questo modello si possono individuare diversi tipi di punti legati al trasferimento dal modello al marmo, tra cui repere di diverse aree e grandi croci incise sulla superficie del gesso. Si ritrovano anche chiodi grandi ricoperti di gesso a formare delle piccole piramidi che probabilmente segnavano gli ingombri principali. Dal punto di vista dei risultati delle indagini radiografiche, come è già stato in parte anticipato, la maggior parte dei modelli di Lorenzo Bartolini appaiono di gesso pieno e anche in questo caso ad esclusione di alcune parti degli arti inferiori che presentano invece delle parti cave e realizzati, la struttura interna della maggior parte di questi modelli ha una struttura metallica di sostegno estremamente complessa, realizzata con tubi, con armature, con metalliche anche di grande spessore. In questo caso vediamo come le figure stanti sono percorse totalmente nella loro lunghezza da grandi barri presumibilmente tubolari, sicuramente di ferro, questo è evidente dalle macchie di ruggine che si possono trovare anche sulla superficie del gesso e anche dalle radiografie, come si può vedere indicato anche con la lettera C, dalla formazione di ruggine proprio intorno alle barre metalliche. Questo ovviamente aveva causato nel corso del tempo la formazione di crepe, fratturazioni e in alcuni casi anche distacchi di porzioni di gesso. Questo è un particolare delle radiografie della gamba sinistra dell'angelo in piedi che si protende all'indietro, in cui forse è possibile rilevare invece un restauro antico
Sappiamo che Luigi Stiattesi, il formatore che lavorava nell'atelier di Lorenzo Bartolini, realizzò per conto di Tommaso Gasperini, alla morte di Bartolini nel 1850, dopo la morte di Bartolini, alcuni restauri ad alcuni gessi. Probabilmente uno potrebbe essere da rilevarsi nella parte della gamba appunto sospesa, e questo spiegherebbe anche la sostanziale differenza che si nota nella sovrapposizione della scansione di questo particolare, la sovrapposizione della scansione tra il modello in gesso e il marmo, quindi una diversa che rappresenta, ben identifica una diversa inclinazione della gamba e quindi della posizione. Queste sono altre immagini delle radiografie dove si possono, dell'importanza anche dal punto di vista conservativo, poiché attraverso i particolari radiografici si sono messi in evidenza anche crepe o fratture che segnano dei punti di criticità ed eventuali criticità del modello, e ovviamente tutti gli interventi di restauro eseguiti sull'opera. Abbiamo visto come le strutture ancora metalliche all'interno vengono utilizzati materiali di tipo diverso, vergelle metalliche, armature tubolari, quindi come se quasi venisse utilizzato del materiale di risulta, materiale che probabilmente si trovava all'interno dell'atelier, si poteva normalmente reperire. Per quanto riguarda la scansione, quindi la comparazione tra il modello in gesso e l'opera in marmo che è conservata nella chiesa di Santa Croce, allora in questo caso abbiamo semplicemente riportato le misure delle dimensioni del modello in gesso e di quello in marmo, che variano veramente di pochissimi millimetri. Quello che si può evidenziare dalla sovrapposizione delle due scansioni è probabilmente, come già è stato detto, le parti in rosso è dove la scultura lapidea, quindi in marmo, è maggiore, diciamo, è in volume maggiore rispetto al modello in gesso, e questo si ritrova principalmente nei volti e nelle parti anatomiche delle figure. Quindi come se probabilmente questo fosse veramente, effettivamente, la parte sulla quale la mano di Bartolini doveva essere, il lavoro di Bartolini doveva essere più preponderante. Quindi quei pochi millimetri che differenziano il modello in gesso dal marmo sono l'ultima mano dell'artista che doveva completare l'opera. Cosa invece diversa per quanto riguarda i panneggi, che pur, come abbiamo visto nel documento che ha citato la dottoressa Altiero, pur non essendo completati, anzi dicevano di essere uno stadio leggermente arretrato rispetto ad altre parti, risultano invece abbastanza coincidenti con il modello, probabilmente perché sono stati in questo caso portati ad un livello di lavorazione maggiore anche successivamente alla morte di Bartolini dai suoi allievi. Quindi c'è in realtà una sostanziale corrispondenza per quanto riguarda le parti panneggiate fra il modello in gesso ed effettivamente la parte in marmo. In questo caso quindi, se così appunto fosse, il modello in gesso per Bartolini rappresentava non solo l'idea creativa dell'opera, ma proprio un modo con il quale lui dialogava con il suo atelier, con i suoi collaboratori, e quindi che indicasse esattamente quali erano le parti sulle quali lui sarebbe intervenuto direttamente sul marmo e dove invece quelle parti che lasciava, diciamo, completare i suoi ovviamente allievi e collaboratori più fidati. Questo si può vedere, queste sono alcune immagini sempre delle scansioni del modello in gesso e del marmo, di alcune differenze. Questo è un particolare sempre riferito alla questione della presenza o meno delle ali dell'angelo stante, di cui si parlerà meglio più tardi.
Questa è un'immagine storica perché nel modello 3D dell'opera in marmo sono stati rilevati appunto i fori, poiché nell'Ottocento, come si vede dalla foto storica, i due angeli erano coronati da aureola. Questi altri particolari invece di confronto fra il gesso sempre sulla sinistra e il marmo sulla destra, dove appunto i panneggi appaiono veramente sovrapponibili, identici, addirittura quella segnata con la freccia potrebbe essere un segno della rollatura dell'argilla e viene riportato fedelmente nella scultura in marmo. Anche in questo caso nel verde la comparazione perfetta fra il panneggio del modello e il panneggio in gesso, e invece tutta la parte che doveva essere ancora lavorata della parte delle parti anatomiche e anche delle mani, e quindi anche differenze sostanziali nella posizione anche della mano dell'Alberti o anche del volto dell'angelo seduto. Ecco, ora lascio la parola a Prisca Giovannini. Come si diceva, una scultura quindi non finita per la morte dello scultore, e il non finito per noi è un oggetto, una miniera di informazioni. Forse non c'è posto migliore dove poterlo dire, per cui in occasione del restauro appunto di 20 anni fa Nicoletta Carniel e Patrizia Riva fecero delle osservazioni che oggi sono state anche un po' riprese e ricontestualizzate alla luce anche delle ricerche d'archivio, per cui ecco, diciamo, si possono ipotizzare anche degli scenari un po' diversi. Proviamo. Proviamo. Sì. Riprendendo i riferimenti di Elvira Altiero alla ricerca documentaria sul carteggio Bartolini, è proprio grazie alla volontà dell'erede del committente, il conte Alberti, che questo gruppo non è stato completato e quindi è rimasto nella sua imperfezione, malgrado le suppliche della vedova di Bartolini, che si era offerta a far completare il tutto dal migliore allievo dello studio del marito. Quindi queste superfici dal punto di vista morfologico rimangono ricchissime di informazioni che ci permettono di ricostruire non solo le fasi, gli strumenti e la sequenza di scultura, ma addirittura quelle che sono le principali caratteristiche delle tecniche di trasferimento dei punti dal modello al blocco marmoreo. Queste tracce di trasferimento possono essere riferite a due insiemi principali. Per diffusione e presenza, le superfici sono caratterizzate soprattutto da il trasferimento di punti esatti, altrimenti chiamati punti giusti, traducendo una terminologia francese, e sono costituiti da una serie di forellini di profondità millimetrica che vedete indicati nelle frecce sia nel volto dell'Alberti che nel braccio dell'angelo che sostiene il braccio stesso dell'Alberti, ma che in origine erano diffusi su tutte le superfici da scolpire, quindi anche sull'arredo e anche sulle vesti, sia sul fronte che sul retro della statua. Questo perché questi punti permettevano la misura esatta delle superfici del modello finito a quella del marmo per renderle altrettanto corrispondenti. Sono nuvole di punti che si concentrano soprattutto sui corpi delle figure e soprattutto sui loro visi, proprio perché la ricerca del dettaglio richiedeva il maggior numero di punti possibile. Rimangono solo sui corpi.
Questo significa che le altre parti sono già state condotte a un livello di elaborazione maggiore e quindi queste tracce di trasposizione sono state logicamente asportate, rasate, non si possono più leggere. La fase di sbozzatura a cui questi punti possono essere riferiti è quella della fase di modellazione delle forme e di dettaglio. L'ultima parte della sbozzatura per arrivare alle superfici finite. E difatti l'abrasione di questi fori comporta una superficie finita a tutti gli effetti, in cui la forma del modello corrisponde perfettamente a quella realizzata sul marmo e inoltre ed è caratterizzata anche dall'esecuzione di alcuni dettagli morfologici. Come vedete, come si può vedere nell'immagine del volto dell'Alberti, alcune parti sono più ricche di punti, di forellini, altre li mostrano appena accennati. Più i forellini sono evidenti, più questa fase di sbozzatura delle forme e dei dettagli è meno avanzata. La superficie finita comporta la esistenza di solo tracce del fondo foro di sbozzatura, talvolta riprese a matita, come si può vedere sulla fronte, attorno all'occhio. La freccia al di sotto della palpebra inferiore mostra un'impronta di forellino ripresa a matita. La guancia stessa non mostra la presenza di fori, ma è solcata da piccole striature parallele ottenute con una sgorbia sottile, uno scalpello con tagliente stondato, proprio per seguire i dettagli del modellato. Il naso invece, alla radice e sulle ali, mostra dei forellini ancora presenti. Questo significa che la sua lavorazione era ancora in corso. I contorni sono spigolosi, i bordi non sono puliti, rimangono ancora delle tracce di scalpellata con al centro dei fori. Si era alla ricerca del piano finale. Forellini che seguono, e si vede sul profilo della mano dell'angelo seduto, non solo i particolari, ma anche la distribuzione delle forme lungo i loro assi mediani e le estremità per il dettaglio poi delle dita delle mani, cosa che invece non è stata completata. Una seconda informazione riguardo le tracce di trasferimento dal modello al gesso è data invece dalla presenza sulla scultura di lievi punti in rilievo, denominati altrimenti punti di appoggio, come stamattina ne riferiva Alberto, oppure punti di riferimento o anche punti secondari, traducendo dei termini francesi, che possono essere riferiti a una prima fase di sbozzatura delle superfici, cioè sono dei punti di rilievo millimetrico, massimo 2-3 centimetri, di forma tondeggiante, che sono mantenuti sulle superfici finite ed emergono tanto più quanto maggiore è il grado di finitura delle superfici stesse. Replicano esattamente i punti chiave del modello, caratterizzati dai chiodi in metallo in lieve spessore che ancora rimangono sul modello del gruppo dell'Alberti qui a fianco in Accademia, e sono riferiti alla necessità di sbozzare il marmo secondo dei piani generali da approfondire poi con i forellini che abbiamo visto precedentemente, secondo superfici piane sempre più sfaccettate fino ad arrivare a una sbozzatura di dettaglio. Anche questi chiodi, esattamente corrispondenti fra modello e scultura, rimangono oggi solo sulle parti dei corpi, proprio perché le vesti e il corredo sono stati già perfezionati. E mostrano soprattutto una distribuzione ordinata che si può trovare anche
nei chiodi degli altri calchi di Bartolini, secondo quelle che erano le progressioni di definizione delle sfaccettature dei piani prima di procedere alla sbozzatura delle forme in dettaglio. Per esempio sono caratteristici nella distribuzione alla sommità della fronte, paralleli sui riccioli prominenti e sulla punta del naso. Si individua così un piano che verrà poi dettagliato ulteriormente insieme a quello individuato sulla punta del mento e così via. Questi chiodi sono distribuiti anche in corrispondenza delle articolazioni, le spalle, le ginocchia, i gomiti, le estremità degli arti e i loro assi mediani. Quindi anche questo mostra un'articolazione dello studio secondo una prassi che era ormai consolidata e viene, per quanto riguarda i documenti che rimangono sui gessi, sistematicamente riprodotta. Una notazione, come si può vedere nell'immagine di sinistra, questo punto di appoggio è uno dei più in spessore su tutta la superficie della scultura e dà delle indicazioni importanti perché la sua sommità corrisponde a quello che era il livello di sbozzatura a cui si doveva procedere per il dettaglio delle forme. La sua base corrisponde alla superficie finita. Sono punti che per contabilità, probabilmente anche per trasparenza del procedimento, venivano mantenuti fino alla fine e misurano quello che era il grado di libera scelta dello scultore, ovvero la sua possibilità espressiva, la sua autografia, che avviene in questi pochi millimetri. La trasposizione dei punti, sia quelli esatti sia quelli tanto più di appoggio, era probabilmente frutto dell'aiuto di collaboratori esperti. L'intervento di scultura effettivo dell'autore avveniva quindi per asportare l'ultima spessore di sbozzatura per arrivare al finito rappresentato proprio nella differenza di spessore millimetrica che ancora possiamo qualificare osservando le dimensioni dei punti di appoggio che rimangono sulla statua. Come si vede nell'immagine di destra, la schiena era caratterizzata dalla disposizione di 3 o 4 punti di appoggio. Nell'immagine, questa è la schiena dell'angelo seduto, possiamo vedere quanto complessa, lenta, attenta fosse la fase di definizione delle superfici finite. Il punto di riferimento e il rilievo che si vede in alto a sinistra nella schiena non è circondato dai punti esatti, significa che questi sono stati asportati, abrasi e quindi siamo già in fase di finitura. Nella parte inferiore invece rimane un punto di appoggio appena rilevato, il che significa che si stava ancora procedendo alla ricerca della superficie finita e difatti questo punto è circondato da una nuvola di piccoli forellini riferiti alla misurazione dei punti esatti che avrebbero definito la morfologia, la configurazione muscolare della curvatura della schiena stessa. Per quanto riguarda invece le tracce di lavorazione sono innumerevoli, però per caratteristiche di impronte, per qualificazione morfologica, queste tracce possono essere riferite ai 3 insiemi compositivi del gruppo scultoreo. Il corredo, le vesti e i corpi stessi dei tre personaggi. Le tracce di lavorazione presenti sul corredo, ovvero sui 3 libri scritti dall'Alberti, sulla serpe morta perché priva di lingua, con la bocca chiusa, che significava l'invidia a cui era esposto l'Alberti stesso,
e la fiaccola retta nella mano destra dall'angelo seduto su un plinto definito e scolpito nelle sue parti, sono elementi perfettamente lavorati. La lavorazione è stata, si può dire, conclusa, e dal punto di vista della lettura delle tracce di lavorazione sono elementi muti, perché superfici perfettamente levigate non mantengono per definizione traccia di tutte le successive lavorazioni che hanno permesso di ottenerle. Invece le vesti possono essere riferite a un livello di lavorazione intermedio. Sono superfici finite, in alcuni punti anche levigate, sono sicuramente spianate, hanno i contorni abbastanza spigolosi, però mostrano molte incertezze o soluzioni facilitate nelle parti meno a vista e soprattutto sulla schiena, dove le pieghe delle vesti sono ancora ricche dei fori di trapano ottenuti per ricavare le pieghe, e la superficie stessa delle pieghe risulta talvolta sfaccettata a scalpello e quindi ancora angolosa. Invece gli interessi principali sono dati dalla morfologia dei corpi, dove le lavorazioni sono incomplete e soprattutto non omogenee. La spalla dell'angelo addirittura mostra un avvio di levigatura con tracce di raspe e raschietti. I piedi, come abbiamo visto stamani, rimangono ancora solo dimensionati nelle loro forme e non dettagliati ulteriormente. Esistono anche tracce che confermano la lavorazione incompleta, come le scalpellature a cui si riferiva il documento mostrato dalla dottoressa Altieri, in corrispondenza della definizione dei dettagli fisognomici degli angeli, in corrispondenza delle articolazioni, sia dietro il ginocchio dell'angelo seduto che nella piega inguinale di quello in piedi. Asportazioni eseguite sempre con un scampello stondato su una superficie già finita e probabilmente riferite alla correzione eseguita dall'artista stesso. E altre tracce di lavorazione incompletata sono dimostrate dai puntelli di supporto fra le dita delle mani, fra le parti sporgenti in aggetto delle dita dei piedi rispetto al basamento del monumento, o a sorreggere fiaccole o elementi comunque slanciati. Sono puntelli che hanno subito comunque una lavorazione di rifinitura superficiale per poter essere mantenuti a vista. Quindi questi 3 gradi di lavorazione si manifestano soprattutto nell'incompletezza che abbiamo già annotato sulla schiena e che però ci permette di formulare 3 considerazioni conclusive finali. Il fatto della presenza delle tracce di trasferimento dal modello al gruppo scultoreo, sia sotto forma di forellini che sotto forma di forme stondate in spessore, non è comunque frequente, per cui questo gruppo, anche per le sue dimensioni, rappresenta un elemento molto importante per ricostruire quella che era la tecnica impiegata. Tecnica che non è stata ancora completamente interpretata, perché siamo negli anni della rivoluzione provocata dall'applicazione della macchinetta ad aghi, del pantografo ad aghi, e con tutti gli interrogativi di prototipi, di messe a punto che l'applicazione di questa tecnica comporta. I gradi di lavorazione che distinguono il corredo dalle vesti e dalle figure sono direttamente riferibili all'esecuzione autografa e alla sicura partecipazione di collaboratori e aiuti specializzati nel completamento del gruppo. Il fatto che le vesti, i manti delle figure non fossero assolutamente portati a termine, come documenta la nota del documento del 1850, quando invece sulla scultura si trovano comunque già a un buon grado di finitura, dimostra che dopo la morte dell'artista
queste parti non completate sono state lavorate ulteriormente, ma questo era proprio possibile perché affidato magari a maestranze esperte. Quello che non è stato toccato come voleva il committente sono le connotazioni dei corpi, delle espressioni, soprattutto dei volti, che mantengono ancora tracce dell'autografia di Bartolini. E un'ultima informazione collegata a queste due immagini. Allora, la scritta incisa sul retro ricorda come il monumento è rimasto imperfetto per la morte dell'artista e queste due superfici dichiaratamente non finite ne dimostrano la corrispondenza. Si tratta in entrambi i casi di superfici con una tessitura molto ruvida rispetto al contorno che è stato spianato e si evidenziano per la loro incisività e irregolarità. Tuttavia la sequenza di lavorazione, cioè l'esame dei piani di lavorazione e la loro relazione altimetrica, la loro posizione di livello, mostra come sia irrigato sulle scapole dell'angelo che la superficie più irregolare sulla faccia del plinto sono lavorazioni ultime ricavate su superfici già spianate, questo per la schiena come per la faccia del plinto, per la quale la lavorazione in particolare, anche se ruvida, risulta una finitura. Esisteva una superficie che era stata regolarizzata, spianata e che è stata volontariamente irruvidita per dimostrare una lavorazione parziale di un elemento architettonico squadrato, come dimostra il nastrino, ma ancora non lavorato nella sua faccia. Ed è esattamente il contrario. Questo per dire che l'analisi morfologica delle tracce di lavorazione comporta più livelli che permettono di capire meglio qual è la sequenza di impiego degli strumenti e qual è stata tramite questi la volontà espressiva nella resa delle rispettive superfici lavorate. Vi ringrazio. Grazie mille. Appunto, ci sarebbe veramente tanto tempo da dedicare a questi dettagli. Io invito ora Giulia Coco e Eleonora Pucci a fare un ultimo intervento sui busti e i ritratti. Si tratta di un intervento un po' trasversale, nel senso che non si parlerà di un'opera specificatamente soltanto di un'opera, ma appunto si parlerà di un gruppo di opere che evidentemente non possiamo evitare, appunto, data l'importanza e il peso che hanno avuto nella produzione di Lorenzo Bartolini. Grazie Alberto, di nuovo buonasera a tutti. Cercherò di essere rapida perché l'ora è tarda e siamo e siete tutti stanchi. Allora, torniamo a guardare brevemente questa fotografia che ormai è diventata familiare a tutti in questa giornata perché ritrae il celeberrimo studio di Borgo Sanfrediano, dove Bartolini sappiamo che aveva allestito una sala di posa che era chiamata la Tribuna. Era un ambiente ellittico che le fonti ci descrivono come arredato in stile impero, nel quale, sempre secondo le fonti, l'artista era solito ritrarre i propri modelli che chiedevano un busto ritratto e contestualmente conversare esprimendo quelle che erano le sue idee sull'arte, sulla letteratura, il teatro, la politica. Abbiamo visto come Bartolini fosse anche un personaggio abbastanza mondano, quindi molto aggiornato, creando di fatto una sorta di salotto all'interno dell'atelier.
In realtà poi vedremo un documento che sembra in parte smentire tutto questo, però al di là di ciò quello che interessa in questa presentazione molto rapida di Bartolini ritrattista è proprio l'impatto forte che questi busti avevano anche su chi andava a visitare il suo atelier, e già li vediamo allestiti in quelle file di mensole che abbiamo visto anche stamattina, sono un po' un allestimento recuperato anche nella gipsoteca attuale, e vengono appunto descritti dagli stessi viaggiatori. Il già citato Joseph Méry parla di 600 ritratti e lui ricorda solo busti femminili, quando in realtà sappiamo che c'erano anche quelli maschili, mentre la Teodosia Trollope, che abbiamo già visto stamattina e che nel 61 vede i busti di Bartolini, li descrive come un totale reggimento di modelli in gesso, di busti allestiti lungo le pareti in una stretta galleria a una grande altezza dal pavimento. E fa anche un po' dell'ironia, soprattutto su quelle che sono le capigliature del Bartolini, che tanto erano apprezzate e ammirate dalle signore che si facevano ritrarre proprio per questa minuzia, per questa finezza e raffinatezza che abbiamo visto essere soprattutto in realtà opera del collaboratore Eliso Schianta, ma che lei vede ormai fuori moda, guardando naturalmente dei ritratti che risalivano a una trentina di anni prima. In effetti la produzione dei busti di Bartolini era come dire, piuttosto ampia, c'era un po' una sorta di industria quella che si era venuta a creare, con una realizzazione che faceva un po' una spola, ma questo valeva per tutte le opere di Bartolini, tra Firenze e Carrara, dove venivano poi spediti i modelli allo stadio in cui Bartolini li voleva far lavorare allo sbozzatore. Abbiamo incontrato i fratelli Rocchi tra i vari collaboratori, e poi tornavano a Firenze per essere completati dal maestro nella parte marmorea, oppure in alcuni casi, come ad esempio il busto di Lord Burghersh, arriverà direttamente pronto proprio per essere dato al committente. Quindi Bartolini era richiestissimo dall'alta borghesia, dall'alta aristocrazia di tutta Europa, proprio per questa sua capacità di superare un po' l'astrazione neoclassica per andare a invece rappresentare un ritratto contemporaneo, un ritratto veritiero, naturalistico, nelle espressioni. E effettivamente, guardandoli un po' tutti insieme, questi busti si ha l'impressione quasi di vivere, no? una sorta di salotto in cui le varie signore chiacchierano e di avere un'istantanea, no? di aver fermato nel tempo questi personaggi. Era un po' la chiave, il naturalismo, il ritratto naturalistico del successo di Bartolini, che lavorava con un'osservazione molto attenta, molto minuziosa della realtà, del dato reale, ma anche dell'introspezione psicologica. Era questo l'aspetto importante e innovativo in quel momento, la capacità cioè di andare a guardare nell'intimità del ritrattato. E effettivamente un inglese osservava come, lui dice, i modelli avessero delle espressioni diverse, in alcuni casi molto poco naturali, ma come Bartolini riuscisse sempre a stemperare l'effetto della posa, in particolare nella versione finale in marmo, che la stessa figlia Giulia dice a lui è particolarmente cara, tanto che lei sottolinea era lui a occuparsi personalmente della rifinitura finale. Lo stesso Villard, che abbiamo incontrato stamattina, scrive che molte delle opere di Bartolini devono gran parte della loro grazia e del loro fascino agli abili tocchi che egli ha aggiunto dopo che la statua e il gruppo erano stati trasferiti dall'argilla o dal gesso al materiale più duraturo. E questo in qualche modo può un po' spiegare il fatto che dicevamo anche prima, no? Relativamente alle mani, relativamente anche agli ultimi dettagli e al fatto che in alcuni casi il modello non rende pienamente giustizia a quello che poi è in realtà la fase finale. Qui vi mostro solo alcuni dei più celebri clienti e committenti del Bartolini, che era riuscito a creare, anche proprio per queste sue doti personali e per questa sua capacità di fare società con l'alta borghesia e con l'aristocrazia, una rete di committenti importanti a livello anche internazionale, che poi, come dire, creava a sua volta un circolo virtuoso. Sicuramente l'amicizia, diciamo, comunque il contatto con Lord e Lady Burghersh
Barghes gli fu di aiuto per entrare nella comunità anglosassone. Lord John Fane, Lord Barghes era il console inglese a Firenze dal 1815 ed era colui che dopo il periodo di crisi, diciamo, dell'epoca dell'epopea napoleonica, era riuscito a riportare a Firenze quel clima vivacissimo culturalmente legato alla colonia anglosassone che già nella seconda metà del Settecento la città aveva vissuto con Sir Horace Mann, che era stato il predecessore, diciamo, di Barghes, oppure ancora la Matilda Bonaparte e gli stessi Demidoff e molti altri illustri clienti. Un giro d'affari così importante richiedeva naturalmente anche una certa organizzazione dello studio, dell'atelier, e non a caso tra le carte dell'archivio Bartolini si ritrova un regolamento rigorosamente scritto in francese e riferito precisamente al ritratto. Quindi è proprio un regolamento per fare i ritratti che viene, come dire, dato ai committenti, cioè coloro che vogliono farsi ritrarre da Bartolini devono rispettare queste regole. Erano poche, per fortuna loro. Fondamentalmente c'erano 3 sedute di posa almeno, di circa mezz'ora l'uno. L'altra regola era semplice: si poteva portare con sé un accompagnatore, ma l'accompagnatore doveva starsene in un angolo e in silenzio, perché l'artista probabilmente doveva fare i suoi monologhi, forse stando alle altre fonti che abbiamo a disposizione, o forse più semplicemente doveva osservare con attenzione il suo modello, tanto che lo stesso regolamento dice lui doveva lavorare liberamente fino alla fine della seduta per tracciare sul modello tutte le particolarità che avrà notato sull'originale, senza farsi sviare, in modo che il prodotto finale assomigli perfettamente all'originale. Quindi, insomma, non voleva essere disturbato. C'era poi anche un preziario, naturalmente, quindi il ritratto a figura intera costava 25 lire, quello a mezza figura 12, e poi c'era la versione più economica in alabastro che veniva a 6 lire, quindi quella era un pochino più a buon mercato. Quanto alle modalità di pagamento, perché Bartolini aveva previsto anche quelle, si pagavano i 2/3 della somma pattuita nel momento in cui il committente vedeva che il modello era somigliante, quindi in qualche modo era soddisfatto, e poi naturalmente la cifra restante si pagava quando il lavoro era stato concluso. Per avviarmi anch'io alla conclusione e quindi cedere poi la parola ad Eleonora, mi piaceva lasciarvi un po' con questo ritratto di Bartolini. Qui lo vediamo rappresentato abbastanza giovane dall'amico Angre che abbiamo citato e col quale condivideva lo studio in Via delle Belle Donne nei primi anni 20 dell'Ottocento. Ci sono diverse descrizioni di Bartolini, c'è quella sempre molto poetica di Méry, che lo vede come quasi un'apparizione quando va nel suo studio in Borgo San Frediano nel 1839, però io vi citerò, e veramente con questa citazione poi mi taccio, vi citerò quella della figlia Giulia, che intervistata da Ugo Ietti nel 1921, quindi molti decenni dopo la morte del padre, ma Bartolini si sposa abbastanza anziano e quindi ha i figli tardi, e quando lui muore nel 1850 Giulia ha circa 10 anni, quindi è una bambina. Però se lo ricorda, è anche attraverso il racconto della madre, e ho scelto questo brano perché mi sembra abbastanza significativo anche di quella che doveva essere un po' l'indole di questo scultore, che doveva avere un bel caratterino, insomma un bel temperamento, doveva essere un bel personaggio. Lei racconta a Oietti: a studio vestiva una gran blusa di tela bianca e in testa soleva portare un berrettino tondo di paglia di Firenze, senza tese, leggero, per ripararsi la testa, diceva, dalla polvere del marmo, perché egli il marmo soleva lavorarlo o almeno rifinirlo da sé, ed era il lavoro a lui più caro. Quindi era forse anche un po' vanitoso perché aveva paura di sciuparsi i capelli. Quel berrettino di paglia a studio non se lo levava mai. La mamma ci raccontava che quando venne a Firenze l'imperatore di Russia, Niccolò I, il babbo le disse di andare con qualche sua amica allo studio per vedere da vicino l'imperatore, restando però nascoste dietro le statue, quindi in incognito. All'uscita la mamma vide l'imperatore sul punto di risalire in carrozza, togliersi ancora il cappello per salutare l'artista, ma questi imperterrito il suo berrettino non se lo levò mai. Grazie.
sintetizza un po' l'intervento nella parte tecnica appunto sui busti, perché appunto si arriva poi alla conclusione per fissare un paio di punti che si volevano appunto sottolineare a conclusione di questi studi. Infatti proprio per questo, e visto che il tempo è tiranno, parto dalla fine, insomma, che mi sembra no, che ci serve per concludere, e anche perché quello che insomma volevamo dire è uno degli argomenti, diciamo, forse più particolari, più interessanti, più caratteristici delle opere, dei modelli di Bartolini, e in particolare anche dei ritratti, che è stato ed è ancora grande argomento di discussione, di dibattito. Stiamo ancora cercando di capire. Quindi un punto particolarmente interessante e caratteristico appunto di molti modelli di Bartolini, come abbiamo già visto anche negli interventi precedenti, in special modo si può rivedere nei busti ritratto, è l'estrema varietà, diversità di coloratura superficiale che caratterizza appunto queste opere in gesso, e anche di queste macchie giallo-brunastre che appunto sono visibili anche ad occhio nudo sulla maggior parte dei modelli che sono conservati alla Galleria dell'Accademia. Macchie e coloriture alle quali corrispondono in luce ultravioletta diverse fluorescenze molto ben evidenti. Confrontando queste peculiarità con la fotografia storica già citata nel corso della giornata, la fotografia Linari dello studio Bartolini in Borgo Sanfrediano del 1856-57, si nota come alcuni busti, nonché anche sculture o parti di gruppi scultori, appaiono già scuriti, di una coloritura molto più scura, ad esclusione per quanto riguarda i busti della parte del Peduccio rispetto a tutte le altre opere che erano esposte. Abbiamo quindi cercato, soffermandoci su questa caratteristica, su questa peculiarità, abbiamo cercato di mettere in relazione queste evidenze con un documento in particolare dell'archivio Bartolini, conservato presso la Galleria dell'Accademia, ovvero il contratto fra Lorenzo Bartolini e Carlo e Giuseppe Rocchi di Carrara, dal quale si evince che Bartolini inviava a Carrara i gessi da lui modellati, indicando con precisione a volte il punto di lavorazione al quale il marmo doveva essere portato. Quindi si parla di marmo solo sbozzato, a gradina fine, con o senza panneggi, o addirittura in certi casi completamente finito, si parla di lucidato, incerato. L'esecuzione quindi doveva essere fedele, l'esecuzione da parte dei Rocchi o comunque degli scultori a Carrara doveva essere fedele al modello, tant'è che poi il marmo e il gesso venivano riconsegnati e ritrasportati a Firenze e il pagamento veniva deliberato soltanto a confronto avvenuto a Firenze tra il modello in gesso e l'opera finita in marmo e la constatazione del buono stato di conservazione di entrambe le opere. Quindi stiamo ragionando sul fatto che ci possa essere quindi un collegamento fra eventuali diversi trattamenti presenti su alcuni gessi, in particolar modo anche appunto sui ritratti, che possono essere quindi collegati proprio a questa pratica di lavoro, quindi di trasporto continuo dei modelli in gesso da Firenze a Carrara e viceversa, e che quindi questi trattamenti possano avere comunque significati diversi, ma che possano essere intesi come una probabile protezione, un trattamento finale, una protezione del modello in gesso che appunto doveva affrontare delle manipolazioni, un trasporto, e doveva allo stesso tempo fungere, arrivata a Carrara, da perfetto modello per in alcuni casi la lavorazione anche definitiva del blocco di marmo, dell'opera in marmo.
Oppure, sempre legata a questa pratica, che questi trattamenti potessero essere legati a pratiche invece di calcatura, sia dello stesso modello in gesso per non trasportare il modello originale realizzato da Bartolini, oppure anche di parti del modello che venissero inviate a Carrara per raggiungere diversi livelli di sbozzatura, di lavorazione. Proprio ragionando su questo è stato realizzato da Elisabeth una serie di provini partendo da una stesura a base appunto di gesso, sulla quale, seguendo alcune ricette presenti su trattati storici, ricette di trattamenti superficiali che venivano utilizzati a vario titolo per varie motivazioni sul gesso, a partire da olio, gomma lacca o anche sovrapposizioni di sostanze diverse che venivano utilizzate sia appunto proprio per chiudere, per proteggere la superficie del gesso, quindi per quasi come consolidarla, proteggerla, oppure anche addirittura per uniformare il gesso qualora risultasse, proprio probabilmente dovuto a vari trattamenti precedenti, eccetera, risultasse macchiato, e quindi trattamenti che venivano utilizzati per mascherare questo aspetto antiestetico che nel corso del tempo avevano assunto questi gessi. Oltre a questi trattamenti desunti appunto dai trattati storici, si sono anche utilizzati su questi provini materiali invece molto più recenti, come per esempio il Vinavil, che sappiamo essere stato utilizzato in varie misure, a vario titolo, negli interventi di restauro, soprattutto appunto post-alluvione, quelli degli anni 70, eseguiti dall'opificio delle pietre dure, che ci serviva per comprendere meglio alcuni tipi di fluorescenze che abbiamo riscontrato in vari modelli. Infatti il Vinavil, sappiamo dalle relazioni di restauro, veniva utilizzato diluito come legante per i ritocchi pittorici, oppure anche all'interno come additivo negli stucchi per le ricostruzioni o appunto per le stuccature, o addirittura come effetto, diciamo, a pellicola, come metodo di pulitura. A questo punto ho recuperato. Ecco, ora io avevo preparato una presentazione finale, ma ve la risparmio. Però poi fra l'altro inviterei anche Pier, Giovanni, Elisabeth qui al tavolo, appunto perché volevo fare alcune considerazioni conclusive e volevo anche diciamo, avere il parere da parte del pubblico, perché sono considerazioni che sono delle ipotesi di lavoro che appunto poi in futuro dovrebbero essere... sì, venite, sì. Elisabeth, Giovanni, Pier, venite, sì. Il punto è questo, per noi fare il confronto fra i modelli di Vincenzo Vela e i modelli di Lorenzo Bartolini è stato particolarmente significativo, perché appunto da un punto di vista tecnico sono emerse delle differenze che ci possono far comprendere meglio non tanto, diciamo, l'aspetto stilistico dei due artisti, che evidentemente non è qualcosa che diciamo, esula dalle nostre ricerche, ma che ci consente di capire anche qual era il loro modus operandi. Tornando un attimo indietro a questa immagine che ci ha fatto vedere Eleonora, diciamo, per tanto tempo è stato scritto, no, che questi busti avevano questi residui distaccanti e protettivi, ma a un certo punto noi ci siamo domandati perché sarebbero dovuti fare dei calchi di questi busti. Non c'è nessuna necessità.
E il punto era esattamente quello che diceva prima Eleonora. Molto probabilmente Bartolini modellava qui a Firenze, realizzava il modello in gesso che doveva mandare a Carrara, e quel modello in gesso era preziosissimo perché era quella l'opera su cui poi si sarebbe fatto il trasferimento in marmo. E in alcuni casi forse invece di mandare il modello faceva lui stesso dei calchi sul gesso, e per questo sui gessi ora si trovano i residui di distaccanti. Questa era una pratica che evidentemente non faceva soltanto per i busti e i ritratti, perché se vi ricordate quello che vi ho mostrato prima sulla carità educatrice, era una pratica quella di Bartolini di fare delle repliche sul gesso. E infatti il modello qui dell'Accademia in scala 1:1 è ricco di residui di distaccanti. Perché? Perché ci sono 2 repliche del gesso. E quindi questo è, dal nostro punto di vista, è un punto veramente molto importante, perché ci fa entrare nelle pieghe del modo con cui Bartolini realizzava queste opere con la collaborazione dei suoi, appunto, delle altre botteghe, anche con quelle carrarine. E l'altro punto è quello che in qualche modo era emerso anche in alcune presentazioni, la differenza di finitura che c'è nei modelli di Bartolini. Perché? Perché, come Eleonora diceva, il modello per Bartolini era uno strumento con il quale dialogava con i suoi collaboratori e gli diceva: guarda, questa parte devi arrivare fin qui, e quindi la mano, il piede lo abbozzava soltanto, perché poi ci penso io a farlo. Mentre invece le parti del panneggio, anche nel modello in gesso, sono perfettamente finite, perché quelle, diciamo, le lasciava ai suoi collaboratori. Una posizione completamente opposta invece abbiamo in vela, dove il panneggio è forse la parte più pregnante del suo linguaggio stilistico, ma dove il modello in gesso è la perfetta copia, cioè la trasformazione, la trasposizione in marmo è la fedelissima copia del gesso, che a sua volta è la fedelissima copia dell'argilla. Quindi per Vela nasce tutto, come Giovanni tante volte ha detto, nasce tutto nell'argilla, e poi la sua capacità di proiettare quest'idea poi nel marmo finito. E da un punto di vista tecnico, di nuovo, siamo di fronte a 2 mondi molto diversi, 2 modus operandi molto diversi. I modelli in gesso di Vela sono di una perfezione e di una pulizia straordinaria, non soltanto nella superficie, ma anche nella struttura con cui le armature sono costruite, sempre ben calibrate, sempre utilizzando il minimo indispensabile, mentre invece Bartolini sembra che a un certo punto pigli e monti insieme usando materiali che erano un po' quelli che aveva a disposizione, utilizzando fra l'altro tutti i calchi in pieni, e quindi nonostante appunto che ci fosse anche la figura del formatore nella sua bottega, in realtà diciamo, la modalità con cui realizzava questi calchi in gesso è leggermente diversa. Qui parlavo prima con l'amico Carlo Sassetti, che qui viene dall'Accademia di Carrara. La mia domanda era questa qui: questo modo che aveva Bartolini di utilizzare il modello con le botteghe carrarine è qualcosa che si inventa lui o qualcosa che era nella pratica della sua lavorazione? E finisco l'ultima cosa, scusa, uno dei maestri, forse il maestro di Vincenzo Vela è Cacciatori che viene da Carrara, però i modelli di Cacciatori sono perfettamente finiti, non troviamo queste differenziazioni. Non abbiamo purtroppo, non ci sono molti modelli
conservati di cacciatori, però ci sono delle bellissime fotografie pubblicate nella monografia di Giorgio Zanchetti che invece appunto ci restituiscono questi modelli perfettamente aderenti al marmo. Diciamo, ecco, per noi quindi è stato, da un certo punto di vista, abbiamo cominciato ponendoci questa domanda, cioè qual era il senso di fare una comparazione tecnica fra due artisti così diversi ma che avevano qualcosa in comune. Qualche risposta ce la siamo data, però ci sono ancora diverse domande che sono, diciamo, che devono essere chiarite, non ultimo appunto la caratterizzazione anche dei materiali costitutivi, che per il momento non ci sta dando un particolare supporto, ma che sono sicuro in futuro, diciamo, quando la base, come diceva Francesca, si allargherà, adesso stiamo parlando di 19 campioni, molto poco, diciamo, forse più avanti avremo anche informazioni di questo tipo. Non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Sì, l'hai citato, l'hai chiamato in causa adesso. Sì, ecco, sì, vieni. Gli dà il microfono? Sì. Anche io ho trovato... Ops. Grazie. Ok. Dicevo, anch'io ho trovato molto interessante questo aspetto del modello, cioè del modello dell'originale in marmo che ritorna dall'artista per essere rifinito. Non è detto però che questa non sia stata una pratica utilizzata anche da altri scultori in questo periodo specifico. E invece volevo io farvi alcune domande in merito proprio alle patine. Voi avete fatto delle analisi e, se non sbaglio, oggi ho sentito che ci sono anche degli elementi proteici che potrebbero essere riconosciuti come caseina, ok? Dunque, la questione del trattamento dei gessi, ritornando appunto a Bartolini, che lui aveva anche, diciamo, utilizzava la sua galleria come galleria pubblicitaria, cioè per far sì che il cliente si innamorasse dell'idea di farsi fare un ritratto in marmo. Il latte, il caseato comunque, veniva utilizzato come patina perché è quel prodotto che dà al gesso l'aspetto del marmo finito, del marmo lucidato. Quindi potrebbe anche darsi che lui mettesse da subito questa patina, sia quando la spediva, prima di spedirla a Carrara, quando ritornava il modello in gesso, per far sì che poi il cliente poteva apprezzare nel gesso un risultato, un'idea del risultato finale in marmo. Non so se questa cosa è stata presa in considerazione. E ritornando all'osservazione della dottoressa Pucci, che dice appunto potrebbe darsi anche che le gomme lacche e gli altri prodotti siano stati utilizzati per uniformare magari delle macchie, e ritorniamo su questo discorso, perché ovviamente una pellicola proteica con l'umidità, con i funghi, può alterarsi a seconda dei punti. C'è da tener conto che quando uno, diciamo, tratta un gesso con il latte, in genere poi asciuga con un talco oppure con una polvere leggerissima e può spannarlo come se fosse cera. Spannarlo, cioè lucidarlo, scusa il termine, come se fosse cera. Con una differenza, che le cere erano gialle, quindi avrebbero conferito una patina, diciamo, un po' più calda, mentre il latte lasciava questa patina del bianco del marmo. Sì, queste le finiture... Queste sono pratiche, diciamo... Dico una cosa io così, i bei ricordi del latte al liceo artistico per patinare i gessi. Sì, sono d'accordo, anche perché c'è una questione, tra virgolette, aperta nella conservazione che riguarda anche le pitture murali.
Cioè tante volte quando a volte si fanno le analisi anche degli spettri, FTIR, generalmente si dice c'è la caseina perché si trova la fosfoproteina. Allora, ma come facevano a usare la caseina nel 1300? Cioè, la domanda è, capace che è molto più probabile che è il latte che si trasforma, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda l'aspetto delle fotografie, ora dico semplicemente il mio, ho dimenticato effettivamente di mettere che caseina, prodotti caseri / latte danno quelle risposte sempre bianco-bluastre. Questo era l'inciso. Si allontana. Devo ripetere tutto? Okay. Devo ripetere tutto? Sì, uguale dentro però. Allora, velocissimo, insomma, quando si fanno le analisi spesso si trova questa fosfoproteina, soprattutto analisi, concedetemi il termine, un po' più semplici che ti danno la fosfoproteina. Allora, tendenzialmente si dice caseina, perché in banca dati c'è la caseina, si fa l'incrocio, eccetera, eccetera, senza magari considerare che poi sta caseina in realtà era all'inizio era latte, poi con i processi chimici, trattamenti, bla bla bla, si trasforma e che ci arriva di tutto alla fine. Ed è un argomento interessante questa storia latte-caseina. Dicevo appunto che dal mio punto di vista, tra virgolette sempre, in fluorescenza, un altro prodotto che andrebbe considerato appunto è il latte, che però tendenzialmente tende a dare una risposta simile agli altri prodotti come gli acrilici sintetici, cioè quella fluorescenza bianco-bluastra. Quindi per quanto riguarda la fluorescenza UV non è possibile, come al solito, come si diceva prima, identificarla, però eventualmente darebbe quella risposta, ma dovrebbe essere un latte messo a spatola, che è impossibile ovviamente. Per quanto riguarda le analisi non voglio entrare nel mio campo, però dobbiamo sempre considerare il fatto che il latte si trasforma in qualche maniera, si può trasformare, però appunto non voglio dire anche cose che magari di cui sbaglio. Quello che posso dire dalla mia esperienza è questa: a volte appunto secondo me non si potrebbe riflettere di più sul tema, perché trovare la fosfoproteina non può essere identificativo del fatto che è un caseato o è una caseina, ma ripeto, come succede nelle affreschi, nelle pitture murali, magari originariamente era latte, perché effettivamente il latte ha un potere incredibile dal punto di vista artistico, confermo. Quindi da questo punto di vista però chiedo supporto eventualmente ai chimici, chimiche, fisici, astrofisici. Posso rispondere? Ma anche io sono pienamente d'accordo su questo. Il latte era impiegato. Oggi ho sentito anche colleghi, penso il collega che lavora anche sugli stucchi, no? Anche gli stucchi venivano arricchiti di legante, caseina, latte, la ricotta usavano anche per ammorbidire l'impasto, per cui non mi stupirei che questa pratica artistica che io ho appreso da ragazzo quando facevo lo scultore, quando studiavo scultura, era una pratica che si utilizza parecchio, proprio spesso si è stata utilizzata proprio per dare questo effetto ai gessi, e riconosco che alcuni gessi che sono alcune sculture in gesso che sono state trattate in questo modo poi hanno veramente un effetto a macula, perché bisogna vedere il punto di assorbimento del latte anche quando si fa la cosiddetta camicia di gesso dentro le forme. Non è che va tutta quanta a modo, come si dice in Toscana, in alcuni punti rimane un pochino più ricca d'aria e quindi è più assorbente in esterno una volta che si è asciugata rispetto ad altre parti che vengono più lucide. Quindi questo potrebbe essere anche un aspetto dove si arricchisce più di latte, dove il latte poi può avere sia un deterioramento chimico che un deterioramento biologico. Sì, oltretutto, vabbè, poi ci sarebbe tutta la questione del talco, il borotalco, tutte le cose che sappiamo bene chi l'ha fatte, chi le fa. Poi appunto, vabbè, ci metto il biografico, essendo palermitano, la storia di Serpotta, la ricetta segreta, sai, la cenere, eccetera, eccetera. Una cosa di cui per esempio non abbiamo, non so, però forse mi sono perso qualche passaggio perché mi sono assentato, è anche la questione per esempio degli additivi
per il gesso, no? Da presa sale, limone e tutte queste cose qua che nella pratica... mi permetto, forse mi sa che sono l'unico chimico rimasto qui in sala. No, il secondo. Ah, ciao, brava, allora così mi puoi aiutare. Dunque, dal punto di vista delle analisi, quindi con l'off-tear portatile, quindi noi si vede una presenza di proteina. La fosfoproteina non riesco a vederla con l'off-tear, dovrei fare un campionamento, gas cromatografia ci vuole, quindi ci sono sempre questi limiti qui. Detto questo, il latte secondo me ha difficoltà a lasciare veramente perché ho dei limiti di sensibilità dello strumento, quindi il latte è estremamente diluito rispetto ad esempio a un'applicazione di caseina, quindi io applico un materiale fluido, devo sempre considerare di quel materiale quant'è la percentuale di acqua, del liquido che andrà via e di solido che si precipita. Quindi in una caseina è notevole, si forma un film che io riesco a vedere anche in sezione, che l'ho visto, la caseina che è stata citata era un paragone, io avevo fatto vedere lo spettro con il segnale proteico e paragonato alla caseina. Quella caseina lì era sul Manin e credo, Pier, sei tu che l'hai poi tolta, quel film che aveva quella fluorescenza aranciata, che era un materiale aggiunto. Però appunto tornando secondo me sul latte è molto difficile leggerlo perché è talmente basso il quantitativo, cioè tu potresti avere un grosso campione di gesso da cui estrai, è sempre molto invasiva la cosa, però con delle prove, delle repliche fatte apposta uno riuscirebbe sicuramente ad arrivare a qual è il livello minimo di lettura di un quantitativo di latte, di proteina che deriva dal latte. Diciamo l'analisi che è stata fatta, appunto, che si ipotizza fosse caseina, in quel caso particolare è un oggetto del tutto particolare. Lo strato è uno strato pittorico con un legande proteico, non è uno strato di fissativo, in quel caso è proprio una pittura bianca con un legante proteico, forse una caseina, quindi è un caso un po' particolare. Sul resto non abbiamo informazioni su quello che è, almeno Vincenzo Vela, non abbiamo fatto analisi di questo tipo. Però ecco, ora diciamo questi sono dettagli sicuramente importanti, così quello che veramente mi preme sottolineare è da un punto di vista proprio generale quanto la differenza fra Vincenzo Vela, i gessi di Vincenzo Vela e i gessi di Bartolini e quanto sia utile per capire appunto questo modus operandi dei due artisti e quanto sia stato importante anche l'integrazione fra le informazioni archivistiche e le evidenze materiali, perché veramente per me, per noi, più che altro era molto evidente in questi busti, con questa fluorescenza così diversa, questa fotografia storica che ci faceva vedere alcuni gessi neri e altri gessi bianchi, le interpretazioni in letteratura che fino a dicevano sì, erano i residui di distaccanti e di terracottature. A un certo punto uno dice, la domanda era perché dovevano esserci questi distaccanti? E questa è un'ipotesi appunto che quindi lui muovesse queste opere fra Firenze e Carrara, tutti dettagli che in Vela non abbiamo trovato. E quindi questo è, diciamo, la nostra piccola ambizione, è che questo sia, diciamo, uno studio comparativo fra Bartolini e Vela. Vela siamo stati a guardarlo per 4 anni, Bartolini l'abbiamo guardato per 4 settimane, quindi non è paragonabile, però secondo me è paragonabile il modo col quale diciamo, si usa in qualche modo un protocollo di misure e di osservazioni che poi ci consentono appunto di andare a vedere altre cose. Prima parlavo ora è andata via, con una collega che è la curatrice della collezione di Leonardo Bistolfi a Casal Monferrato, una collezione straordinaria. Anche lì dal punto di vista tecnico niente è stato fatto. E veramente la nostra ambizione, ma di tutto il nostro gruppo di lavoro, è quella che poi
si continui ad approfondire. E veramente la giornata di oggi, io sono contentissimo perché c'è stato, ho visto tante persone, quindi tanto interesse. L'idea sarebbe poi di fare diciamo, approfondire l'aspetto anche per quanto riguarda la conservazione di questi oggetti, che appunto sarebbe un altro tema che in Vela non abbiamo trattato, in Bartolini l'abbiamo sfiorato, però veramente le cose da dire e da fare sono tante. Io ringrazio tantissimo chi ci ha ospitato, Giulia Coco, Elvira Altiero, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane è stato un tour de force spaventoso con Eleonora e Elisabeth. Siamo stati qui ospitati per una settimana, adottati, e veramente è stato ora ci si augura che si possa tutte queste cose metterle per iscritto, anche tutte quelle meravigliose considerazioni e approfondimenti di Prisca Giovannini, che veramente ci ha dato, che evidentemente devono essere approfondite ancora. Io spero che, appunto, che possano essere occasione per una pubblicazione futura. Forse Giulia e Elvira vogliono dire due parole per chiudere? No? Direi semplicemente di ringraziare, ringraziamo appunto voi, ringraziamo voi gruppo di lavoro per questa come dire, opportunità anche per noi. Io ora parlo da storica dell'arte come la mia collega Elvira, però credo di poter parlare anche per lei, insomma è stata sicuramente un'occasione davvero, sembra banale, ma di arricchimento, perché nella nostra formazione, ecco, il restauro si ferma un po' alla teoria del restauro, no? Però tutto ciò che è analisi, tutto ciò che è comprensione della materia vera e propria di fatto non c'è, quindi sono occasioni anche per noi per imparare a guardare le opere con un occhio diverso e conoscerle meglio, quindi anche per ripensare un po' ai nostri studi e al nostro lavoro. Quindi davvero grazie per la condivisione e davvero per questo scambio reciproco. E grazie a tutti voi che siete, insomma, che avete partecipato e siete rimasti irriducibili fino alla fine.